Facebook, si dialogava o comunque si relazionava con il problema, era piuttosto importante. Da di lì, nel giro di qualche mese, effettivamente il seguito è stato sempre, cioè passo passo, è aumentato sempre di più, fino a sfociare in quello che è stata appunto la creazione, cioè proprio la figura giuridica, associazione Noi che credevamo, nel novembre del 2015. Da ottobre, a dire il vero, avevamo cominciato anche a fare delle serate che a tutti gli effetti hanno portato alla situazione attuale. Abbiamo fatto circa un'ottantina di serate in giro per il territorio, toccando province di Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Pordenone, eccetera. Altre 2 o 3 riunioni piuttosto importanti, tra cui l'ultima proprio qui presso il Centro Sport Palladio, che ringraziamo proprio per l'ospitalità, e per arrivare prima all'SPA, cosa che noi avevamo già detto non era la soluzione del problema, ce l'hanno fatta passare come la panacea di tutti i mali. Altre riunioni sono state fatte in quel di San Bonifacio, in giro per il Vicentino, e oggi siamo qui per spiegare quelle che sono le azioni che come associazione andiamo a proporre per la soluzione dei nostri problemi. Non lo so, certo siamo qui per provarci fino in fondo e vediamo. Adesso finalmente il nostro Presidente è arrivato, cominceremo a brevissimo la riunione. Grazie. Questo funziona? Sì, si sente anche con questo, perfetto, perché abbiamo 2 microfoni che vanno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Scusate il ritardo, ho avuto un inconveniente. Non era né biondo né carino, quindi vi chiedo scusa. Allora, ringrazio Daniele per l'entrata che ha fatto perché non era previsto questo mio ritardo e vi chiedo veramente scusa. Dopodiché volevo ringraziare tutti voi per essere qui oggi, perché questa è dimostrazione che chi vuol sapere non si arrende mai, perché arrendersi è facile, lo sanno fare tutti. Voi siete ancora qua oggi ad ascoltarci, a sentire quello che nessuno ha il coraggio di raccontare, e cioè la verità. Quello che noi sappiamo oggi lo divulgheremo, vi spiegheremo 4 passaggi fondamentali della situazione attuale, in modo da arrivare coscienti a sapere e a capire qual è l'insinuazione del passivo, cosa vuol dire, cosa comporta e se vale o non vale la pena di essere fatta. Prima che sia troppo tardi, visto che io sono arrivato in ritardo ma lui è arrivato puntuale, io volevo ringraziare Presidente, può venire fin qua, un secondo. Volevo ringraziare il Presidente Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, per un motivo. Per un motivo, aspetti che mi manca la valletta dell'anno scorso, mi dai il microfono per favore? Perché l'altra volta aveva la manica che era bella e brava, adesso ci sei tu, però vabbè dai. No, volevo ringraziarlo appunto perché indipendentemente da tutto voi sapete che noi siamo bravissimi a farci dei nemici, anzi in questi 2 anni ci siamo solo fatti dei nemici. La Regione però come istituzione, e quindi non ringrazio il Ciambetti perché è Ciambetti, ringrazio e mi sono permesso di darle del Ciambetti, devo darle del Presidente, mi perdoni. Ringrazio il Presidente del Consiglio perché la Regione ha dato alle associazioni
un contributo per la battaglia che stiamo portando avanti. Quindi volevo che dicesse due parole su questo, e siccome è l'unica istituzione che fino adesso si è fatta viva nel concreto, perché tutti gli altri volevo ringraziarlo. No, grazie a te per l'invito e grazie per il lavoro che state facendo. Proprio quando abbiamo pensato, quando il Presidente Zaia ha pensato a quell'intervento per sostenere le associazioni che andavano a contrastare, a opporsi a quanto è avvenuto in maniera, permettetemi di dire, discutibile, noi abbiamo inteso appunto fare questa norma in Consiglio regionale. Ricordo, come Regione non abbiamo competenze sulle banche, anzi la Corte dei Conti ci sta tampinando anche su questa legge, però dare una mano a chi sta aiutando le persone colpite in maniera importante appunto da questa disgrazia finanziaria, abbiamo sicuramente pensato che era una cosa da fare, l'abbiamo sostenuta. L'assessore Lanzarin sta seguendo personalmente appunto i rapporti con le associazioni, però ripeto, noi non abbiamo competenza su questo. Anche la commissione d'inchiesta che abbiamo fatto è stata fatta oltre le nostre competenze. Noi la commissione d'inchiesta l'abbiamo fatta e anche chiusa. Io ho portato personalmente al Presidente del Senato Grasso le risultanze di questa commissione. Dalla chiusura della commissione abbiamo ricevuto tantissime ulteriori informazioni, tantissime ulteriori cose strane che sono avvenute, che stiamo valutando se è il caso di riaprirla, perché abbiamo non tantissima fiducia di quanto sta avvenendo a livello nazionale con quella che doveva partire ancora un anno e mezzo fa come commissione d'inchiesta, che invece deve ancora partire. Quindi noi come Regione la cosa la stiamo seguendo, siamo in contatto con tutte le associazioni che stanno tutelando chi appunto ha avuto questa disavventura finanziaria, chi si è trovato in mezzo a questa cosa che sembrava impossibile fino a un paio di anni fa. Ripeto, lo stiamo facendo sul filo del rasoio proprio perché abbiamo anche noi qualcuno che ci controlla, che non andiamo oltre il seminato, che non andiamo oltre le nostre competenze, però siccome i cittadini veneti sono la maggior parte di chi ha avuto danni dalle banche popolari, noi riteniamo che come Regione comunque dobbiamo seguire dal punto di vista istituzionale e politico e se possiamo anche dal punto di vista amministrativo col provvedimento che citava appunto Ugone fatto qualche tempo fa. Io mi taccio perché per le cose più interessanti le dovete sentire appunto da chi sta. Io solo due punti, Presidente, poi sai, io faccio fatica a stare zitto. Allora, sulla commissione regionale, meglio che ve li prendete in mano perché se aspettiamo Roma siamo fregati. E dopo vi dico un'altra cosa, visto che lei intanto va giù a Roma, voi non potete fare nulla sulle banche, no? Però vi facciamo un sunto di quella che è la riunione nostra di oggi. La portate a chi vuol diventare presidente giù a Roma di quella famosa famigerata ormai commissione e gliela date in mano, così magari risparmiano un po' di sedute e hanno già un'idea di quella che è la situazione, perché se vogliono sapere un po' di verità dovrebbero essere stati qua oggi, visto che li abbiamo invitati non sono venuti. Ma quello che ti dicevo, quando io ho portato al Presidente Grasso le risultanze della nostra commissione è perché avessero già qualcosa su cui lavorare e che quello che ho visto in questi mesi, anzi in questi quasi anno e mezzo da quando abbiamo chiesto alla Commissione parlamentare di inchiesta che ha poteri di iniziativa giuridica come fosse un magistrato e ripeto, dalla chiusura della nostra commissione abbiamo continuato a ricevere informazioni sia da singoli cittadini, sia da economisti, sia da gente che gravitava attorno a Banca Italia, che ripeto, tutto quello che abbiamo raccolto e non possiamo, senza che ci sia un contenitore, chiamiamolo istituzionale, non possiamo dare seguito a queste cose. L'idea proprio che è venuta sia al Presidente sia al sottoscritto di riaprire per un tempo limitato, magari 3-4 mesi, la commissione d'inchiesta regionale per raccogliere le cose che ci sono arrivate, che sono di una gravità assoluta, e quando le riceviamo e quando le riceviamo appunto, le abbiamo ricevute anche l'altra volta nella commissione d'inchiesta regionale, noi dobbiamo trasferirle alla magistratura perché quando siamo a conoscenza di ipotesi di reato siamo obbligati a
talmente tanta roba, talmente tante segnalazioni, talmente tanti anche fatti accaduti dietro le quinte che, ripeto, l'abbiamo detto fino all'inizio, qui qualcosa non ha funzionato e la verità deve assolutamente essere portata a galla. Grazie ancora. Lei adesso va, poi torna, mi diceva. Torna, No, promette ho che l'impegno lì vicino, ma ritorno adesso a mezzogiorno appunto per sentire la chiusura. Sì, è molto importante il finale, glielo dico, è molto importante. Conoscendoti da tempo, ho detto da te mi preoccupa. Esatto, grazie ancora, grazie ancora. Allora, velocemente, per capire, voi sapete, per chi ci conosce da tanto, voi sapete che noi non diamo verità preconfezionate, noi diamo ragionamenti. Per capire dove siamo oggi e perché siamo qua e quali sono le prospettive che ci aspettano, dobbiamo capire da dove siamo partiti, cosa è successo, che non è quello che hanno scritto i giornali, cosa è successo, ok? E di conseguenza poi cosa possiamo fare. Però, visto che questa probabilmente sarà l'ultima nostra riunione pubblica, l'ultima, spero almeno, perché dopo 2 anni speriamo di essere arrivati a un punto di svolta. Questa come nostra riunione pubblica penso che sarà l'ultima, sono quasi sicuro, e ci saranno poi le riunioni diciamo degli associati, quindi solo dei soci per quello che riguarda mandati, cause e quant'altro. Quindi questo è il nostro canto del cigno, l'ultima riunione pubblica. Volevo doverosamente, visto che sono 2 anni ormai che stiamo combattendo, volevo che tutti sapeste, che tutti sappiano chi sono le facce che dovete ringraziare per il lavoro che è stato fatto, che fino adesso ha portato a galla molte verità scomode, che non sono passate sui giornali, che però mi hanno reso più coscienti, più forti e quindi liberi di scegliere. Che in uno Stato come il nostro, dove non ci fanno neanche votare il governo, è una gran cosa. Allora volevo chiamare qua a ringraziare la nostra quota rosa, che è la Barbara, ed è quella che si occupa della parte contabile dell'associazione. Poi c'è Mario, per favore vieni qua. Mario, vieni qua. Mario, grazie. Poi volevo chiamare Daniele, grazie mille, ma già lo conoscete. Daniele, vieni qua. Daniele si è perso in bagno come al solito. Volevo ringraziare Lorenzo, puoi venire qua. Sì, tutti al bagno insieme oggi, come le scolarette. Volevo ringraziare Franco, per favore vieni qua, almeno Franco c'è. Franco, fanno l'entrata alla fine. Grazie Franco, Franco è qua. Roberto e la Sonia. Poi mi aveva promesso di venire anche l'ingegnere Artoni, se c'è. L'ingegnere dov'è? C'è l'ingegnere? L'ingegnere se c'è batta un colpo, che l'aspettiamo qua. Poi volevo ringraziare Annalita, puoi venire qua. Grazie mille. Volevo ringraziare Loredana che per problemi non è potuta venire fino a qua. Lorenzo vieni qua. Daniele dov'è Daniele? Eccolo. Lorenzo grazie. Daniele grazie. Volevo ringraziare Gianni ci sei? Gianni. Jacopo e gli altri collaboratori venite qua, per favore, volevo ringraziarvi. Grazie. Tutta gente che si è data da fare per tutti quanti. La Paola, poi c'è la Lara, grazie mille. Se potete venire per favore, venite, non vi vergognate, c'è niente da vergognarsi. Chi che ha vergognarsi è chi che ha costretto ad arrivare qua a questo punto. Allora, volevo ringraziare tutti loro perché se siamo qua in ordine, vedete come siamo messi, no? Se siamo qua, siamo arrivati qua e siamo così tanti, siamo l'associazione più grande, siamo l'associazione più scomoda, siamo l'associazione meno pubblicata, siamo l'associazione che ha dato più informazioni e tutti i volontari anche che ci sono dietro, sì, venite,
tutti i volontari, perché il volontariato è una cosa che fa PIL ed è gratis. E il governo e un sacco di altre persone ci mangiano su queste cose. Noi vogliamo ringraziarvi. Grazie mille. Sì, sì. Grazie mille. Oh. Allora, adesso, grazie ancora, perfetto. Adesso, solo perché vediate le facce, perché è giusto, perché capiate chi c'è dietro, c'è gente come voi, cioè siamo tutti quanti azionisti, non ci sono secondi scopi in questa associazione, sono quelli di arrivare a un risultato fin dall'inizio. Il nostro risultato iniziale era quello, lo sapete benissimo, di non arrivare alla SPA. Se non fossimo in SPA oggi non saremmo in questa situazione. Noi l'abbiamo detto per primi, insieme con altre associazioni, lo continuiamo a dire, abbiamo detto migliaia di volte che non era questa la strada, che non era questa l'alternativa, che non erano questi i fini. Purtroppo siamo arrivati dove siamo arrivati oggi, però noi non siamo, come dicono tutti e come ci hanno tacciati, l'associazione del no. Noi abbiamo fatto proposte, abbiamo fornito proposte, abbiamo dato alternative. Questo deve essere importante, perché anche oggi vi racconteremo una verità che altri non hanno il coraggio di dirvi, che vi renderà coscienti di qual è la situazione, qual è il punto e dove potrete andare o potremo andare a finire. Okay? Ma sappiate che a tutto c'è un'alternativa, a tutto c'è una soluzione. Tutto costa fatica, impegno, tempo, tutto, nulla arriva gratis, nulla, lo sapete bene. Ringraziamo tutti quanti loro, grazie ancora e cominciamo la riunione. Mario, posizionato? Cominciamo con gli ospiti. E quello che vi chiedo, allora, fermo qua. Quello che vi chiedo è un po' di attenzione, perché, come vi ripeto, sono 4 punti, sono da capire, sono collegati uno con l'altro e alla fine della riunione capirete tutto. Il collegamento arriva alla fine. Okay? Quindi io vi chiedo la cortesia di prestare attenzione, le nozioni sono abbastanza tecniche, abbiamo cercato di semplificarle il più possibile per essere il più comprensivo possibile. Spero che alla fine dell'assemblea abbiate un'idea chiara, il risultato io credo sarà lampante per tutti. Cominciamo con gli invitati. È sparito? Fantasma. Cominciamo con gli invitati, Mario. Un attimo, chi c'è? No, ho visto già la faccia e già è saltato il monitor. Vabbè, allora cominciamo con gli invitati che abbiamo qui e che ci sono. Avevamo invitato, perfetto, il sottosegretario, l'onorevole Pierpaolo Baretta, che l'avevamo invitato per tempo anche qualche mese fa, a fine di agosto, e non è potuto venire. Ci ha scritto dicendo che non poteva esserci. Poi chi abbiamo invitato, Mario? Vai. Abbiamo invitato Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, che non ha mai risposto al nostro invito. Giusto che sappiate, questa è solo verità. Prego. Abbiamo invitato l'onorevole Deborah Serracchiani, perché anche in Friuli c'è una nutrita folla di azionisti che non hanno più nulla in mano, e ci ha risposto che non poteva esserci, come non ci poteva essere l'altra volta, come non c'è mai stata. Prego. Abbiamo invitato, l'avvocato Andrea Armand dell'associazione Banche. Prego, avvocato, può venire ad accomodarsi quando vede la sua foto. È più giovane, ma è lei. So che... Eccolo qua. Lo ringraziamo per essere venuto. Poi abbiamo invitato, prego, l'avvocato Andrea Filippini, che molti di voi già conosceranno. Avvocato. Era molto più giovane che lei qua, avvocato. Era
biondo, sì. Pensavo fosse sempre stato grigio io. Poi abbiamo invitato, prego, l'avvocato Francesco Ternuno, prego avvocato. Prego. Lei invece è sempre uguale, eh? Ogni due offese uno lo leggo, glielo dico perché non posso farmi tutti sti nemici. Prego. Poi il professor Lugano è arrivato. Ah, è arrivato! Questo non l'avevo vita. Poi abbiamo invitato, prego, la parte santa della nostra lotta. Don, ce la fa? Non torna. Non sono degno. Lei lo sa, non sono degno. E poi, Don, se posso, voglio farmi nemico anche qualcuno qua a Vicenza. Mi hanno detto che io frequento troppo il prete dalle sue parti. Siccome l'unico che conosco è lei e l'ho vista 3 volte in un anno, sono proprio gelosi di non vedermi in chiesa, cioè, non so. Poi chi abbiamo invitato? Ah sì, il presidente che per impegni non è venuto e ha mandato, avete visto che poi tornerà, il presidente Ciambetti. Poi abbiamo invitato un ospite a sorpresa che faremo parlare... Bella questa, sembra chi l'ha visto, che faremo parlare verso la fine dell'assemblea, un ospite a sorpresa che ha delle cose interessanti da dire e che sono state scritte sui giornali. Poi chi abbiamo invitato? Ah, ecco, abbiamo invitato il sindaco Achille Variati che ci ha garantito oggi in Bertoliana a fare un'inaugurazione adesso alle 10 e appena finita l'inaugurazione verso le 11:30, 11, dovrebbe arrivare qua. Ed è molto importante che ci sia. Poi chi abbiamo invitato? Ah, ecco. Se è arrivato, si faccia avanti. Se qualcuno l'ha visto, batta un colpo. No, vi spiego perché l'abbiamo invitato. Noi non facciamo mai nulla per niente. Il motivo per cui l'abbiamo invitato c'è. Il motivo è che lui dice, e noi finché la giustizia non dimostra il contrario, stiamo a quello che lui dice, di essere assolutamente innocente e di non aver mai avuto la possibilità, da dopo che si è dimesso, di poter dire la sua. Carissimo cavaliere del lavoro, carissimo cavaliere, noi l'abbiamo invitata. Io so che lei mi odia dal profondo, però questa è una possibilità per dire la sua verità. Perché noi facciamo parlare tutti, nel bene e nel male. In questa assemblea, però, siccome è l'ultima che facciamo, la mia generosità a tacere molte cose è finita. Noi le possibilità le diamo a tutti, ma poi a un certo punto arriva il momento anche di dire basta. Lui non c'è, non è arrivato, non è venuto, non lo vediamo. A tempo, ancora tutta la mattinata, se si vuole presentare noi lo aspettiamo e ascoltiamo civilmente anche quello che ha da dirci. Ma abbiamo delle cose da dire anche noi a lui e le diremo comunque anche se lui non c'è. Andiamo avanti con l'assemblea. Franco, ci sei? Ci sei? Vieni. Mi chiamate Franco? Vieni. Al microfono. Buongiorno a tutti. Allora, introduco solo questo. Vi dico questo è giusto che venga letto questo punto fondamentale. Fate leggere 2 lettere a Franco, 2 lettere, leggerà, e poi vi spiego il perché ve le faccio leggere. Intanto se riuscite ad ascoltarle molto bene, grazie mille. Sentite tutti bene? Sì. Doveva farsi da parte prima,
dice Francesco Zonin parlando del padre Gianni. A mezzogiorno, tra i tavoli del bar di Piazza dei Signori, i vicentini combattono l'AFA a colpi di spritz. 43 anni, vicepresidente dell'azienda di famiglia, Francesco preferisce parlare di mercato del vino che di disastri bancari. In una delle aziende del gruppo, la tenuta Altamura nei pressi di Brindisi, qualche giorno fa hanno tagliato 80 olivi. Qualcuno la vede come una vendetta per le vicende della banca, ma no, sono cose che nel mondo dell'agricoltura possono capitare, al sud come al nord. Qualche anno fa in Lombardia rubarono da una vigna le barbatelle appena impiantate. Ora fa notizia perché si tratta di Zonin. Questa è la lettera, diciamo, l'intervista che ha rilasciato Francesco Zonin. E perché Zonin è stato per 19 anni presidente di una banca che ha fatto perdere miliardi ai risparmiatori? Finché le banche facevano raccolta e prestiti, le cose sono andate bene. Quando hanno iniziato a fare finanza, mio padre avrebbe dovuto capire che non era più la sua stagione. Noi glielo abbiamo detto più volte. La vicenda della Popolare ha pesato, ovviamente, anche sui figli. La mia famiglia ha perso 24 milioni di euro con la Popolare. Io, i miei fratelli, mia madre, mio padre, le società. Tutti avevamo azioni. Il patrimonio di mio padre era tutto investito nella banca. Certo, farsi vedere a spasso per via Monte Napoleone mentre il governo spendeva oltre 5 miliardi dei contribuenti per salvare quella che era la sua banca non è stata una buona idea da parte del cavalier Gianni Zonin. Inopportuno, glielo abbiamo detto, però è giusto che si sappia che non era andato a fare shopping. Aveva accompagnato mia madre a salutare una sua amica. Era la prima uscita dopo mesi, dice Francesco. Arresti domiciliari allora stava. Dopo le foto è tornato a chiudersi nella casa di Gambellara, nei pressi di Vicenza. Con i giornalisti non parla. La strategia concordata con gli avvocati è questa: quando potrà, se vorrà, dirà quello che gli serve dire. Di certo c'è che se qualcuno volesse rivalersi su Zonin per il disastro della banca, troverebbe le sue casse personali vuote. Le quote delle aziende, come noto, sono passate ai figli, con sospetto tempismo. All'inizio del 2016, quando Zonin era già indagato e quando la banca stava arrancando sempre più. Per questo in molti credono che sia stata una mossa studiata a tavolino per evitare sequestri. Abbiamo solo anticipato un passaggio generazionale previsto da tempo. Quest'anno sarebbe stata la 60ª ventennia di Gianni Zonin, che era entrato in azienda nel 1957. Avremmo dovuto fare una grande festa con il passaggio definitivo del testimone tra mio padre e noi e la sua nomina a presidente onorario. Un progetto che non è più d'attualità. Ovviamente no. Per il vecchio cavaliere non si parla più neppure di presidenza onoraria nella sua azienda. Ora leggo la risposta che la nostra associazione ha dato a questa intervista di Francesco Zonin. Egregio dottor Francesco Zonin, leggendo la sua lettera della stampa, molti ci hanno chiesto di risponderle. Lo facciamo con le prossime righe in maniera pacata e mordendoci la lingua. Vorremmo chiarire i seguenti punti. La vicenda di via Monte Napoleone, che lei riprende, è un'inezia rispetto a ciò che ha fatto suo padre all'indomani dell'apertura dell'inchiesta che lo riguarda e che dovrebbe dimostrare eventuali colpe. Una stonatura, lo spogliarsi dei beni personali a favore vostro, un atto inutile per un innocente che non ha nulla da temere e sa di avere la coscienza a posto. E sia io sia lei, caro dottor Francesco Zonin, sappiamo che suo padre non è uomo da fare cose inutili. Io non sono un magistrato e non posso condannare né assolvere nessuno, ma lei,
da figlio, lo accusa di non averla ascoltata quando gli consigliavate di lasciare il timone della banca. Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza. Bene, sappia che non ha ascoltato nemmeno noi piccoli risparmiatori durante le assemblee, quando gli chiedevamo spiegazioni in merito a scelte ed investimenti perlomeno discutibili. Anche questa, per noi, è una colpa ben più grave da parte di una figura che doveva rappresentare non se stesso e la sua azienda, ma i risparmi di noi tutti e del nostro territorio. Capisce quindi perché rimpiangiamo quell'Italia e quella classe politica che faceva pulizia tra i suoi dirigenti, quando non potevano non sapere, perché a ricoprire certe posizioni, le ricordiamo, non ci sono solo onori, ma soprattutto oneri. È noto a tutti che la banca ci ha ormai di fatto azzerato, ma il decreto del governo in votazione alle Camere in questi giorni, invece, ci toglierà il diritto del Codice Civile di farci risarcire per i danni subiti e il diritto costituzionale a una legge uguale per tutti. Scenderemo a Roma nei prossimi giorni per impedire che questo decreto venga votato, perché sarebbe anche una pietra tombale per i responsabili di ciò che è successo, evitando a noi e al Paese una verità piena. E questo è inaccettabile. Lei, il dottor Francesco Zonin, afferma che sono 24 i milioni persi dalla sua famiglia nella disfatta di Banca Popolare di Vicenza. Voi con la banca ci avete anche lavorato come azienda, ma soprattutto come famiglia. Suo padre, infatti, per 20 anni ha percepito compensi come presidente per 1 milione di euro l'anno. Quindi, fatti i conti, avete perso poco più degli stipendi ricevuti. Noi invece, piccoli risparmiatori, ci abbiamo rimesso soldi veri, buoni, fatti e racimolati in anni di fatica. Cifre per lei molto più modeste, chi 10.000, chi 30.000, chi 100.000, ma erano tutto ciò che avevamo, tutto. Non credo lei sappia cosa vuol dire perdere tutto, e lo dimostra il fatto che ciò che è rimasto vi permette ancora di vivere in maniera molto agiata, molto al di sopra dei nostri standard, tanto da poter permettere di scrivere quanto ha scritto in un modo che a molti di noi è sembrato non solo arbitrario, ma altezzoso, borioso, presuntuoso ed impertinente. Infine un suggerimento per tutto quanto le abbiamo cortesemente sottolineato sopra. Una volta si diceva che un buon tacer non fu mai scritto. Prenda un appunto, cordialmente ma decisi a non farci calpestare. Luigi Gone, Presidente Associazione Noi che credevamo nella Popolare Vicenza. Grazie Franco. Allora, velocemente, perché vi ho fatto vedere questo? Ve lo dico subito. Allora, Zonin dimesso, tutti che parlano di ladrocinio, furto, distruzione di un territorio. Bene, un giornale importante pubblica la lettera di Zonin Junior. Doveroso o no, è una scelta editoriale, non la giudichiamo. L'associazione più grande, più rappresentativa di azionisti vittime, però, ha risposto. E la stessa linea editoriale che ha scelto di pubblicare Zonin ha scelto di non pubblicare noi. Questa è l'informazione di questo Paese. Questo è la libertà di informazione che questo tessuto di potere ha partorito. È inaccettabile e inaudito, ma questo è. Questo perché prendiate coscienza che il potere della famiglia oggi è ancora grande, laddove uno conta più di... quanti siamo? Bene, lui è pubblicato, noi no. Le sue ragioni sono pubblicate, le nostre no. Questo non è solo antidemocratico,
Questo non è solo contro l'informazione, questo è ignobile, ingiusto e infame. A tutti i giornalisti che non l'hanno pubblicato faccio una mega, dovete vergognarvi. Dopodiché però, a forza di farmi nemici, ho ancora qualche mese di vita. Dopodiché però volevo ringraziare anche, doverosamente, quei giornalisti, e cito quelli più vicini che si sono fatti sentire più volte, che sulla vicenda hanno scritto verità scottanti e le hanno pagate personalmente. Non sto scherzando, le hanno pagate personalmente. Volevo ringraziare Filippo Barone della RAI, perché con lui è cominciata l'inchiesta televisiva sulla questione. Volevo ringraziare Milioni, che dovrebbe essere qua in giro, che anche lui ha scritto più verità scomode. Milioni, ci sei? Ti ho visto? Anche lui. Poi vieni a sedere un attimo, per favore. Mettici la macchinetta, ma puoi fotografare loro da lì. Vieni a sederti un secondo. Poi volevo ringraziare il direttore Coviello, grazie mille, che ci ha sempre dato ampio spazio ed è un altro di quelli che ci ha rimesso personalmente. Poi volevo ringraziare Il Fatto Quotidiano, che scrive e continua a scrivere, anche La Verità ha scritto e continua a scrivere. Volevo ringraziare il dottor Di Foggia del Fatto Quotidiano e Priante del Corriere della Sera, che ha avuto il coraggio di pubblicare alcune carte della procura che altri non hanno avuto il coraggio di pubblicare. Grazie mille. Questo è buon giornalismo non perché ha parlato di noi, non perché ha parlato della vicenda, ma perché ha fatto vedere un'altra parte della verità, un'altra faccia della medaglia. Questo è giornalismo. La colpa di questa situazione, dove noi oggi siamo, è anche del servilismo di certi giornalisti, che hanno smesso di fare cronaca, hanno smesso di scrivere cercando di capire cosa scrivevano, ma hanno cominciato a fare solo dettati, come in terza elementare. Qualcuno gli diceva cosa doveva essere scritto e loro l'hanno scritto. O peggio ancora, qualcuno gli diceva cosa non doveva essere scritto e loro non lo hanno scritto. 2 anni di battaglie. La famiglia è ancora molto potente. Sappiatelo. Bene, fai vedere l'altra slide per favore, Mario. Questo, leggete bene, è un documento riservato che noi abbiamo avuto. E per rispondere al caro Zonin JR, Junior, piccolo, vogliamo farvi vedere anche questo, perché a parte gli stipendi che il padre ha preso, che equivale a quanto più o meno ha perso, quelle che vedete sono le società, Casa Vinicola Zonin SPA, Acta SPA, Feudo Principi di Butera, Masseria Altemura, messa 2 volte come azienda agricola e come società semplice. Poi c'è Amministrazione Aziende Agricole Tenuta Cabolani, Castello d'Albola, Castello del Poggio, potete leggerlo bene voi. Questo è un consiglio di amministrazione del 22 luglio 2014 che ha confermato un finanziamento di 500 e passa milioni di euro per diverse aziende, tra cui le prime, come potete vedere, sono tutte riconducibili in un modo o nell'altro alla famiglia Zonin. Ok? Bene, voi ditemi quante altre aziende hanno ricevuto, quale altra famiglia, scusatemi, ha ricevuto così tanto come quella famiglia dalla banca. Sono messi i primi 14 posti. Il totale del finanziato supera i 100 milioni di euro. Ora, se il Cavaliere fosse qua, io gli chiederei spiegazioni sulle lettere che suo padre ha scritto, perché, visto i dati, non solo sono è una lettera impudente, ma è una sconceria. Volevo capire cosa ne pensava Don Torta, visto che lui è uomo di chiesa e io mi arrabbio molto di più di lui. Se vuole benedire anche questo ragazzo. Io posso solo pensare in questo momento che Ugoni in qualche maniera ha dentro lo spirito di Cristo. Non
può pensare come vuole, ma comunque ricordiamoci che Cristo è stato messo in croce perché ha lottato con tutte le sue forze contro scribi, farisei, poteri di quel tempo, e ci ha lasciato la pelle. Lui ha detto che ancora un mese, speriamo qualcosa di più, però credo che quello che sta facendo insieme a tutte le altre associazioni sia veramente un lavoro di grande valore. Io dico solo, io faccio onore alla dignità di tutti voi e alla coerenza con la quale lottate per la giustizia, perché la pace viene solo quando si fa giustizia. Grazie mille. La data dei finanziamenti, comunque, non so se li avete visti, rimetti l'ultimo slide per piacere, Mario, per favore. Riflettete bene sulla data, Metti l'ultima slide. Mario, sei tu Mario. Metti l'ultima slide per piacere. Grazie. Allora, luglio 2014. Luglio 2014 erano già successe belle cose. L'aumento di capitale? Sì. Luglio 2014 erano già successe delle belle cose. Come potete vedere, noi abbiamo dei documenti riservati che altri non hanno. Perché li abbiamo cercati, perché abbiamo corso, perché ci siamo dati da fare, non abbiamo niente di più degli altri se non la vostra fiducia, ma penso che ce la siamo meritata negli anni, no? Per quello che abbiamo detto, che purtroppo si è verificato. Avvocato, 2 parole? Su che argomento? Su questo argomento c'è poco da dire, i fatti sono evidenti. Che le banche non siano state amministrate bene sino alla conclusione, diciamo, dell'epoca Zonin, anzi anche un pochettino prima e dopo, è evidente. Noi come Coordinamento Don Torta, assieme a tutte le altre associazioni, cerchiamo di portare l'attenzione della magistratura innanzitutto, perché è deputata a fare quella giustizia che è necessaria per raggiungere la pace sociale a cui tutti aspiriamo, e che significa anche avere la restituzione dei soldi che ci sono stati sottratti illecitamente. Noi vorremmo portare però all'attenzione della magistratura che in questa vicenda non vi è solo un comportamento, e mi pare evidente, poco trasparente, poco chiaro, e non vado oltre finché non ci sarà un giudicato della magistratura, sperando che la prescrizione non arrivi prima, ma vi è un comportamento del tutto inspiegabile all'interno di un'ottica di corretta gestione del patrimonio delle banche fatto dai cosiddetti salvatori delle banche. Però adesso ci arriviamo anche a quello. Ecco, io su questo punto vorrei spendere le mie parole. Allora aspetti che... Sì, sul passato Zonin, Ugone è preparatissimo, ma penso che ognuno di voi siate già convinti che qualcosa non ha funzionato, vero? Sì. Andiamo invece a vedere perché ci ritroviamo in questa dannata situazione in cui siamo stati privati anche della dignità. Sì. Già in precedenza era accaduto. Allora, il percorso è questo. Adesso capiamo perché siamo in questa situazione. Vi facciamo vedere le carte della Procura. Siamo stati i primi ad andarle a prendere, siamo stati gli unici, e ve lo dico perché quelli che le hanno avute dopo le hanno avute da noi, siamo stati gli unici ad averle lette quasi tutte, mancano qualche centinaio di pagine. Il pacchetto iniziale erano qualche migliaio di pagine, noi abbiamo quello e da quello abbiamo estrapolato già qualcosa. Le indagini della Procura, voi sapete bene, sono state rinviate a giudizio quest'estate, e da lì noi ci siamo precipitati in procura a prendere le carte, appunto, i primi fascicoli. Il lavoro è stato intenso, non abbiamo fatto ferie, siamo stati sui fascicoli a leggere più volte, perché volevamo capire molto bene quello che stava succedendo all'interno della procura. Questo pacchetto iniziale, ve lo dico subito, ci è costato più di 3.000 euro, quindi a tutti quelli che vogliono sapere che fine hanno fatto i soldi, e non sono gente che è iscritta da noi, no? Tutti i soldi delle iscrizioni, noi diciamo servono per queste riunioni, servono per acquisire documenti, servono per girare in giro per mezza Italia, perché i documenti si trovano in giro per mezza Italia, e soprattutto noi stiamo facendo questo, gli altri dove sono? Perché giudicare è facile, ma bisogna fare prima di giudicare.
Allora, cominciamo con i documenti della Procura. Vai Mario. Procura presso il Tribunale, avviso di conclusione delle indagini preliminari. Vediamo chi sono i rinviati a giudizio. Prego. La prima è la Banca Popolare di Vicenza, quindi l'istituto Banca Popolare, memorizzate bene questo punto che è fondamentale, l'istituto è stato rinviato a giudizio. Bene, poi Giustini Emanuele, poi Marin Paolo, poi Pellegrini Massimiliano, Piazzetta Andrea, Sorato Samuele, Zigliotto Giuseppe, Zonin Giovanni. Questi sono i rinviati a giudizio dalla Procura di Vicenza. Bene, questi e solo questi lo sono per il momento. Noi ci auguriamo che non sia finita qui. Perché che un buco di tanti miliardi sia colpa solo di 7 persone, forse, perché devono essere ancora giudicati, quindi forse, che un buco di tanti miliardi sia frutto solo della colpa possibile di 7 persone, beh, è una favola a cui noi non crediamo. Ci sono responsabilità ben più ampie e ramificate. Andiamo avanti. Allora, questi sono i reati a cui sono stati rinviati a giudizio i soggetti che avete appena visto. Il rinvio a giudizio è arrivato per ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto. In particolare, come leggete, le banche sono fallite con particolare riguardo alle responsabilità dei vertici aziendali. Bene, andiamo avanti. Questo è per Veneto Banca, l'accusa è per tutti di ostacolo alla vigilanza, come avete visto che è per Popolare di Vicenza, ma all'ex AD è contestato anche l'aggiotaggio perché la falsa comunicazione dei dati provoca un'alterazione del prezzo delle azioni, come da noi, e la Procura di Treviso indaga relativamente all'acquisto di Banca Intermobiliare, quindi c'è un punto in più. Bene, allora, tra le varie carte della Procura, anzi, visto che ci siamo, avvocato, dire 2 parole sulle accuse che sono state fatte? Sì, allora, la Procura della Repubblica di Vicenza ha concluso le indagini a carico degli imputati che abbiamo visto, tutti i dirigenti praticamente della banca e la banca stessa. Allora, una parola soltanto del perché la banca è un imputato. La banca è un ente, non è una persona fisica, come fa ad essere imputato di un reato penale? Non può andare in galera la banca naturalmente, però c'è una legge che è uscita nel 2001, la 231, che dice che anche gli enti sono sanzionati, naturalmente con una sanzione pecuniaria, ma rispondono del reato penale quando attraverso i loro organi non sono dotati, non si dotano di modelli organizzativi tali da impedire la commissione di certi reati, fra cui quelli per i quali sono stati imputati i dirigenti della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca. In questo caso i reati contestati sono stati di aggiotaggio, sono stati di ostacolo alle funzioni di vigilanza di Banca d'Italia e di Consob, e per quanto riguarda la banca dei reati previsti da questa norma che ho appena citato per non avere adottato un modello organizzativo attraverso i suoi amministratori che impedisse la commissione di questi reati, in sostanza. Ecco, i reati si basano quasi esclusivamente nella concessione di finanziamenti fatti dalla banca e finalizzati all'acquisto di azioni proprie, vale a dire i classici finanziamenti cosiddetti baciati, vale a dire la banca ha prestato dei soldi a qualcuno affinché li utilizzasse per acquistare le proprie azioni, così ha potuto fare gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 utilizzando fondi propri anziché fondi dei clienti. In questo caso questa operazione sappiamo che è scorretta dal punto di vista civilistico, perché la banca non può concedere finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie e soprattutto non può fare finta che l'aumento di capitale sia stato generato
da danari freschi arrivati dai soci, dagli investitori, quando invece il denaro era proprio. In bilancio, secondo i procuratori della Repubblica di Vicenza, non hanno fatto emergere esattamente questo aspetto, e cioè che hanno finanziato quei soldi loro, anzi hanno tenuto distinti le due poste in modo tale da non far capire la cosa, e questo ha fatto sì che il pubblico non è venuto a conoscenza che vi era una riserva, doveva esserci una riserva in fondo rischi per questi finanziamenti che avrebbe alterato completamente il valore del bilancio. Quindi i bilanci 2012, 13 e 14 sono stati falsati da questi dati. Da questo presupposto, da questo fatto, è partita la Procura della Repubblica e da lì ha generato i capi di imputazione che abbiamo visto adesso. Bene, allora, adesso qualche carta interessante, giusto perché cambiate, perché capito quali sono più o meno le accuse, no? Quindi sono accuse, diciamo, per il momento non propriamente sostanziali, no? Volevo chiedere su questo una piccola battuta a Marco Milioni, che ha seguito anche lui la vicenda sotto il profilo della complessità, no? E quindi chiedergli, tu fai il giornalista, hai visto più di qualche carta interessante, sai cose che altri non sanno, no? Cosa pensi di questo inizio indagine? Allora, anzitutto grazie per avermi dato la possibilità, perché poi io faccio il giornalista, quindi vi farò anche io delle domande, perché è il mio mestiere. Onestamente devo dire la verità che questa indagine non mi ha convinto fino alla fine, per un semplice motivo, perché di fronte a reati comunque di una certa gravità uno si immagina che la magistratura inquirente abbia nei confronti dell'inchiesta un'azione molto più aggressiva. Questo fino adesso non l'abbiamo visto, in indagini simili in giro per il paese abbiamo visto un dispiego massiccio di intercettazioni ambientali, abbiamo visto un dispiego massiccio di perquisizioni, di controlli informatici incrociati e via discorrendo. Allora, questa situazione che non mi ha mai convinto fino in fondo, devo dire che però non è una situazione diciamo, contingente, perché purtroppo una grande prudenza da parte della magistratura vicentina è quasi un elemento innato, è pieno di inchieste che sono state condotte in una determinata maniera, non solo adesso, anche in passato, e quindi sicuramente questo sarà un fronte molto interessante. Il problema di fondo qual è adesso? È che c'è una milionata di pagine da studiare. Io sinceramente non credo che ci sia nessuno che le abbia lette tutte quante. Sicuramente andando a accedere... Io spero il PM le abbiano lette tutte quante. Non so se le abbiano lette tutte quante, ma probabilmente le avranno lette, può anche essere, ma quello che dico io è sicuramente dalla lettura del fascicolo emergeranno degli spunti interessanti, perché poi voi sapete meglio di me che quando dentro un fascicolo, soprattutto dentro un fascicolo giudiziario, emergono degli spunti investigativi che contengono dei profili penalmente rilevanti, l'autorità giudiziaria avrebbe l'obbligo di partire d'ufficio. Allora questo non è un dato che dobbiamo dimenticare, perché se andiamo a vedere le vicende giudiziarie più importanti e recenti, quelle di Borgo Berga, quella della Banca Popolare, quella dei PFAS, ma ce ne potrebbero essere tante altre, lo stimolo non arriva quasi mai dagli investigatori, ma sempre grazie all'input di qualcuno che fa l'esposto, di qualcuno che fa la segnalazione rispetto a casi che sono eclatanti. Io vorrei concludo perché sto appunto lavorando, quindi non ho tantissimo tempo, ma vorrei dire una cosa relativamente alla stampa. È vero che la stampa locale ha messo in atto una sorta di cortina su questa vicenda, però voglio dire, io in passato ho lavorato per la radio, per altre testate. Già a metà degli anni 2000 c'era chi faceva le pulci da fuori al sistema Zonin. Io ne ho raccontato per esempio alla radio, più volte l'ha fatto l'Espresso. Allora il problema e la domanda che io vi pongo è: ma tutto quello che è accaduto è stato possibile solo perché c'era Zonin o perché c'è stato un intero sistema che ha permesso certe cose? E la questione che io mi domando è: voglio essere anche un po' critico nei confronti della platea, ma non perché ce l'ho con voi, ma perché mi
faccio una domanda di natura antropologica. Posso? Se resti fino alla fine della riunione rispondiamo anche a questa tua domanda. Pensa a te che bravi che siamo. No, la domanda è, quando questi dati emergevano, vuoi alla radio, vuoi sull'Espresso, come mai la gente, i vicentini che leggevano queste cose su testate autorevoli, forse più autorevoli di quelle locali, non hanno trovato la forza per cominciare a denunciare quello che è stato denunciato adesso? Vedi, è un fattore sociale, no? È un fattore sociale, se mi permetti ti rispondo. All'ultima domanda ti rispondo subito, a quella che hai fatto prima alla fine della riunione. È un fattore sociale e chi ci governa lo sa. Quando tu ti trovi in una situazione di ipotetica difficoltà, come essere umano, sei portato a prendere la scelta o a credere alla scelta meno dolorosa. Se tu vai dal dottore e il dottore ti dice guardi che lei ha una brutta malattia e poi incontri il farmacista che ti guarda e ti dice no guarda per quello che mi hai detto potrebbe essere un raffreddore, sai cosa fa uno? Va da un terzo dottore a sentire se è un raffreddore o no, seppure la voce più autorevole che ha detto no guarda che c'è qualcosa di grave. È una funzione dell'uomo, funzioniamo così, loro lo sanno, lo sapevano e per quello si sono comportati in questa maniera. Chi ci gestisce, chi ci governa, chi ci dovrebbe aiutare a vivere meglio, queste cose le sa. Ecco, poi volevo dire questa è una vasellina psicologica. Vorrei fare un'ultima annotazione. Al di là delle responsabilità che sono state richiamate più volte sulla Banca d'Italia, e qua ci sarebbe da scrivere non un libro, ma un'enciclopedia, dico una cosa, quello che invece mi ha profondamente colpito e deluso sono state le carenze del Ministero di Grazia e Giustizia e del CSM. Perché di fronte alle notizie che venivano fuori sul sistema Vicenza e Veneto, magistrati, parenti, ex prefetti, figli, mogli che fanno gli avvocati e via discorrendo, si doveva prevedere un'analisi a tappeto dei patrimoni non solo dei magistrati, ma di chi ha indagato, degli inquirenti. Le cose che si potevano fare sono migliaia, sono d'accordo con te. Però adesso siamo a questo, quindi bisogna che stiamo al reale. Certo. Oggi siamo a questo, ma è possibile, perdonami, arriviamo al punto dove sennò ci scappa. Arriviamo al punto, è possibile ipotizzare, secondo te, per quello che hai conosciuto della vicenda, che debba essere integrata questo processo, questa imputazione o no? Quando emergono degli elementi penalmente rilevanti, l'autorità giudiziaria non è che può, ha l'obbligo di intervenire, per cui se emergono dei fatti che possono portare a... Quello che loro sono obbligati a fare in questa opinione tua, tu che conosci le carte, tu. Dipende da quanto cattiva sarà la gente. Punto. Avete capito il messaggio? Avete capito il messaggio? Bene, a posto, grazie mille. Lo ritraduco, lo traduco. Non è il buonismo che ci salva, ma essere buoni vuol dire lottare per la giustizia. Grazie, grazie. Questo vi deve servire perché nella visione sociale che abbiamo essere buoni vuol dire dare tutto, sbagliato. Io il catechismo ho fatto pochissimo, quasi niente, ero sempre ingiustificato. Ricordatevi però, e mi passi questa supplenza devota, ricordate la parabola dei talenti. Alla fine chi non ha fatto è stato cacciato, ok? E chi l'ha raccontata era Gesù che era un po' più buono di me. Quindi il buonismo, come ha detto il Don, da parte. Essere buoni vuol dire ricercare la giustizia e noi oggi vi daremo un saggio di quella che è la verità, così capite dove sta la giustizia. Queste sono le famose lettere di riacquisto dedicate a pochi fortunati per oltre 200 milioni di euro. Quali sono le lettere di riacquisto? Sono quelle famose lettere negate sempre e comunque nella direzione della banca, dove la banca si impegnava a riacquistare azioni da alcuni soggetti. Eccoli qua, diamo una scorsa, leggete qualche nome, fatevi qualche conto, così riuscite a capire. Guardate gli importi. C'è più di qualcuno, C'è più di qualcuno. L'ultimo addirittura 31 milioni e 5, è un bel importo. Comunque, queste sono le famose lettere di riacquisto, una verità che ci è mancata. Hanno sempre negato di averle, fatte, ci sono.
Quindi hanno raccontato una bugia enorme, l'ennesima falsità in un mare di falsità. Andiamo avanti, Mario. Queste invece, e vi prego di darci un occhio, sono le baciate eccellenti. Avvocato, vuole rispiegare velocemente cosa vuol dire baciate? Baciate sono operazioni di finanziamento che la banca fa a taluni soggetti allo scopo che questi soggetti acquistino le azioni della banca. Quindi la banca dà i soldi a qualcuno affinché questo qualcuno acquisti le azioni della banca. Queste sono le baciate. Praticamente il bacio di Giuda. Esatto. Allora, vedete l'ultimo nome? Vedete l'ultimo nome? Mario, te l'ho detto che non si leggeva. No, dai, scherzo. Guardate, vi dico questo, quell'uomo andrà in paradiso di sicuro, e se io andrò in purgatorio sarà grazie a lui, perché sarò solo d'inferno, mi aspetta. Ma in fondo vi facciamo vedere, eccolo qua. L'ultimo nome è Gruppo Marchini. Sapete chi è Marchini, no? Allora Marchini, no, è giusto perché, vedete, molti di voi qualcosa su questo che noi faremo vedere sapranno, molti altri non sanno, quindi rifacciamo tutto il percorso. Il gruppo Marchini è, dottore, che società è che ha Marchini che aveva? No, Marchini è diverse società facenti parte del suo gruppo, lui è un grosso costruttore. Dia un po' di nomi, quelli che sono stati finanziati. Adesso non mi ricordo più. LS. Sì, l'LS immobiliare, poi lui ha diversi gruppi immobiliari perché ha un capogruppo di diverse società operative. A Roma. È stato candidato a Roma come sindaco nelle elezioni che hanno visto eletta la Raggi 2 anni fa. A posto, dopo ci arriviamo. Allora Marchini, come avete potuto sentire, è un grosso imprenditore, se si può dire così, perché di solito l'imprenditore è quello che gioca con i soldi propri, chi gioca con i soldi degli altri a casa mia non si chiama imprenditore. Però Marchini è un grosso imprenditore romano che è stato candidato a più voci come sindaco di Roma, e qui voglio usare la par condicio, perché la verità è par condicio. Marchini è stato candidato sia dalla destra, ipotetico candidato, sia della destra sia della sinistra. Quindi quando guardate il panorama politico li prendete dentro tutti, quasi tutti, tranne i 5 Stelle, perché avevano già puntato la Raggi, e qualche altra lista minore non lo ha chiamato in causa. Lo volevano tutti come sindaco di Roma, sembrava l'uomo perfetto, no? Il suo gruppo ha ricevuto una baciata per 35 e oltre milioni di euro. Ok? Andiamo avanti. Una piccola aggiunta, se posso, in realtà. Allora, adesso volevo farvi vedere un'altra cosa. Sempre parlando delle indagini della procura, prima avete visto le lettere di riacquisto. Ok? Quindi avete visto i privilegi che sono stati dalla banca per movimentare le azioni che noi compravamo, cioè per non tenerle stagne negli anni. Quando non sono più diventate interessanti, hanno incominciato con questi stratagemmi. Poi avete visto le baciate che servivano lo stesso a movimentare le azioni, no? E a far vedere che il mercato non era stagnante. Adesso voglio farvi vedere, ed è giusto che sappiate, come sono stati gestiti i danari di Banca Popolare di Vicenza, ma non come sono stati gestiti così en passant, cioè ho prestato i soldi a Mario, glieli ho dati, è scappato, ho perso i soldi. No. Vi facciamo vedere delle società che sono state analizzate, hanno chiesto dei prestiti, e guardate cosa è successo. Questo è gruppo Vimet SPA, ne abbiamo preso uno a caso, non ce ne abbiano quelli della Vimet come per dire ce l'avete con noi, ma ci sono talmente tante aziende. Questo è uno dei primi casi che ci è capitato in mano, lo facciamo vedere per quel motivo lì. Quindi vedete il 7 dell'8 2015, notate bene la data, ok? Scusatemi, 6 dell'8 sotto, 2015. Allora, all'organo, favorevoli limitando aumento del promiscuo a euro 28 milioni. Cosa vuol dire, dottore? Praticamente viene concesso un mutuo per diversi usi che possono essere dal prestito per la liquidità ad altri usi,
per 28 milioni, quindi viene dato 28 milioni a questa società in cambio dell'acquisizione di... Aspetti. Inserendo scadenza fissa al 28 del 2, cosa vuol dire? Quindi questo praticamente viene rinnovato successivamente questo. Sì, c'è scadenza fissa al 28 del 2 su estemporaneo export scaduto. Sì, esatto. È stato un precedente mutuo, è stato rinnovato al 28 del 2. Perfetto, andiamo avanti. Nella parte sulla ritorno, fermo lì. Favorevole, c'è scritto, quindi tutto quanto sopra l'approvazione dell'aumento, favorevole con l'impegno della società a dare mandato a società di advisory, anche nell'interesse dei creditori, finalizzato alla predisposizione di un business plan che consenta un riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria. Perché lo vedremo dopo. Aspetti. Andiamo avanti. Bene, il 6 dell'8/2015, andiamo qua. Questo riguarda sempre Vimet, 14 del 7/2016, quindi un anno dopo. Azienda che abbiamo già inserito ad incagli. Attenzione, cosa vuol dire azienda che abbiamo già inserito ad incagli? Non è ancora una sofferenza perché hanno iniziato le... No, cosa vuol dire? Cosa vuol dire sono scaduti, i debiti dell'azienda sono scaduti ma non sono stati pagati. Perfetto, fermo lì. Quindi voi vedete che a distanza di un anno questi signori hanno preso 28 milioni, a distanza di un anno l'azienda è già inserita ad incagli, quindi questi già non cominciano a restituire. 11 del 3/2016, andiamo avanti. Posizione che non ha rimborsato gli affidamenti in scadenza il 28 del 2 e della quale la proprietà, che ha in cambio una posizione accertata a livello persona fisica, si rifiuta di presentare un business plan, cioè loro hanno chiesto. Si rifiuta di presentare un business plan come da richiesta di CDA. Allora, un anno prima, ascoltate bene e ricordatevi, un anno prima hanno concesso 28 milioni ad una società. Bene, hanno rinnovato un fido, 28 milioni, un anno dopo questo fido e questa società era già stato messo ad incaglio, quindi sapevano già che non avrebbero incassato, ma il giorno che gli hanno lasciato il fido hanno detto lasciamo il fido con la garanzia che presentino un business plan, quindi io prima ti do i soldi e dopo pretendo una garanzia che non è mai garanzia del business plan. Quindi, prego. Ancora peggio, prima ti do i soldi e dopo mi dici che cosa ne fai, perché il senso di un business plan asseverato è dire, bene, cosa vuoi fare con questi soldi di cui mi chiedi il prestito? Voglio finanziare un export, perfetto, dimmi cosa vuoi esportare, a quanto vendi, a quanto compri, quanto paghi di tasse, di trasporti e l'utile che ne ricavi. Di solito funziona così, uno presenta il business plan e ottiene il prestito. Loro prima hanno dato il prestito, poi hanno detto adesso dammi il business plan, e già questo, prima dammi i soldi, poi ti dico che cosa ne faccio. Dopodiché, dopo un anno, la persona si è proprio rifiutata di presentare un business plan asseverato, cioè un business plan serio fatto da uno studio di ricerca. E dopo 3 mesi dicono, oh cavolo, i soldi sono in incaglio, cioè il signore non ce li ha restituiti. Ma era banale, anche perché... Aspetti, ci siamo. Adesso c'è la sua slide sulla Vimet. Esatto, perché c'è molto semplice la cosa. Eccola qua. Allora, la Vimet, questa società di cui stiamo guardando, nel 2015 faceva ricavi per 541.000 euro e nel 2016 per 648. Le hanno affidata per 26 milioni. Ora, io non vorrei dire, ma proprio non stava né in cielo né in terra che potesse restituire questi soldi. Non solo, l'attivo. Ora, questa società poteva essere, io ho avuto il dubbio, sarà un immobiliare, avrà avuto grossi complessi immobiliari, ha messo i grossi complessi immobiliari in garanzia e sta aspettando di venderli. Può capitare. L'attivo della società era di 156.000 euro nel 2015 e di 194.000 euro nel 2016. Queste cose... Aspetti, quindi questo cosa vuol dire? Una banca normale, secondo lei, quanto avrebbe dovuto prestare a una società del genere? 100.000 euro, via. Ma 100.000 euro
però mi presenti lo stesso il business plan, cioè io ti do 100.000 euro, cosa ne fai? Aspetti, dottore. Anche le fiduciarie dei soldi. Aspetti. Lei mi sta dicendo che quella società lì, per quelli che sono i dati che a noi risulta, meritava un affidamento di quanto? 100.000 euro. 150 con le garanzie dei soci? Cioè non sta in cielo, non sta proprio... Come faccio a giustificare? Vi state rendendo conto? Vi state rendendo conto? Come si fa a giustificare 26.000 euro di prestito? Sono soldi nostri, signori, soldi nostri. 6 milioni con 500.000 euro. Tra l'altro, quando si parla della banca approvato, attenzione, lì non l'ho messo perché è una lista, ma ci sono nomi, cognomi di funzionari di vario livello, eccetera, che hanno approvato tutti questi passaggi, comitati di garanzia, eccetera. Andiamo avanti, questa è la limite, andiamo avanti, prossima società. San Marco Immobiliare, beh, ma questa, la San Marco Immobiliare SRL, da non confondersi con la San Marco Immobiliare di proprietà di Zonin, cosa che quando abbiamo fatto le ricerche ha anche causato un po' di confusione, perché sono due società con lo stesso nome ma non hanno a che fare nulla con l'altra. È una società che aveva come scopo l'acquisto di un famoso albergo a Cortina d'Ampezzo, l'unico albergo di Cortina d'Ampezzo. È una cosa di cui si sa già. La cosa divertente è che questa società viene finanziata nella prima fase per 17 milioni per l'acquisto di questo albergo. Ora, purtroppo questo acquisto e soprattutto la trasformazione dell'albergo non vanno in porto perché il comune di Cortina d'Ampezzo non desidera che cambi la destinazione d'uso della società, dell'albergo, non voleva che al posto dell'albergo fossero fatti negozi e appartamenti, quindi gli niega il cambio di destinazione d'uso. Questi signori si trovano con 17 milioni spesi per comprare questo immobile e nessuna possibilità di trasformarlo. Allora fanno entrare la famiglia Catalan, che è un socio rilevante della BPV. Infatti nella relazione che presenta questo prestito c'è scritto chiaramente che questa famiglia ha 30 milioni di euro di azioni. Cosa succede? La famiglia Catalan chiede un prestito alla banca per 20 milioni. Dopodiché dice la banca: cara banca, non ti interesserebbe avere una filiale a Cortina? E cede il 46% della società, il 46% della società alla banca stessa, gliela dà indietro in cambio praticamente di soldi. Allora, sapete quanto sarebbe dovuto, quanto era grande la sede che non è stata mai aperta a Cortina della Banca Popolare di Vicenza? Era di 165 metri quadrati, per curiosità di tutti. Allora, cosa succede? Non viene, e non credo sia stata concessa ancora adesso, concessa la conversione, quindi questa società continua a accumulare perdite che già vanno in capo in parte alla banca. Nel 2015 a giugno la situazione è tale che la società avrebbe dovuto portare i libri in tribunale. Allora, quindi cosa succede? Iorio finanzia ulteriormente la banca con 1.160.000 euro. A fine 2016 la società è letteralmente fallita e viene quindi comprata completamente da Banca Popolare di Vicenza. Quindi la banca ha messo 20 milioni e rotti. Il capitale, quando viene acquistata, si riduce a 100.000 euro, quindi per comprare una società che vale 100.000 euro, la banca ha speso 20 milioni. 20 milioni per, alla fine, acquistare 165 metri quadrati a Cortina. Penso sia il più grande affare immobiliare della storia. Sì, allora, questo è un altro caso. Andiamo avanti, avete capito i numeri che non stanno in piedi, andiamo avanti. Ci ritorniamo di nuovo in mano, gruppo Marchini, anche qua. In proposta sul luglio SRL intervento di euro 30 milioni a sostegno di investimenti immobiliari, no, quello che accennavamo prima, avanti. In data 20 marzo 2012, nonostante questo è un documento molto importante che non ha nessuno. Leggete cosa c'è scritto, questo documento qua non è della procura, ce lo siamo procurati noi.
In data 20 marzo 2012, nonostante l'analisi economico-patrimoniale della debitrice riportata della PEF evidenziasse un peggioramento rispetto a novembre 2011, il Consiglio di amministrazione deliberava l'ulteriore affidamento avente oggetto la costituzione di un plafond di cassa, quelli che abbiamo visto prima, i 30 milioni, più altri 10 però ve li aggiungono. Quindi anche questo, sempre il gruppo Marchini, un altro diciamo così, prestito che dal punto di vista dei numeri non sta in piedi. Un prestito, se lo scrivi sopra, chirografario non garantito, neanche gli immobili invenduti dal gruppo ha messo garanzia, poteva mettere, tanto. A Roma c'è un quartiere intero di Marchini da vendere, un quartiere, tutto vuoto. Bene, andiamo avanti. Allora a questo punto, avvocato, con quello che lei ha visto, si può ipotizzare che vengano ampliate, adesso lo chiedo a lei dal punto di vista tecnico, visto le carte che abbiamo visto, si può ampliare il plafond, visto che si parla anche di finanziamenti, delle accuse verso questi soggetti? Perché ricordiamo che sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio, cioè per aver artifiziosamente aumentato il valore delle azioni, può essere tradotto così? Sì. Bene, sono stati accusati di ostacolo alla vigilanza, e poi lo vedremo, e di falso in prospetto. Ma io mi dico, visto che i numeri lì non stanno in piedi, noi proponiamo un'altra ipotesi, mettete l'altra slide. Noi proponiamo un'altra ipotesi, che è questa, leggendo su Wikipedia. La bancarotta. Noi ipotizziamo questo. È un reato connesso con il fallimento, esso può essere semplice, cagionato dall'impudenza, o fraudolenta, cioè frode diretta ad aggravare l'insolvenza e a rivelare le legittime aspettative dei creditori. Cioè c'è stato un dissipamento di capitale, secondo noi. Lei cosa dice? Ma allora, anzitutto partiamo da questo concetto. C'è stata sicuramente, a giudicare dalle carte che abbiamo appena visto, una mala gestione, quindi una gestione dissennata da parte degli amministratori e dei dirigenti della banca. E certamente non hanno fatto operazioni oculate come si richiede a un buon banchiere, non hanno agito in buona fede, non hanno agito secondo criteri di prudenza, in sostanza non hanno gestito la banca nel migliore dei modi, anzi. Quindi hanno compiuto degli atti che possiamo definire, insomma, degli atti che sono stati posti in essere a danno della stessa banca. Ecco, poi bisogna capire se questi fatti così gravi sono stati fatti con dolo, e cioè se sono stati fatti volontariamente ed anche per avere un vantaggio personale per chi lo ha fatto. Quindi bisogna capire questo, e poi bisogna capire anche se questi fatti hanno determinato nel loro complesso, diciamo, un depauperamento delle risorse della società tali da essere considerati una distrazione, una dissipazione del capitale della banca. Ecco, il reato di bancarotta fraudolenta può esserci soltanto quando c'è una dichiarazione di insolvenza, quindi quando c'è un fallimento. Le due banche venete sono state poste in liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura simile al fallimento, ma non è un fallimento. Per poter imputare gli amministratori di bancarotta fraudolenta occorre la dichiarazione dell'insolvenza di queste banche, che ancora non c'è. La BCE ha detto che sono quasi fallite, stanno per fallire, ma fallite non lo sono, e nessuno ha ancora dichiarato lo stato di insolvenza. Lo faranno probabilmente, ci auguriamo, quando i commissari stileranno il prospetto, il bilancio finale, dopo aver visto chi sono i creditori, chi sono i debitori e quello che sarà successo in questo periodo. Se il patrimonio andrà al di sotto del capitale e delle riserve, la banca sarà insolvente, quindi sarà dichiarato lo stato di insolvenza dal Tribunale, in questo caso, e non dal Ministro. Il Tribunale, quando dichiara lo stato di insolvenza, apre una procedura separata che comporta, fra l'altro, l'acquisizione di documenti che possono portare all'imputazione di bancarotta fraudolenta, ed è quella che ci auguriamo, perché, come abbiamo visto, i reati ipotizzati a carico degli amministratori sono reati, diciamo, minori. L'aggiotaggio, il falso in prospetto e l'ostacolo alla vigilanza sono reati che fra qualche anno si prescrivono, diciamo la verità. Evidentemente non porteranno a nulla o quasi nulla, tra l'altro consentono anche una certa difesa da parte degli imputati per come sono stati indicati nei capi di imputazione. Quindi secondo noi, diciamo, la procura è andata abbastanza leggera e prudente, e invece ci sono ipotesi di reato ben più gravi che devono essere rilevate. Fra queste io sostengo che si possa seriamente parlare
di una colossale truffa a danno dei risparmiatori. Questo è un reato che non è stato ipotizzato, chissà se c'è un'indagine in corso per valutare queste cose, perché noi sappiamo, e sono emerse dall'indagine della BCE e da tutte le carte che abbiamo visto e che abbiamo, che i risparmiatori sono stati letteralmente truffati, cioè sono stati posti in essere, come dice la legge, artifici e raggiri a loro danno. Gli è stato fatto credere un qualcosa che non era assolutamente vero, era falso. Chi ha comprato azioni e obbligazioni partecipando ad aumenti di capitale, ad esempio, credeva che il prezzo di queste azioni fosse reale, fosse un prezzo giusto, stabilito in maniera legittima, legale, e così non era. E come pure... Adesso lo vediamo. Ma quello che io dico è, bancarotta rispetto all'aggiotaggio è più grave o no? Certamente è più grave. La bancarotta comporta una pena da 3 a 10 anni, l'aggiotaggio da 1 a 5 anni, quindi c'è questo è quello che ci serviva, Andiamo avanti con carte interessanti, perché avete il diritto di sapere anche questo. Attenzione, che adesso arriva quello che potrebbe scottarci di più, ci potrebbe scottare di più, non dico parolacce. Andiamo avanti. Allora, questo è un estratto da un CDA della Banca Popolare di Vicenza, quindi i signori che decidono il nostro futuro, l'andamento della banca e il valore delle azioni. Parlano del metodo di valutazione delle azioni, dottore, mi perdoni, metodo reddituale parlano, no? Molto sinteticamente. Allora, molto sinteticamente, praticamente loro hanno fatto una previsione sui redditi futuri dell'azienda e sulla base di questo, che l'hanno dato al famoso professor Mauro Bini, il professor Mauro Bini ha fatto la valutazione. Il metodo completo si chiama DDM più EC. È complicato, non importa. DDM sembra qualcosa di volgarissimo, ma dico, cosa prende in considerazione? Allora, praticamente si prevedono gli utili futuri, quindi si attualizzano, si scontano per portarli al giorno d'oggi e questo definisce il valore attuale. Nelle banche si fa una piccola correzione che è l'excess capital. Perfetto, capito. Leggiamo la parte più importante di questo verbale di CDA. Al termine dell'illustrazione dei metodi da parte di Pellegrini Massimiliano, quindi dei metodi di valutazione delle azioni, l'ex presidente del CDA, Zonin, annuncia che, se sono tutti d'accordo, proporrà all'assemblea dei soci la conferma del valore pari ad euro 62,50. Attenzione adesso cosa succede. Il collegio sindacale si allinea con il consiglio di amministrazione precisando di aver predisposto un parere da allegare al verbale del consiglio di amministrazione. Mi perdoni dottore, ma io sarò stupido e forse lo sono. Era già tutto pronto, cioè se giustamente ha ragione l'ultimo consigliere che non viene nominato... Aspetti che la leggiamo dopo. A margine vi è l'intervento di un consigliere non meglio identificato, il quale evidenzia che il valore delle azioni, per come illustrato sopra, sembra costruito apposta. Ma perché? Perché cosa dovrebbe fare il collegio sindacale? Zonin fa la proposta e loro immediatamente si allineano. Cosa dovrebbero fare? Avevano già pronta la relazione, erano ancora più avanti, avevano già provato, avevano già detto sì e abbiamo anche la relazione che spiega il sì. Quindi vuol dire che erano già molto informati sulla cosa. Quindi probabilmente, mi perdoni, aspetti, passo la volta perché le cose devono essere chiare. Quindi in linea di principio, se non capiamo male, avvocato, mi perdoni, una consulenza anche sua, se non capiamo male, il collegio di amministrazione, il sindacale si allinea al consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione è venuto a saperlo in quel momento lì, contestuale di qual era la proposta del presidente. Il collegio sindacale lo sapeva già prima perché ha già predisposto un verbale da legare a quello del Consiglio. È un comportamento corretto? No, non è assolutamente corretto, anzi evidenzia un certo dolo da parte di tutti questi soggetti. Allora, l'ex presidente Zonin annuncia la proposta di mantenere il valore a 62,50, tra parentesi, il perito aveva stabilito una forbice di valore che andava da una certa cifra al massimo di 62,50. Ovviamente se avessero
calato, diminuito il valore delle azioni, avrebbero avuto un impatto meno positivo. Sì, questo lo vediamo dopo, Quindi lei mi dice che il comportamento per quanto le riguarda, dal punto di vista formale, no, di quelle che sono le regole, non è corretto. No, Zonin propone il massimo del valore 62,50, il collegio sindacale dice sì, sono d'accordo, anzi, avevo già preparato il verbale, eccolo qua, quindi lo sapeva prima. Ma non solo, il collegio lo sa ancora prima del Consiglio, perché il Consiglio lo propone lì, Zonin, in quel momento lì. Invece il collegio aveva già il verbale pronto. Quindi cosa vuol dire? Lo sapeva già da prima, da giorni prima, aveva già parlato con Zonin ed era d'accordo nel fare il verbale a 60. Quindi, mi scusi, io dico una boiata, e mi dispiace che il cavaliere non sia qua presente, io dico una, e passatemi il francesismo, dico una boiata se dico che Zonin ha deciso prima e da solo, visto che gli altri hanno già il verbale. No, non mi sembra una boiata. Ah, grazie. Andiamo avanti. Prendiamo un altro estratto. Allora, questo è molto interessante anche questo. Attenzione, non incazzatevi troppo. Anche in questa riunione viene discusso l'andamento del valore delle azioni, argomento di primaria importanza per ammissione diretta dell'ex presidente BPV. Gianni Zonin, non nascondendo che il valore delle azioni è un argomento di cui lui tiene in modo particolare, sostiene che siccome il valore delle azioni resterà quello di sempre, hanno fatto un miracolo. Uno lo chiamerebbe il gioco delle tre carte, lui lo chiama un miracolo. Attenzione come ci fregano con i verbi, Sempre Zonin Giovanni afferma, quello che è importante, se non tocco il valore delle azioni, se tocco il valore delle azioni, ride, e la cosa che mi preoccupa di più, se tocco il valore delle azioni, casca il palco. Ma se non tocchiamo il valore delle azioni, siamo negli anni di crisi, abbiamo salvato le azioni. Ma che vuole la gente? Cosa volete? Tra pochi giorni faremo questo incontro con i capi area e parlerò del valore delle azioni. Ma cosa vuole la gente? Vi ho salvato il valore delle azioni? La faccia è pulita? Non vi dico come sta il culo, ma la faccia è pulita. Ridiamo, ma questi sono soldi nostri? Questi sono soldi nostri, questo è l'estratto di un CDA. Chi ci domanda cosa stiamo facendo? Perché ci sono associazioni che ci stanno denigrando. E adesso il buonismo è finito, ci stanno denigrando per invidia e per collusione, perché sono collusi con questa gente. Perché a sperperare miliardi si fa presto a pagare le bollette degli amici. A sperperare miliardi in questa maniera si fa presto a farsi degli amici. Amici che io non vorrei, di opportunità e di portafoglio, che poi vanno in piazza a denigrare le nostre associazioni. Avvocato, sì o no? È una cosa che non ammetto più. La pace è finita, perché la verità è questa. Prima ne avevo il sospetto, adesso ne ho le prove. Ci hanno preso in giro, sapendo che ci prendevano in giro. Non sono più disposto ad accettare né Selema da nessuno, neanche se si veste, mi perdoni Don, con la tonaca e mi dice dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, la gente deve fare questo. La gente deve sapere, perché nel momento in cui sappiamo siamo liberi. Finita questa vicenda, lo so che finirò sul giornale, perché non ho dato figurina al bar. Lo so, me la faranno pagare. Però adesso non me ne frega niente. Andiamo avanti. Arriviamo al valore delle azioni. Una cosa che ha fatto. Arriviamo al vero valore delle azioni. Aspetta. Adesso posso introdurlo un secondo? Sì. Bene. Adesso qui un altro documento interessante, perché lei mi parte sempre a bomba come fossero tutti... No, aspetta, voglio partire a monte. Sì, introduciamo prima. Allora, dopo i verbali dell'assemblea che avete visto, del CDA che avete visto, bene,
Arrivano i documenti della procura, anche questi, all'interno del quale la procura, e questo è un lavoro di cui bisogna dargli assoluto merito, e do merito anche a Salvadori che mi ha accolto in procura e ha voluto parlarmi, do merito a chi ne ha, è un merito della procura che ha fatto una... Esatto, la procura fa una cosa eccezionale, fa una perizia sulla banca concentrandosi su una serie di passaggi che sono già stati affrontati, cioè le baciate e così via, confermando quello che ha detto Luigi, tutti i nomi eccetera, tutto a posto, e soprattutto fa una perizia sul valore delle azioni. Per farlo chiama un funzionario della Banca d'Italia, un professore di diritto bancario e un tecnico di contabilità. Quindi fa un'operazione ottima che avrebbe dovuto fare la banca e verifica il vero valore della banca, delle azioni, partendo dalla perizia del professor Mauro Bini. Allora, prima di tutto parliamo della perizia del professor Mauro Bini. I periti demoliscono passo per passo la perizia stessa partendo dallo stesso metodo reddituale ottenuto da Bini, utilizzato da Bini. Praticamente dicono Bini non solo si è basato esclusivamente sulle previsioni del consiglio di amministrazione senza fare riscontri di mercato, perché bisogna fare anche una previsione di quello che fanno le altre banche. Anche le altre banche pubblicano i piani industriali. Diciamo che Bini si è fidato troppo. Facciamo un piccolo riassunto. No, esatto, Bini si è fidato troppo. No, questo merita due parole. Non solo si è fidato troppo, ma nel valutare il rischio della banca è stato incredibilmente ottimista. E questo ha portato al valore massimo di 62,50. Già col metodo di Bini i periti avrebbero detto che il valore, secondo loro, era di 34 euro per azione. Già col metodo di Bini... Aspetti. Allora, facciamo capire molto bene. Esatto. Il riassunto è questo. Allora, abbiamo un professore? Sì, abbiamo un professore di diritto, di tecnica bancaria. Perfetto. Abbiamo un professore assolutamente credulone e assolutamente ottimista. Ah sì, okay? Bini è professore di valutazione d'azienda. Abbiamo un professore che è assolutamente credulone e assolutamente ottimista e che dice che il valore delle azioni, lui credendo a quello che dice CDA, alla fine può essere di quanto al massimo? Al massimo di 62,50 il valore che è stato dato. Perfetto. Invece per quelle che sono le ipotesi che ha fatto la banca, qual è il valore delle azioni? Allora, della banca? Sì, della procura. Allora, della procura alla fine i periti dicono il metodo che ha utilizzato Bini non va bene. Okay. Noi prendiamo un metodo in cui valutiamo quanto sarebbe stato il valore, il costo del capitale se avessimo noi dovuto comprare la banca, cioè mettere del capitale nuovo dentro la banca. E i risultati sono questi. 2012, allora fanno due ipotesi, però vedete che la variazione tra le due ipotesi è minima, esatto, fanno una forbice, ma in realtà la forbice è minima, non sono le forbici che faceva la banca. C'è anche l'ipotesi reddituale qua dentro. Questa sì, più che reddituale è, se io dovessi pagare il capitale di terzi e farlo diventare capitale sociale, quanto sarebbe il valore di queste azioni? Quanto sarebbe il tasso di interesse e il valore delle azioni? Quindi il valore reale delle azioni è negli anni questo? Esatto. 2012 da 21,94 a 22,49, nel 2013 da 26,78 a 27,45, nel 2014 da 23,87 a 24,94. Non è neanche una forbice molto larga, potremmo dire che è 22 euro nel 2012, 27 euro nel 2013 e torna a essere 24 euro nel 2014. Quindi, aspetti, dottore, giusto per farvi chiaro, 3 volte meno. Esatto. 3 volte meno, ok? Quasi 3 volte meno, sì. 3 volte meno. Io adesso mi domando, è possibile sbagliare nei numeri del 10%? È possibile, il margine d'errore. Si può sbagliare del 20%? Vabbè, si potrà anche sbagliare del 20%. Possiamo sbagliare del 30%? Porco cane, però, cacchi, tuo lavoro è fare i conti, sbagliare del 30% probabilmente non è il tuo lavoro. Di quanto abbiamo sbagliato, dottore? Qua abbiamo sbagliato del 60%, quasi un terzo, cioè non è un terzo perché un terzo sarebbe il 72, ma
è il 40% del valore. Qui abbiamo sbagliato per 1, 2 e 3 anni almeno, ok? Di più del 60%. Dire che questa è distrazione non si può dire. Questa è una volontà, scusatemi, i numeri parlano da solo, da 62 ai 50 a un massimo ottimistico, cos'è? 27, 45, se vogliamo regalarglielo. Bene, questa è la verità. Abbiamo strapagato una cosa che non valeva quello che ci hanno fatto pagare. E il metodo con cui l'hanno fatto l'avete visto. Bene. La cosa grave è che lo stesso professor Bini, essendo più, col suo metodo, essendo più corretto, avrebbe valutato la metà le azioni. La metà. Bene, andiamo avanti. 2015, Zonin, mi rammarica che qualcuno mette in discussione la nostra lealtà. Vi assicuro che tutta la squadra ha lavorato nell'interesse della banca e, quanto alle azioni possedute dai consiglieri, le perdite sono state di importo rilevante e parlo anche a titolo personale. C'è gente che ha avuto il coraggio di pubblicare questi articoli. Posso aggiungere una cosa? Allora, c'è il verbale della Consob che dovrebbe essere distribuito per le strade di Vicenza. Perché? Fatto nel 2016, con 2 anni di ritardo sugli aumenti di capitale, questa è la vera grande colpa della Consob, che avrebbe dovuto vigilare durante gli aumenti di capitale, non dopo, perché dopo sono buoni tutti, però mette proprio punto per punto, nome per nome, tutto il sistema che ha trasformato una banca in una sorta di multilevel per vendere azioni. Certo, ci arriviamo, deve avere pazienza, ci arriviamo, andiamo avanti. Baciate, la verità di Zonin, baciate, gruppo Marchini, vi abbiamo fatto vedere prima, ok? E poi parla anche delle lettere di acquisto, saputo dalla BCE. Sono venuto a conoscenza per la prima volta dell'esistenza delle operazioni baciate e delle lettere di riacquisto, attenzione, durante il mio incontro con l'ispetore BCE Emanuele Gatti a Milano nel maggio 2015. Questa è la difesa d'ufficio che il Cavaliere fa di se stesso, ok? Mi dispiace ancora una volta che lui non sia qua adesso, ma io voglio fare un appunto a queste sue dichiarazioni, perché ripeto, la guerra sta finendo, nel senso che il mio ruolo come grillo parlante sta finendo, no? Questa è l'ultima riunione pubblica che facciamo. Però mi devo levare tanti quei sassi dalle scarpe oggi, ragazzi, fa paura. Prego Mario, passa alla prossima slide. Quello che io ritengo è, questa è storia del nostro paese. Nel 1998 la Cassazione dispose di questo conservativo di beni di Craxi per 54 milioni, ma nel frattempo sono spariti. Secondo il Laudo Torres, Craxi fu condannato in base al teorema non poteva non sapere. Carissimo Cavaliere, ritorna alla sua slide per favore, io rimpiango quel paese e rimpiango quegli anni in cui una persona del suo calibro e nel suo ruolo non può esimersi dal non sapere e dalle colpe che ci sono relative. Quindi veda, questa palestra, questo palazzetto non è un tribunale, ma io la giudico, lei è colpevole. Andiamo avanti, Maria. Io vi sottolineo questo un'altra volta, perché adesso passiamo all'altro punto. Spero che abbiate capito che parte delle carte che vi stiamo dimostrando e che stiamo facendo vedere sono della Procura. Le abbiamo tirate fuori e estrapolate dalla Procura, ancora molti sono i documenti che ci sono impossibilitati la visione.
perché la procura ha talmente tanti documenti che servono 75.000 euro per riuscire ad averli. Ora, noi abbiamo fatto anche richiesta di diciamo, patrocinio gratuito all'interno della posizione civile all'interno del processo della procura, però ci vogliono mesi per riuscire a ottenere un risultato. Purtroppo il tempo per i reati compiuti e commessi, che probabilmente verranno contestati, sono molto ristretti, nel senso che non abbiamo anni di tempo per visionare quei documenti. Ci servono quei documenti e quindi questo è un appello a tutti quelli che possono di darci la mano con un contributo, e c'è una cassetta in entrata, oppure potete farci un bonifico con causale procura per acquisire ancora parte di questi documenti, perché la parte più corposa e più interessante è coperta da segreto istruttorio e vanno acquisiti nel momento in cui noi ci iscriviamo come associazione, come parte civile all'interno del processo. Nel momento in cui ci innestiamo, ci fanno vedere l'elenco dei documenti, dopodiché possiamo passare all'acquisizione. Però già il primo pacchetto ci è costato più di 3.000 euro, che abbiamo speso per volentieri perché li avevamo, però capite che 75.000 è una cifra inarrivabile per noi come per moltissime altre persone. Tanto che vi dico, addirittura gli imputati si sono lamentati del costo del pacchetto. Non è giusto, ci sono tante cose non giuste, però l'importante per me, per la nostra associazione e per noi tutti è l'obiettivo. L'obiettivo è sapere. Per sapere abbiamo poco tempo, che non sia giusto posso essere d'accordissimo con voi, vi dico un pettegolezzo in più, me ne assumo la responsabilità. Querelatevi domani mattina, grazie. La Procura ha fatto richiesta di sapere se quello era un costo consono al Ministero. Il Ministero, come per dire, diciamo così, la Procura ha fatto lo sforzo di chiedere al Ministero se questo, vista la situazione, era un costo consono o si poteva anche ritenere di doverlo abbassare, quindi per venire incontro magari agli azionisti o agli imputati. Il Ministero ha risposto: confermo che quello è il costo. Quindi anche qui, se c'è una responsabilità di ingiustizia, bisogna andare a cercare a Roma. A Roma. A Roma. A Roma, lo dico chiaro. Quindi, ripeto, se qualcuno volesse darci una mano, noi abbiamo in entrata oppure un bonifico. Sono tutti dati che ci servono per tutti, perché dopo noi, come avete visto, li divulghiamo e chiunque voglia far causa sulla base di questi documenti che abbiamo fatto vedere, può di sua iniziativa far causa, se vuole, alle persone e ai soggetti che ha visto. E questo è il primo punto della riunione di oggi. Spero l'abbiate memorizzato bene, perché adesso il secondo è consecutivo. Andiamo velocemente, vai Mario. Adesso parliamo del decreto, quello che ha disposto la liquidazione e che ci costringe a fare l'insinuazione al passivo, in modo che capite cos'è il decreto e quali sono le azioni consecutive. Capite bene cosa si può fare, perché c'è gente oggi, professionisti, che stanno dicendo che si può fare ancora tutto, non c'è nessun problema. Diffidate, 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 perché di ignoranza ce n'è tanta. E spero che non sia malafede. La reputo ignoranza. Ignoranza ce n'è tanta. Voi oggi capite? Così se qualcuno viene a proporvi qualcosa, gli dite: beh, guarda che ho sentito che questa cosa non si può fare perché il decreto non la prevede. Bene, quindi parliamo del decreto che ha disposto, così poi riuscite a capire cos'è l'insinuazione del passivo. Se non capite cosa c'è sopra, fatica che capite cosa c'è sotto. Andiamo avanti. Decreto, che cos'è e cosa dice? Dottor, passi l'avvocato. Buongiorno a tutti. Allora, il famoso decreto del 25 di giugno dispone che le banche vengono messe in liquidazione coatta amministrativa. L'avvocato Ternullo vi ha già spiegato che cos'è. È una procedura concorsuale, cioè che serve a liquidare i beni della banca. La banca si ferma, non agisce più, non ha più attività propria e
i beni vengono ceduti in maniera da realizzare un attivo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, dispone che vengano ceduti a Banca Intesa l'azienda, i suoi rami, i beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività. Vuol dire che praticamente la parte attiva e in parte passiva della banca, i rapporti giuridici, i conti correnti, i mutui, i rami d'azienda, gli immobili e tutto quanto, sono stati ceduti alla Banca Intesa. E sapete che il prezzo della cessione è stato di €1. Sì, ma andiamo alla norma, andiamo al decreto. Terza cosa, terza cosa, dispone che lo Stato intervenga economicamente per la differenza tra le attività e passività. E qui passo il microfono al dottor Lugano, anzi eccolo lì, perché vi spiegherà perché lo Stato interviene. Facciamo passare la slide. Allora, quando vengono cedute... Spieghi solo cosa vuol dire che interviene tra attività e passività, la slide la vediamo dopo. Praticamente lo Stato, quando vengono ceduti dei beni, vi è una differenza in questo caso tra attività e passività che vengono cedute. In questo caso le passività erano superiori alle attività, ma c'è una spiegazione che vedremo in seguito, per cui lo Stato mette dei soldi, mette 3 miliardi e 800 mila euro. Quindi interviene sulla differenza, i numeri li vediamo dopo. Due, il numero perfetto alla trappola. Avvocato, avanti. Sì. Mario, passa, slide. Allora, tornando al decreto, che cosa cambia per i soci e le associazioni che volevano fare causa? Voi ricordate che noi abbiamo fatto varie azioni, abbiamo fatto le messe in mora e abbiamo fatto le mediazioni propedeutiche a intraprendere la causa. Ecco, in base al testo unico bancario, quando c'è una liquidazione coatta amministrativa, tutte le azioni giudiziarie, civili ovviamente, non quella penale, che erano state intraprese contro la banca si interrompono. Vuol dire che il giudice dice si ferma qua. Questo per quanto riguarda le cause contro la banca. Quelle che invece stava facendo la banca possono andare avanti. La causa contro Zonin e gli altri vanno avanti. Quindi la messa in mora che abbiamo fatto ha a suo tempo prodotto il suo effetto giuridico, la mediazione che abbiamo fatto ha prodotto il suo effetto giuridico, ma non può essere portata ad ulteriore effetto, cioè utilizzata per una causa che oggi non si può più fare in questi termini, o meglio nei termini che intendevamo farla. Quindi aspetti, avvocato, respiri. Allora, tradotto vuol dire, noi abbiamo fatto le messe in mora, le tre messe in mora, abbiamo fatto le mediazioni propedeutiche a fare la causa. Qualcuno ha fatto causa? Sì. E cosa è successo? Le cause sono state interrotte, cioè quando arriva l'udienza successiva al decreto, il giudice le blocca lì dove sono e non possono più andare avanti. Quindi, aspetti, tecnicamente, per far capire bene, io pago un avvocato perché mi guardi le cause, mi guardi le carte, l'avvocato vede che io posso far causa alla banca e gli manda una messa in mora, giusto? Sì. Poi, secondo passaggio, e la pago la messa in mora. Certo. Bene. Poi arriva la mediazione, che è il primo passaggio propedeutico alla causa, quindi obbligatorio per legge. Obbligatoria. E la pago la mediazione? Certo. Perfetto. Dopodiché la banca cosa mi risponde? Mediazione? Non ci sono gli estremi per fare una qualsiasi conciliazione. Mi manda a quel paese? Sì. Benissimo. Allora, dopo che abbiamo pagato la messa in mora, dopo che abbiamo pagato l'avvocato per fare la mediazione, arriviamo a far causa alla banca perché la banca ci dice vai a quel paese. Allora noi ti portiamo in tribunale. E cosa succede oggi alle cause in tribunale? Sono interrotte. Bene, abbiamo pagato la causa in tribunale? Sì. Bene, costa il contributo unificato? Minimo che costa 250-300 euro. Di tasse, i bolli? Di imposte, i bolli altri 50 più o meno, ma bene. Questo è il minimo, perché il minimo che importo è il minimo? Il minimo saranno 100 euro, ma si arriva, anzi 200 per euro. Chi fa causa per 200 euro? Per 6.000 Per chi fa conto una causa da 12.000 euro? Causa da 12.000 euro arriviamo intorno ai 900 euro. Bene, quindi noi paghiamo una causa al tribunale tra tasse e bolli di 900 euro, più gli aggiungiamo le messe in mora, lo studio che ha fatto l'avvocato sulle nostre cause, uno arriva a pagare 1.000
se è fortunato, dico, perché se si è appoggiato a un'associazione ha pagato così poco, se si è appoggiato a un avvocato amico può aver pagato così poco, se no addirittura di più, 2.000 euro, si sveglia il governo un giorno, fa questo decreto e i vostri diritti se ne vanno a quel paese, i vostri soldi investiti per far causa a chi voi ritenete vi abbia frodato, e abbiamo visto le carte prima, sono volatilizzati, non servono più a niente. Questo decreto invalida nella sostanza tutti gli atti giuridici che chiunque possa avere fatto dal punto di vista civilistico, cioè per richiedere rimborso del mal tolto. Ci siamo? Posso fare una precisazione? Sì, prego. Questo decreto ferma anche le sentenze già pronunciate, nel senso che chi dovesse avere soldi dalla banca per sentenza non può mettere in esecuzione quella sentenza oggi contro la procedura. Bene, quindi anche chi ha avuto una sentenza favorevole gli dice, il tribunale ti dice Mario, sei stato fregato da Zonini, hai ragione, sei stato fregato dalla banca, hai ragione, sei stato fregato da Sorato, hai ragione, mettiamo che questo sia avvenuto, bene, ti devono 50.000 euro di azioni, congelato anche questo. Questo decreto congela anche questo. Ci siamo? Avete capito? Avete capito? L'ingegnere è ben arrivato, l'ho chiamata prima lei a farsi giri al bar, nel frattempo. Ha fatto causa, non ha pagato soldi che a questo punto aveva pagato per nulla. Ma una considerazione va fatta e dobbiamo farla. Dopo le carte che abbiamo visto, dopo le carte della procura che abbiamo fatto vedere, dopo le risultanze economiche della procura quando ha fatto la perizia sulle azioni, una cosa è certa, e faccio una premessa, non ci siamo mai occupati di politica qui. Lo sapete, non ce ne siamo mai occupati, ma oggi basta, perché la politica si è occupata di noi, allora noi ci occupiamo della politica. Avete fatto un lavoro infame, avete fatto un lavoro infame a copertura di una situazione infame per impedire che venisse fatta giustizia. Con questo decreto, ci sono tutti dentro, con questo decreto avete impedito a della gente che aveva dei diritti di usufruire dei propri diritti. Lo voglio dire a tutti i romani e ai circuiti romani che ci sono. È chiaro? È chiaro? Questa non è stupidità, questa è collusione col sistema che ci ha ridotti così. Noi abbiamo buttato nel cesso 2 anni di lavoro, giorni e notti a scartabellare. Buttati nel cesso, e voi sperate che noi ci fermiamo qui? Vi sbagliate di grosso, vi sbagliate di grosso, vi sbagliate di grosso perché ve lo dico fuori dai denti, se prima avevamo sete di giustizia, adesso abbiamo sete di vendetta. Adesso abbiamo finito con le maniere dolci, perché questi ci hanno preso per i fondelli fino in fondo. Abbiamo chiesto che questa legge non venga votata, non ci hanno ascoltato, perché questo paese, ascoltatemi bene, questo paese sta prendendo una deriva antidemocratica. Questo paese sta prendendo una deriva antidemocratica che è preoccupante. Quello che è successo è inaccettabile e la colpa, se c'è la colpa e c'è, è solo di Roma, perché là hanno studiato questo decreto. E sapete perché hanno studiato questo decreto? Per impedirci di riavere il maltolto.
per impedirci di scoperchiare la pegnatta, per impedirci di arrivare alla verità piena. Con le carte della procura che vi abbiamo fatto vedere, visto il differenziale di valore che c'è nelle azioni, avvocato, diciamoci la verità, quanta possibilità avevamo di vederci riistituito qualcosa? Sia sincero. Una buona probabilità, onestamente, una buona probabilità, alta, alta. No, noi non vogliamo, a fine riunione capirete che il cerchio si chiude. Noi non siamo qui per mollare, se avessimo mollato non saremmo qua oggi. Noi non molleremo mai fino alla fine. Ma è giusto che sappiate su chi noi oggi stiamo riponendo la fiducia, che ci risolva il problema. Andiamo avanti, perché la porcata numerica, perché questa è una porcata legislativa, ma all'interno della legge, del decreto, ci sono i numeri. Dottore, siccome i numeri sono difficili, lei faccia... perché alla gente interessa i macro numeri, mi perdoni, non quanti centimetri, ma dove me l'hanno messo, lo descriva bene. Allora, no, torniamo indietro per carità. Grazie. Per carità. No, per carità, perché spiegarlo anche ricordandosi tutti i numeri non è proprio una cosa semplice. Allora, il decreto spezza le banche in due, perché Banca Intesa non è che abbia preso tutto e poi dice vabbè, ho preso tutto, amen. Banca Intesa ha anche fatto la selezione, si è presa quello che voleva, ma ha lasciato indietro quello che non voleva. E soprattutto, non so se lo sapete perché non è trapelato, in un'intervista Padoan ha detto che Banca Intesa non era l'unica banca contattata per assorbire le banche venete, erano ben 4 che si erano proposte. Però Banca Intesa garantiva la, tra parentesi, continuità aziendale, cosa che penso a tutti voi, ma anche gli stessi clienti delle banche venete, non gliene può fregare meno, cioè continuità aziendale per 2 banche che alla fine sono state assorbite e che scompariranno completamente, è un termine che non ha senso, perché non ha nessun senso. Comunque, cosa prende Banca Intesa? Mi giro, scusatemi se mi alzo perché sennò mi viene mal di collo. Allora, tanto non copre lo schermo, glielo dico, sì, è piccolino, anche se sono grosso. Allora, si è preso naturalmente come attivo tutti i crediti verso la clientela in bonus, cioè la gente che paga regolarmente, se li è presi e se li è portati via. Sono 22 miliardi. Poi si è presa i crediti verso la clientela high risk, cioè c'è una parte di quella clientela della banca che pur pagando fino ad ora tutti i debiti, diciamo è un po' a pelo, non le piaceva molto Banca Intesa, quindi cosa ha fatto la banca? Questi 3,3 miliardi che vedete scritti lì sono crediti di gente che paga, ma Banca Intesa si è riservata di mandarli alla bad bank, alla banca in liquidazione, se questi non pagassero, e su quei soldi c'è la garanzia dello Stato. Crediti verso altre banche, quindi aspetti, tradotto vuol dire questo: Banca Intesa ha comprato, esatto, a quanto? A €1. E la garanzia chi ce la mette? Lo Stato. Bene, aspetti, quindi mi perdoni, Dot, sono qua. Allora, se io acquisto senza pagare il prezzo del bene e la garanzia sul bene me la dà un altro, no, io non ci corro neanche il rischio. Questo non si chiama acquisto, si chiama in un'altra maniera, economicamente parlando. È una fregatura. Per noi? Ma per l'Intesa che cos'è? Ha un regalo. Aspetti! Allora lei vuol dirmi che il numero della mano a Intesa è stato fatto un regalo? No, allora tutti i giornali che hanno scritto, aspetti! Tutti i giornali che hanno scritto Intesa ha comprato, siete falsi. Abbiamo regalato. Prendere nota, chiaro? No, in realtà abbiamo pagato per regalare, che è ancora un po' peggio, però perché poi andiamo avanti passo per passo. Fermo là, lascia come la prima. Posso picchiare Mario? No. Allora,
vedete 0,319 miliardi, 319 milioni di immobili e altre attività materiali. Attenzione che gli immobili della banca tutti sono valutati a bilancio al costo d'acquisto, cioè immobili pregiati comprati negli anni 90 o nei primi 2000, quindi che adesso hanno valori ben superiori, non compare il vero valore, compare il valore di bilancio. Crediti fiscali che sono pregiatissimi per Banca Intesa che fa utili, perché quelli sono esattamente tasse che lei non pagherà, quindi un altro 1,8 miliardi che regala allo Stato, e poi altra roba per 43,8 miliardi. Adesso passiamo al passivo. Un attimo che... Allora, cos'è il passivo che è entrato in Banca Intesa? Le obbligazioni normali, ordinarie, senior, e i conti correnti che erano presso la banca e tutte le altre passività ordinarie per 31,4 miliardi. Debiti verso le altre banche, e forse è stato uno degli elementi che ha fatto decidere questa soluzione, 11 miliardi. Debiti, altre passività e debiti finanziari, 2,3 miliardi, 1,7 di passività e altre, per un totale di 47 miliardi. Oltre questo, Banca Intesa si è presa i derivati non speculativi, che non sappiamo il valore, ma non speculativi, attenzione, quindi se fossero dei derivati cattivi li ha presi la Bad Bank, e la raccolta indiretta, cioè tutti i soldi che i clienti hanno depositato, sono loro, ma sono depositati presso la banca, tipo le obbligazioni dei conti titoli, eccetera. La differenza tra 47 miliardi e 43, puoi stringere Mario per piacere? Stringere? No, stringere nel senso far vedere tutto il mic. Allora, vedete che c'è una differenza tra 43,8 miliardi e 47 miliardi. Questa differenza l'ha messa lo Stato, o meglio, non l'ha messa lo Stato, l'ha anticipata allo Stato e dovrà essere restituita dalla banca in liquidazione, cioè alla fine da voi. Esatto. Inoltre lo Stato ha regalato, possiamo andare forse adesso, sì, possiamo andare quello dopo, ha dato a Banca Intesa 1,28 miliardi perché Banca Intesa deve cambiare le insegne, deve organizzare le nuove banche, quindi come extra premio ha dato 1,28 miliardi. Boh, dottore, in soldoni, allora, costo di tutta l'operazione? Allora, tra garanzie e soldi cash dati, 17 miliardi. Lo Stato? Sì. Noi cioè, e lo Stato? Noi, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e lo Stato insieme? Insieme, perché di questi 17, 5 andranno alla bank, alla banca di liquidazione, quindi se ci sono dei soldi, sono i soldi che invece che andare a voi, andranno allo Stato che li anticipate a Banca Intesa, così si chiude il cerchio. Sono stato chiaro, spero, no? Sì, aspetti, adesso mi serve un altro dato. E se ci fosse fatta una strada alternativa? Allora, due parole in più adesso, sarò veloce ma 2 parole. Secondo me, ma secondo... Adesso ne avete anche 4 parole. No, per spiegare, io parlo di se si fosse fatta una scelta al 31 a gennaio 2017, perché secondo me, ma anche secondo Scarano e altri, la decisione è stata presa tra fine gennaio e febbraio, perché a un certo punto il Fondo Atlante ha detto ragazzi io non ho più soldi, però abbiamo ancora delle perdite e delle situazioni da coprire, quindi in quel periodo si è deciso di prendere una strada diversa e c'è una serie di punti, diciamo, di indizi che provano che in realtà non si è deciso il 24 giugno ma si è deciso tra febbraio e marzo di fare tutte quelle operazioni. Comunque, cosa si poteva fare? Se invece che dare i soldi a Intesa per prendere le banche lo Stato fosse intervenuto direttamente, cosa poteva fare? Cosa doveva fare? Doveva mettere 500 milioni in Veneto Banca e 440 milioni in Banca Popolare di Vicenza per ricapitalizzarle in modo che rientrassero nei parametri dati dalla Banca Centrale Europea e non ci fossero problemi con la Banca Centrale Europea. Certo, poi, ora, una parte dei soldi che ha messo lo Stato, che non abbiamo neanche citato, vanno alle liquidazioni dei dipendenti, praticamente agevolazioni per licenziarli. Quelli poteva darli benissimo questa allo stesso costo. Riorganizzazione di rete
quindi riorganizzare tutte e due banche, sistemarle, chiudere le filiali che non servono e così via, io direi che sarebbero stati sufficienti da 1,5 a 2 miliardi. Perché? Pensate, allora, uno dei grossi problemi che aveva le banche è che ormai non ci credeva nessuno, probabilmente neanche gli stessi dirigenti, perché non c'era più dietro un azionista in grado di sorreggere la banca. Ma se l'azionista fosse stato lo Stato, quindi... Aspetti. Il grosso problema delle banche è che la credibilità gliel'hanno tolta. Esatto. Perché la non volontà di fare giustizia ha portato gli azionisti a non avere fiducia. Esatto. Quindi questa è una responsabilità che parte dalla dirigenza e arriva fino ad Atlante, perché l'azione di responsabilità l'abbiamo chiesta in 10.000 modi diversi e alla procura di velocizzare le indagini l'abbiamo chiesta in 100.000 modi diversi. Aspetti, quindi quello che bisogna dire, e che lei non può dire ma lo dico io, è che questa perdita di credibilità è stata voluta. Certo. Bene, vado avanti con il... Allora, aggiungo una cosa velocemente. La perdita di credibilità, uno dei motivi che ha spinto verso Banca Intesa o la cessione è il fatto che tutta la dirigenza, probabilmente di Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca, dovevano essere spazzate via e sono state spazzate via. Lo Stato non si è voluto prendere lui la responsabilità di fare un'operazione del genere, che invece sarebbe stata un'operazione di pulizia. Punto. Guardiamo i numeri, quanto sarebbe costato in totale questo? Esagero, qua vengono fuori 1 miliardo più 2 miliardi, al massimo 3 miliardi. Facciamo 3 miliardi e mezzo per lasciare un buffer, cioè un po' di scatto. Diamo qualcosa ai poveri azionisti? Allora, perché ho messo tutti i punti interrogativi? Certo. Perché gli azionisti, io penso che se lo Stato, non un ente privato, ma lo Stato avesse fatto sì un decreto in cui diceva gli azionisti tra 5 anni, quando privatizzeremo la banca, saranno parzialmente... Parliamo di soldi. Allora, finisco la cosa, con 2 miliardi si rimborsavano gli azionisti che fanno causa, secondo me. Lui dice meno, secondo me dal miliardo e mezzo a 2 miliardi. Avvocato, vuole aggiungere? Comunque, secondo me, al massimo con 2 miliardi... Quindi, fermo, a posto. Avete capito? Un'operazione che è costata 17 miliardi, un regalo che ci è costato 17 miliardi. Con 5 miliardi si chiudeva. Con 5 miliardi si chiudeva, si teneva la banca del territorio, i nostri soldi in tasca, ok? Una banca che garantiva al territorio indipendenza e autonomia. Avvocato, andiamo avanti. Dopo il decreto prevede alcune deroghe. Andiamo avanti con le slide, Mario. Sì, allora il decreto prevede una serie impressionante di deroghe per consentire la cessione a Banca Intesa. Si tratta di deroghe alle norme che regolano il passaggio degli immobili da una proprietà all'altra, urbanistiche, ambientali, di tutela del patrimonio culturale, paesaggistico, quindi possono anche vendere una villa veneta senza che ci sia nessuna dichiarazione di conformità, niente in regola, eccetera. Possono fare qualsiasi cosa con i beni che sono stati venduti in pratica. Ecco, è la prima volta che si vede una cosa del genere in un decreto di cessione di un'azienda, tanto più fatto dallo Stato. Lo Stato dovrebbe tutelare questi beni qui, ambientali, patrimonio, eccetera. Invece qui fanno delle deroghe pesantissime, proprio per consentire in una notte di passare la proprietà della Banca Popolare di Vicenza alla Banca Intesa. A nostro parere presentano dei profili di illegittimità costituzionale abbastanza evidenti, che stanno già stesso, lo capite voi, nella irragionevolezza. Non c'era motivo di farlo, lo hanno voluto fare e lo hanno fatto. Allora, mi perdoni, quindi se c'è un presupposto di costituzionalità noi cosa possiamo fare? E vale per tutti? Ma noi lo possiamo sollevare nelle varie sedi dove andremo ad agire. Ritengo anche nell'ambito di una opposizione allo Stato passivo oppure in altre iniziative giudiziali. Bene, andiamo avanti. Anche contro la Banca Intesa. Intesa. Allora, avete visto le carte di prima, sì. No?
Sì. Avete visto le carte di prima. Tra l'altro, mi perdoni. Mario, metti l'ultima multa che ha preso la banca, così la colleghiamo a questa. Notizia di ieri, adesso la faccio vedere in velocità, perché noi non parliamo mai di niente. Le chat fra me e te fai vedere, mi piace un sacco questa cosa, Fortuna che non è venuta fuori l'immagine sopra. Un personaggio. Allora, no, vai al titolo di sopra, Mario. BCE multa da 11 milioni verso Banca Popolare di Vicenza. Cosa è successo in queste ore? Allora, la BCE aveva trovato delle risultanze per quanto riguarda problemi di gestione della Banca Popolare. E cosa ha fatto? Aveva fatto delle segnalazioni alla banca e in queste segnalazioni aveva sottolineato la volontà di voler fare una multa, quindi diciamo sanzionare la banca. La banca è stata sanzionata per 11 milioni, anche se la banca è in liquidazione coatta amministrativa per una serie di violazioni compiute, ve lo sto leggendo, fra il 2014 e il 2016. Quindi la BCE trova, oltre a tutto quello che ha trovato, no? Altre violazioni compiute tra il 2014 e il 2016. Anche se la licenza della Banca di Vicenza è stata successivamente revocata, diceva nota, le sanzioni imposte tengono conto della gravità delle violazioni e del grado di responsabilità dell'istituto. Quindi la banca continua a pagare, ritorno alla slide di prima, la banca continua a pagare, continuano a chiamarla a delle responsabilità, quindi è più che plausibile che, visto che all'interno della banca ormai soldi, avete sentito, non ce ne sono più, ecco il ragionamento che si chiude, no? Visto che soldi all'interno della banca non ce ne sono più, se viene dichiarata l'insolvenza per incapacità di far fronte, insolvenza, sì. No? Perché lei parla con il vicino di banco, ma in realtà io la tengo d'occhio. Ascolto anche. Se viene dichiarata l'insolvenza della banca, sì. Se il governo, tra tutte le deroghe che ha fatto, quindi ambientali, anche se dovrebbe tutelare l'ambiente, paesaggistiche, anche se il governo dovrebbe tutelare il paesaggio, storiche, anche se il governo dovrebbe tutelare tutti, bene, qua quando si parla di cittadini, se non hanno fatto una deroga ai rimborsati dei famosi 9 euro, cosa si rischia? Allora, la dichiarazione di solvenza comporta l'applicazione delle norme sul fallimento anche in tema di revocatoria, cioè dell'obbligo di restituire a chi te li ha dati i soldi per una transazione. I famosi 9 euro e il 15% erano delle transazioni fatte con la banca. La banca, perché non gli si facesse causa, ha dato i 9 euro e il 15% a Veneto Banca. Ora, nel decreto non c'è... Popolare ha dato 9 euro, Veneto Banca ha dato il 15%. Nel decreto, fra le tante deroghe, non ce n'è una che renda definitiva quella transazione. Per cui, se vi fosse una dichiarazione di insolvenza della banca, il curatore, o meglio il commissario, dovrà valutare se applicare la normativa sulla revocatoria di quelle transazioni. Aspetta. Quindi è chiaro? La normativa, oltre ad avercelo messo in quel posto a noi, il decreto, oltre ad aver fatto deroghe su tutto l'inderogabile, quindi su tutto quello che non si potrebbe derogare, cos'è che fa? Può chiedere indietro i 9 euro. Se c'è la dichiarazione di insolvenza, se c'è una cosa che noi speriamo per una giustizia totale, ok? Non c'è all'interno di questo decreto una deroga che garantisca chi ha portato a casa i 9 euro. Quindi tra tutti quelli a cui hanno pensato Banca Intesa si sono dimenticate, sapete di chi? Di noi, un'altra volta. Quindi chi ha preso i 9 euro non è stato preso in considerazione in questo decreto. Quindi rischia di vedersi richiesti indietro i soldi. Qualcuno ve l'aveva detto? Qualche giornale l'ha gridato? Le sentite solo qua queste cose. Come mai? Come mai? Si vestono tutti da profeti.
si vestono tutti da profeti in quest'epoca buia e triste e nessuno che abbia il coraggio di dire queste cose. E poi il problema si chiama associazione Noi che credevamo, Luigi Ugone, Mario, Barbara, non lo so. Siamo noi il problema o c'è un problema lì? Questo è quello che hanno fatto, memorizzate bene. Se voi pensate che questa gente si svegli domani mattina pensando di risolvere il vostro problema, beh, vi hanno dimostrato che non gliene frega niente. Perché tutte le cose che hanno fatto, uno in più non costava niente, questa non è distrazione. Questa non è distrazione, questa è una volontà. Perché se all'interno di 17 miliardi non hanno trovato 2 miliardi da dare a chi ci ha messo tutto, beh, qua non possiamo parlare di distrazione. C'è chi si fa passare da stupido per non essere passato da qualcos'altro. Questi vogliono farsi passare da stupidi. Ma è arrivato il momento di aprire gli occhi. Questo è il momento. Chi ci governa non è stupido. Lo state maturando questa cosa? Perché queste cose, se le sappiamo noi, io, le so io, oggi le sapete anche voi. Le sa Mario, le sa la Barbara, le sa anche il Don. Voi credete che a Roma non le sappiano? Le sanno. Quindi noi abbiamo chiesto, andiamo avanti Mario, noi abbiamo chiesto e abbiamo scritto a Mattarella, e vi spiego perché. Perché deve promulgare la legge. Noi abbiamo chiesto che non venga promulgata perché è una legge incostituzionale. Andiamo al punto, quello che ci interessa. Se questa legge c'è stato, vedete, scrivo, infatti in questi giorni c'è stato un rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Vicenza di 7 alti dirigenti di PPV e altri ne seguiranno, speriamo, perché quella è una speranza più che altro, ai quali vengono contestati comportamenti e modalità di operare che avrebbero portato al dissesto odierno del quale oggi noi siamo vittime. Se così fosse, tutti i risparmiatori entrati nel capitale della banca dal 2010 in poi, ma abbiamo carte oggi che riportano indietro ancora quella data, e addirittura anche prima, potrebbero far causa agli istituti veneti in sede civile per vedere rimborsato il maltolto. Ma oggi, grazie al decreto che sta per diventare legge, la nostra possibilità risarcitoria è pari a 0, ridotta alla sola insinuazione al passivo di una banca che noi riteniamo vuota. Quindi noi preghiamo, perché a questo punto chiedere non serve più a niente, la richiesta è questa. Noi preghiamo che capiscano che la situazione sta degenerando, che stiamo aprendo gli occhi e che stiamo prendendo coscienza, e che più una persona prende coscienza, più riesce a indignarsi e più riesce ad arrabbiarsi, la frustrazione diventa rabbia, e una rabbia motivata, perché conoscete le cause, è difficile da contrastare. Mi sbaglio? Bene. Grazie ingegnere. Io quando lei mi dice che ho ragione sono a posto con tutti, anche con Dio. Ci arriviamo al suo punto, ci arriviamo, glielo faccio urlare, le do anche il microfono, mi dia solo un secondo, gliel'ho promesso, mi dia solo un secondo. Bene, andiamo avanti. Aspettate. Leggete bene cosa c'è scritto. Banche popolari, Padoan, abbiamo salvato lavoratori, investitori e imprese, no gli istituti. No? Allora, quest'uomo, dopo il decreto, che voi adesso avete capito cosa dice, noi abbiamo salvato 2 banche che non stavano in piedi. Quindi loro dicono che avendo regalato 17 miliardi a Intesa per avere la proprietà, quindi per regalare le proprietà di Intesa, gli hanno dato anche 17 miliardi, loro hanno salvato in questa maniera 2 banche che non stavano in piedi. Abbiamo salvato cioè l'economia del territorio, spiega così in una lettera al Foglio
il decreto varato domenica, quindi il giorno dopo che è stato varato il decreto, per il ministro una liquidazione pura e semplice. Cavoli, se è pura e semplice questa, con quel costo, con tutte queste deroghe, figurati cos'è una complicata. Di Veneto Banca e Popolare di Vicenza avrebbero comportato una crisi drammatica per un territorio che sta trainando l'Italia nella ripresa economica. Cavoli che ripresa! Dato che le due banche avevano tra loro clienti 200.000 imprese. Allora loro sostengono di aver salvato le banche, quindi di non aver chiuso tutti gli sportelli, per loro questo è un salvataggio, hanno dato 17 miliardi. Perché tutto questo? Lui dice perché questo? Come vedete degli azionisti non parlano, no? Perché tutto questo? Perché c'è una famosa norma, questa dichiarazione è spiegata da una famosa norma che è quella del bail-in. Andiamo avanti Mario. Allora, il buon Renzi e il suo governo hanno approvato, e lo dovreste sapere, una norma per il quale diciamo che per salvare le banche si può andare a racimolare soldi da azionisti, obbligazionisti e poi nei conti correnti sopra i 100.000 euro. Bene, per salvare questa banca hanno azzerato obbligazionisti e azionisti, ma non hanno toccato i 100.000 euro. Ci siamo? Dei conti correnti. Quindi loro dicono abbiamo salvato le banche, ma, vai avanti Mario, vai avanti, non possiamo risarcire gli azionisti. Piercarlo Padoan augura pene severe per i manager, c'è scritto responsabili del cratere delle banche venete. Il mio auspicio è che la magistratura e le autorità di vigilanza applichino sanzioni severe. Ma loro, come dice, per i piccoli azionisti delle Venete invece poche speranze non saranno risarciti a carico delle casse pubbliche. Capito? Quindi soldi pubblici per noi non ce ne sono. Possono essere considerati vittime di comportamenti illeciti, ma gli effetti delle loro scelte e i comportamenti impropri degli amministratori non possono gravare sulle tasche degli altri contribuenti. Allora, due cose sono d'obbligo, due cose dire. 17 miliardi sono più che 5, con 5 ci avrebbero sistemato, quindi questa dichiarazione non sta in piedi, è una dichiarazione di opportunità e basta. Questo è il famoso parlare per confondere le acque. Oltretutto, come abbiamo visto, il decreto del bail-in, adesso il signore speriamo che regga, il decreto del faccio una preghiera per me al limite, il decreto del bail-in, sto per dire una cosa grossa, vorrei che avesse sentito, il decreto del bail-in lo ha approvato Renzi, Padoan era ministro, quindi loro hanno creato la norma che ha creato il problema e loro creano la soluzione che non è una soluzione al problema che loro hanno creato. Siamo arrivati a questo in questo paese. Creano i problemi per arrivare dove vogliono. Se non avessero fatto la norma del bail-in, e questa è una verità assoluta, mi dispiace che il sindaco non sia ancora arrivato per sentirla, perché politicamente questo conta, ma lo aspettiamo, glielo ripetiamo. Glielo ricordatemi che quando arriva glielo diciamo. Loro creano la norma del bail-in, creano un finto salvataggio e vi dicono, avete visto? Abbiamo salvato il sistema. Beh, io faccio un altro riassunto, che è questo. Visto che il governo Renzi è un governo nominato e non votato, visto che il governo Gentiloni è un governo nominato e non votato, se al posto di nominarli fossimo date le elezioni, oggi non saremmo qui. Oggi non saremo qui. Avete capito perché Napolitano lo chiamano Re Giorgio? Bene, aspettate. Avete capito il governo Gentiloni? Bene. Se loro non ci fossero stati, noi oggi non saremmo in questa situazione. Non avrebbero creato il bail-in,
non avrebbero creato questo finto salvataggio che è una porcata morale, una porcata di dignità. Lo ripeto, questo paese sta prendendo una deriva antidemocratica. Siamo in diretta su alcuni canali, Vicenza Più e altri, e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Il popolo deve ritornare sovrano in questo paese, altrimenti i problemi aumenteranno al posto di diminuire. C'è una deriva pericolosa in questo paese e la risposta a una deriva del genere non può essere tranquilla, deve essere una risposta forte. Prego, Presidente, prego. Guarda, è arrivato il momento giusto. È arrivato il momento giusto. Allora, finisci il microfono, Presidente, perché c'è. Guardi, vicino a un santuomo la mettiamo, che porca miseria. Lei può starci, io no, perché sennò prendevo fuoco, glielo dico. Gliela faccio vedere velocemente, un commento veloce. Mario, mi fai un indietro partendo da Padova? Sonia, poi ho bisogno di te. Partiamo da Padova e facciamo vedere quella bellissima slide di Padova. Mi serve un suo commento, no? Allora, Padova, qua dice Banche Venete, abbiamo salvato i lavoratori, investitori e imprese, no? Abbiamo letto tra le righe che, abbiamo fatto il conto prima, le faccio il riassunto se si fida di quello che le dico, il costo dell'operazione intesa, il regalo che è stato fatto intesa, vale 17 miliardi. I conti che ha fatto il nostro dottore, esimio economista, che ci dà una mano e per quello è qui, dice che con 5 miliardi avremmo fatto un'operazione similare, tenendo in piedi la banca, anzi tutte e due le banche, e riuscendo a restituire addirittura 2 miliardi agli azionisti che lei vede qua, non solo questi, anche altri. Sarebbe stato solo veloce. E poi, alla fine dell'operazione, lo Stato avrebbe avuto una banca da vendere, attenzione. Cioè... Giusto. No, ci stava. Comunque, facendo il riassunto, 5 miliardi avrebbero sistemato tutto. Qua Padova dice che con quel decreto hanno salvato, no? Lavoratori, investitori, imprese. Perché lo dice? Vai avanti con la slide. Perché hanno fatto quella famosa norma del bail-in, giusto? Lei mi deve solo rinfrescarmi la memoria, perché poi magari sparo un sacco di cazzate, perché sono arrabbiato nero, no? Ma mi dica, Padova non era governo anche quando hanno fatto la norma del bail-in? Mi dice di sì? Allora, Padova sicuramente ha collaborato in quel momento quando si stava scrivendo... Bene, andiamo avanti, aspetta, andiamo avanti. Fagli vedere l'altra slide. A un certo punto qui dice che non si possono salvare gli azionisti perché gli azionisti sono responsabili delle loro scelte. Lei si perde tutta la parte dietro dove Zonin, abbiamo un verbale del CDA, dove Zonin dice, cavoli, ho ottenuto il valore a 62, dicendo, tra le virgolette, no, ridendo anche come per dire, ho fatto un miracolo, cioè abbiamo visto tutti i conti, le azioni non valevano quello, valevano 27 euro. Lui ha fatto di tutto per tenerle a 62, cioè lo ha imposto praticamente, no? Questo vuol dire fare di tutto. Bene, e Padova ha il coraggio di dire, noi siamo responsabili delle scelte, cioè noi abbiamo visto la vetrina, abbiamo visto il dolce, sembrava bello, l'abbiamo comprato, poi che dentro ci fosse cacca. La colpa è nostra, non del pasticcere, capisce? Questo è quello che dice Padova. Ma il ragionamento politico che faccio io, e lei è un politico, e non la butto nella cacca, ma allora faccio un ragionamento più elevato, è questo. Ma visto che il governo che ha approvato il bail-in è il governo Renzi, no? Nominato, non votato, visto che chi ha fatto questo finto salvataggio è Padova, il governo Gentiloni, nominato, non votato, porca miseria. Ma se questo paese tornasse alle elezioni non sarebbe meglio? Beh, è quello che abbiamo chiesto da tempo, però abbiamo visto che la richiesta veniva rimbalzata ad ogni richiesta, però mi permetto di aggiungere, non so se l'hai detto, o forse gli economisti o chi ha studiato queste cose, è impossibile che un decreto come quello sia stoffato in 2 giorni. Sì, l'abbiamo detto. Ma quello è talmente complesso che da parte mesi fa. Dal punto di vista politico, mi interessa questo dal punto di vista politico. Poi, allora, diciamo che io ce l'ho con tutta la politica, parlo con le istituzioni presenti perché le ammiro per il coraggio di mettersi in discussione qua oggi, no? E aspettiamo ancora il sindaco che arrivi. Mi garantisce che arriva il sindaco? Eccezionale.
Il ragionamento che faccio io è questo, ma non ci troviamo in una pericolosa deriva antidemocratica in questo paese, dove i governi vengono nominati, i problemi vengono creati al posto di essere risolti? Sbaglio? Politicamente io vedo questo, mi sbaglio? No, hai pienamente ragione e ripeto, questi governi che nascevano forse in qualche scheda di partito o forse in qualche salotto buono, sono stati strumento e sono stati utilizzati per fare operazioni come queste e anche altre, anche in altre banche d'Italia, Centro Italia, con passaggi opachi, con cose non dette, con decisioni nascoste, in questo caso agli azionisti, in altri casi appunto ad altri portatori di interessi, perché ripeto, queste cose comunque non le ha decise la politica, le ha decise qualcuno nominato, le ha decise qualcuno che aveva e risponde ad altre persone che non sono gli elettori sicuramente. Mi perdoni, poi Padoan fa un'altra cosa molto più sporca, no? Molto più sporca, a parte che tutte queste dichiarazioni sono ingiustificabili e a questo punto è chiaro. E fatte da un ministro del tesoro che dovrebbe avere in teoria una linearità di comportamenti e una lucidità che qua non vediamo perché... No, la lucidità... Allora, aspetti, perché hai toccato un punto. Mamma mia, adesso faccio una preghiera per favore. Allora, se lei intende come lucidità il bene del popolo e dello Stato, che lo Stato è formato dai signori che lei vede qua, io sono d'accordo con lei. Se la lucidità è creare la situazione attuale e poi vedremo per quale motivo ed arrivare a questo punto, allora sono stati più che lucidi. Mi permetto di insistere, Padoan non è lucido, se lo sa qualcun altro ma non Padoan. Sa, però, permettetemi, noi siamo riusciti a vedere anche un'altra cosa che lei non ha visto e quindi gliela dico. Molti dei finanziamenti che sono partiti ad aziende che fanno capo a politici, come il gruppo Marchini. No? Il gruppo Marchini, in tempi non sospetti, non parlo di coalizioni politiche. Bene. Marchini era ben voluto, destra, sinistra, centro, nord e sud, praticamente era il sindaco di tutti a un certo punto, no? Tranne che di sua moglie, probabilmente perché non lo vedeva mai, però... E veda, questi finanziamenti dati al gruppo Marchini che non sono mai tornati indietro, qualcuno li potrebbe scambiare per una regalia. E questa è solo una parte delle carte che abbiamo visto. Allora, vede perché io parlo di lucidità ad arrivare a questo punto? Perché la politica, parte della politica, se non addirittura tutta, ma io penso gran parte della politica, sapeva questo. Hanno creato il problema per darci la soluzione. Quale soluzione? Quella di soffocarci. Questa per loro è la soluzione. E la deriva, lo ripeto, che sta prendendo questo paese è una deriva antidemocratica molto, molto pericolosa. Andiamo avanti, perché adesso arriviamo al punto. Io devo ringraziare il Presidente, ve lo dico sinceramente, perché so che lo sto mettendo in difficoltà. Cioè, lui domani arriva a casa e gli dicono da più parti, non so chi, ma qualcuno glielo dirà, lei lo sa meglio di me, ma sai, quelli lì, meglio evitare, perché l'establishment che decide tutto quello che avete visto, come ha detto il Presidente, non lo decidono in una settimana, ci vogliono mesi. Quindi quando dicevano non faremo fallire le banche, loro lo strumento che ci avrebbero messo l'avevano già in testa, lo avevano già in testa, capite? Avete capito? Perché poi il cerchio si chiuderà ancora una volta. Attenzione, attenzione, attenzione. Andiamo avanti. Lei voleva fare una considerazione riguardo, avvocato? Sì. Oh, finalmente. Perché gliel'ho chiesto 2 o 3 volte e mi ha detto aspetto. Allora, io ringrazio perché mi è stato consentito di parlare in questa fase della giornata. Allora, premetto che da avvocato non ho voluto intervenire in quella che è stata la ricostruzione delle responsabilità di Zonin e del Consiglio di amministrazione, perché è già fatto in maniera estremamente corretta e in maniera più che sufficiente ai fini divulgativi in questa giornata. E credo, come ho detto anche nel precedente intervento, che tutti ci siamo resi conto
che qualche cosa, quantomeno di gravemente anomalo, sia stato posto in essere da quei consigli d'amministrazione, da quei revisori dei conti, da quelle società di revisione che hanno certificato i bilanci, da quei periti che hanno asseverato la valutazione delle azioni. Quindi non sono intervenuto in quella fase, ma ciò che mi preme merita una premessa. Luigi ci dice, e ne soffro di questo, che l'odierna giornata è il canto del cigno dell'associazione per quel che riguarda l'impegno pubblico. Io invece rivolgo un appello a nome del coordinamento Don Enrico Torta affinché questo non avvenga. Perché? Perché la battaglia dei risparmiatori, ma non solo dei risparmiatori, la battaglia del ceto medio, e poi vi spiegherò perché faccio questa affermazione, deve essere condotta su più piani, su più livelli, ma il più importante è quello dell'impegno sociale. Noi abbiamo il dovere di indignarci e di protestare per ciò che sta accadendo, che non è solo una deriva antidemocratica, ma è la certificazione che in Italia la democrazia non c'è più. Quindi Luigi, amici di noi che credevamo, siamo stati vicini proficuamente 2 anni, continuiamo a fare battaglia sociale. Rimaniamo sulle strade, rimaniamo sulle barricate, perché questa è una difesa degli interessi dei risparmiatori, del ceto medio, della democrazia, della nostra civiltà. Ciò che noi stiamo subendo è un attacco alle regole democratiche, alle regole civili sulle quali si basa la nostra società. Io credo che sia necessario spiegare alcuni passaggi affinché venga compreso perché faccio delle affermazioni così gravi. E da avvocato, come ho detto prima, da avvocato del Montagna, modestissimo. Guardi che punto, fra un po' lo riprendiamo sotto un altro profilo. Sì, ma cosa se lo tenga? Posso tenermene per giorni in questa materia, ma perdonami se sarò più lungo del minuto e mezzo che normalmente consenti, ma voglio fare il passaggio. Attenzione. Noi stiamo vivendo una situazione che è al limite dell'incredibile. Siamo diventati, per la maggior parte di quelli che oggi siamo qui, perché siamo coloro che non hanno aderito alla transazione, quindi per la maggior parte siamo coloro che hanno acquistato anteriormente agli aumenti di capitale che sono stati coperti da quella offerta inqualificabile. Ed avevamo acquistato in una società cooperativa, e questo lo sappiamo, ma anche con un regime giuridico che prevedeva il cosiddetto bail-out, ovvero sia una responsabilità dello Stato nel caso in cui vi fosse stato dissesto bancario. Il governo Renzi, cioè i governi non democratici che si sono succeduti dal governo Monti in poi ed hanno tutti una stessa matrice e tutti una stessa genesi, hanno posto lo Stato italiano in una situazione di cambiamento di quelle che sono le regole anteriormente in vigore. Noi oggi ci troviamo in un regime di bail-in. Che cosa significa? Che da quando è stata approvata, anzi ratificata la normativa europea alla quale l'Italia ha dato immediata adesione, sono cambiate le regole, nel dissesto bancario non risponde più lo Stato, rispondono azionisti, obbligazionisti e poi eventualmente per l'eccedenza i contocorrentisti. Le regole generali che hanno sempre retto la convivenza civile in questo Stato prevedevano, e dovrebbero prevedere ancora, non uso il condizionale, che nel momento in cui cambiano le condizioni del contratto, una parte dovrebbe, se non d'accordo, dovrebbe avere la possibilità di risolvere quel contratto. Noi ci siamo trovati che il governo non ha fatto la dovuta pubblicità al di là della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma essere aggiornati nella Gazzetta Ufficiale italiana è pressoché impossibile, vista la mole impensabile di provvedimenti cervellotici che vi vengono pubblicati. Non ha dato la dovuta pubblicità al cambiamento di regime e non ci ha dato la possibilità di ricevere da quei rapporti contrattuali che erano radicalmente cambiati. Forse sto affrontando un tema troppo tecnico per alcuni di voi, ma è fondamentale per capire l'involuzione democratica con la perdita di democrazia
conseguente la violazione di un principio fondamentale sancito costituzionalmente, che è il principio della proprietà privata. Noi in questa vicenda siamo stati privati da parte dello Stato della proprietà privata. Lo Stato si è appropriato attraverso un susseguirsi di provvedimenti legislativi di quelli che sono i nostri soldi. Ed allora... Mi perdoni avvocato, siamo stati privati anche della legge uguale per tutti, famosa scritta che si legge nei tribunali, la legge uguale per tutti. Ma questo è scritto in aula di giustizia. Certo, è un principio di uguaglianza che non esiste. Anche se uno mi vende una pentola a pressione e in realtà non è una pentola a pressione, mi froda, io gli posso far causa, a questi signori con questo decreto non posso più fare neanche quello. Ma questo è pacifico, ma io vorrei... Tu mi interrompi sempre nel momento in cui sto affrontando un tema che è più difficile da esporre. Allora, tutti siamo, credo, coscienti che nella collettività, fra gli uomini, vi possono essere uomini disonesti, giusto? Vi possono essere ladri, giusto? Cioè, fa parte della dinamica dell'essere umano, c'è il buono, c'è il cattivo. L'uomo si organizza in società, in Stato, proprio per porre in essere quei meccanismi che siano di riparo alle situazioni di devianza e che siano forieri di benessere collettivo attraverso meccanismi di tutela e di controllo. Allora, nella nostra società, nel nostro Stato, al quale noi paghiamo profumatissime tasse, noi abbiamo organizzato dei sistemi di controllo che sono estremamente, sulla carta, accurati, complicati ed efficienti, fra cui la magistratura ovviamente, la polizia giudiziaria ovviamente, Banca d'Italia e Consob. Guardi che ci vediamo al prossimo punto. Ma io voglio fare il passaggio successivo senza togliertelo. Allora, su Banca d'Italia e Consob parleremo dopo e vorrei dire qualche cosa, ma io voglio fare un'affermazione, con questa chiudo prima di passare la parola a Luigi che sta fremendo. Ma se è accettabile e se l'abbiamo compreso e se lo sappiamo perché è una verità storica, che qualche uomo all'interno della compagine sociale può essere ladro, possiamo accettare che il ladro sia lo Stato? Io questa domanda faccio. Noi possiamo accettare che sia lo Stato a rapinarci? No, non possiamo e non dobbiamo. E questo è il punto fondamentale per il quale il nostro impegno sociale, la nostra protesta deve essere ferma e senza nessuna retrocessione. Attenzione, la battaglia sarà molto dura, perché gli interessi in campo non sono più interessi politici. Noi stiamo vivendo una forma di democrazia che ha deviato dalla democrazia rappresentativa alla quale noi eravamo storicamente legati, verso una forma di democrazia definita finanziaria, nella quale i centri di potere non sono più nelle sedi della politica, ma sono nelle sedi dell'economia e della finanza. Questo ci schiaccerà se noi non saremo uniti nel difenderci come ceto medio, e su questo passaggio torno dopo. Grazie. Grazie avvocato. Allora, giusto per chiarire una cosa, noi finiamo con gli incontri pubblici perché le dico, dopo 2 anni che corriamo, sinceramente, dobbiamo tirare un po' il fiato perché dobbiamo. Tirare il fiato, andate in vacanza, alle ha una famiglia anche Mario, io non ho nessuno e quindi posso anche morire così, però dico. Dopodiché, che noi oggi, e bisogna uscire da questi schemi avvallando quello che lei sta dicendo, siamo governati da una clac che sia peggiore rispetto al popolo, assolutamente sì. Se in una tribù ci sono 10 infami su 1000 persone che compongono una tribù, bene, in Italia oggi quei 10 sono al governo. E quando sento, no, vi dico anche questo, non lo faccio per gli applausi, faccio solo un ragionamento, e quando sento, e l'ho sentito dalla Livia Turco, faccio un nome di una mummia qualunque, no? Quando sento dalla Livia Turco dire, beh, ma il nostro popolo non è meglio di noi, qua dico no, perché è come se un padre facesse una cosa sbagliata e dicesse al figlio, ma tanto tu non sei meglio di me. Bisogna educare con l'esempio, sì o no, dottor Tano? Sì. Certo. Io dico però che dobbiamo stare attenti perché il peccato di origine è che questo liberismo sta
uccidendo l'uomo in nome del Dio denaro. E questo non può permetterselo uno Stato che deve lavorare e deve servire, perché la politica è una scienza alta e difficile, e bisogna che dal basso riusciamo a portare delle persone che sanno donarsi e sacrificarsi per il bene dell'uomo, perché il PIL vero dell'Italia siamo noi. Grazie mille. Adesso andiamo a quello che interessa a tutti, che era il nodo della riunione di oggi. Allora, voi avete capito che adesso ci resta, visto che la banca è stata dichiarata, avvocato, la banca è stata dichiarata in liquidazione coatta amministrativa. Perfetto. A noi resta solamente, per quello che ci è dato sapere, ma poi noi amplieremo le conoscenze, non ci resta come passaggio successivo adesso che capire cos'è l'insinuazione al passivo, cioè qual è la procedura che dovremmo affrontare, no? La spieghiamo velocemente, no, la spieghiamo compiutamente qui in pochi passaggi molto chiari, spero siano chiari per tutti, così capite cosa noi cosa siamo costretti per decreto, ok, a fare nel momento in cui decidiamo di fare questo passo. Prego, avvocato. Allora, se guardiamo la slide ci dice che cos'è lo stato passivo. Lo stato passivo è l'elenco dei creditori della banca, di coloro che devono avere soldi dalla banca. Descrive sia chi è stato ammesso come creditore che chi non è stato ammesso e le ragioni relative, e indica anche l'ammontare del credito ammesso o no e la sua natura, cioè se è chirografario o se ha una qualche motivo di privilegio, cioè deve essere pagato prima degli altri. Andiamo avanti. L'insinuazione al passivo è lo strumento tecnico, l'atto che si deve fare per chiedere al commissario giudiziale di essere ammessi allo stato passivo, cioè nell'elenco dei creditori. Bene, aspetti, questo è importante perché sta girando la insana idea che per essere creditori basta essere azionisti. No, per essere creditori bisogna avere o ragioni di credito, cioè un qualcosa che dica che sei creditore, o ritenere di essere tali per un qualche motivo. Quindi l'azionista di per sé non è previsto sia creditore, giusto? In quanto tale l'azionista non è un creditore. Perfetto, come fa l'azionista a essere creditore della banca? L'azionista diventa creditore della banca, se andiamo avanti con la slide, nel momento in cui ritiene di aver diritto a dei soldi, in una di queste ipotesi che andiamo a vedere. Gli azionisti che ritengono di essere stati ingannati per essere stati scarsamente informati, e altre ipotesi che adesso vediamo, che dunque possono essere dedotte nell'ambito di un'istanza di ammissione al passivo, lo preannunciamo. Quindi chi ritiene di essere stato ingannato per essere stato scarsamente informato può dire nella sua istanza: io sono azionista, ho comprato azioni, obbligazioni, e siccome sono stato ingannato per questi motivi ho diritto ad essere insinuato allo stato passivo. Lo stesso per gli obbligazionisti che si ritengono ingannati e per le convertibili per nullità del contratto. Questo è un profilo particolare. Noi abbiamo motivo di ritenere che chi ha comprato le obbligazioni convertibili abbia sottoscritto un contratto nullo. Il commissario può entrare in merito di questa nullità e ammettere il credito relativo al passivo ritenendola sussistente. Azionisti e obbligazionisti che hanno un MiFID formato ad hoc non ve ritieno. Anche questa è una cosa che si può dedurre. Il commissario valuterà se è vera o non vera, se è sussistente o insussistente e ammetterà o non ammetterà il credito. Scavalcati fino ad aprile 2015. Questi sono quelli per cui avevamo iniziato a fare le mediazioni, ne avevamo fatte quasi 200. Anche questi possono dire: io sono stato scavalcato, avevo chiesto la vendita di 1000 azioni, faccio un'ipotesi, a 62 euro, quindi mi vengono 62.000 euro. Azionisti, obbligazionisti, debitori per mutuo o finanziamento la cui posizione non sia stata assunta da Banca Intesa. Questo è un po' particolare.
Avete capito che riguarda coloro che hanno mutui all'incaglio o che Banca Intesa non intende acquistare definitivamente. Vi hanno detto che hanno 3 anni per dire cosa acquistano e cosa no. Chi è all'incaglio, è stato iscritto in CRIF, non sta ripagando il mutuo, verosimilmente resterà nella bad bank e quindi nell'insinuazione al passivo potrà dedurre le motivazioni per cui non paga ed essere ammesso al credito del passivo per la somma che ha già versato. Andiamo avanti. Come si fa? L'ammissione al passivo è un atto nel quale si presenta la propria posizione complessiva, nel senso che chi ha azioni acquistate in più tempi non deve fare più insinuazioni relativamente a ciascun acquisto che ha fatto, ma relativamente a tutto quello che ha fatto e a tutte le motivazioni per cui ritiene di dover essere pagato oggi come creditore per nullità, per scavalcamento o quello che è. Si devono allegare chiaramente i documenti amministrativi e i documenti necessari a dimostrarlo, scusate. Questo perché loro i documenti ce li hanno, però tu li devi produrre lo stesso ovviamente, non vorrete mica che vadano a guardarsi le carte, vero? Andiamo avanti. Può essere cumulativa, questa è una cosa importante. Essere cumulativa può dire che può essere presentata insieme ad altri, meglio se hanno profili simili, ma non è necessario e non è neanche facile, come capite, perché sono pochi quelli che hanno un profilo unico, tanti hanno azioni acquistate in vari tempi, in varie modalità, però possono essere dedotte situazioni anche parzialmente simili e parzialmente differenti nella insinuazione. È chiaro che si concluderà con la richiesta per Tizio, per Caio, per Sempronio, per Mevio, per Nevio, eccetera. Si manda al commissario giudiziale della procedura via PEC e capite che in questo senso la cumulatività è importante perché uno fa una PEC sola invece di 100, vero? Una invece di 100 è più facile. Prego. A cosa porta? Come ho accennato, l'insinuazione al passivo porta al riconoscimento o meno di un vostro credito nei confronti della procedura e quindi l'iscrizione nello stato passivo. Lo stato passivo poi diventa esecutivo, prendetela per cos'è, per com'è, cioè vuol dire diventa definitivo e definisce chi è creditore o meno. A quel punto lì il commissario informa, cioè manda una PEC di risposta a chi ha fatto l'insinuazione per dirgli se è stato ammesso, se non è stato ammesso e i motivi dell'una o l'altra cosa. Aspetta, facciamo un piccolo riassunto perché lei va avanti a macchinetta, giusto che la gente abbia un piccolo riassunto. Certo. Allora, si fa richiesta di insinuazione al passivo, quindi bisogna vantare un credito verso la banca. Facciamo l'insinuazione spiegando il perché pensiamo di vantare un credito. Il commissario, io faccio il riassunto, però lei se dico una boiata mi ferma e mi aggiunge. Certo. Perché qua pensano che so tutto, ma in realtà so sono disposto anche a ripetere. No, allora, facciamo richiesta di insinuazione. Nel momento in cui facciamo richiesta di insinuazione dobbiamo dimostrare di essere creditori della banca. Certo. Il commissario valuta la richiesta. Sì. È valida la nostra richiesta, quindi il riconoscimento nel momento in cui la accetta. C'è il sindaco? Sindaco, prego, ben arrivato! L'Umbertoliana è stata lunga. Beh, di tutto possiamo dire tranne che il sindaco non dimostri disponibilità, perché l'ultima volta lo scontro è stato aspro, il confronto scontro è stato aspro, questa volta continua su altri toni. Allora, ritorniamo sul riassunto. Lei si è perso una bella parte, però poi le faccio un riassunto veloce perché qua c'è. Allora, noi facciamo richiesta di insinuazione, il commissario la valuta dimostrando il perché crediamo di essere creditori. Il commissario la valuta, può accettarla, nel momento in cui la accetta riconosce il nostro credito e veniamo iscritti, avvocato,
però lei mi deve seguire, perché se lei non mi segue non ci siamo più. Lo so, ma lei segua me intanto, perché io sto parlando per fare un riassunto, se no non ci diamo più fuori. Sempre, ci mancherebbe. Ma massacro il sindaco, ma se non massacrare lei, avvocato, ma chi? No, allora, facciamo insinuazione passiva. Nel momento in cui il commissario la conferma, il credito è accettato. Il credito è accettato, ma non vuol dire che ci danno i soldi. No. Pian. Bravo. Vuol dire che? Vuol dire che il nostro credito è stato riconosciuto come sussistente. Quindi che esiste motivo per cui noi dobbiamo avere soldi dalla banca. Sì, basta. Non vuol dire che ci danno i soldi. No. Oh, questo deve essere chiaro. Bene. Ma può anche essere che il commissario ritenga che noi non abbiamo diritto ad avere questi soldi che riteniamo d'avere. E quindi cosa succede? In questo caso bisogna innescare un ulteriore procedimento che si chiama opposizione allo stato passivo. Nello stato passivo, come vi ho detto prima, viene iscritto sia chi viene ammesso che chi non viene ammesso. Allora, quando non si è ammessi e si riceve la PEC, si hanno 15 giorni, 15 non uno di più, mi raccomando, 15 giorni per fare un atto giudiziale a questo punto, cioè non più semplicemente una PEC, ma un atto giudiziale vero e proprio davanti al tribunale per contestare la non ammissione del credito. Si chiama opposizione allo stato passivo. Apre un procedimento giudiziale che va davanti ad un giudice che dirà definitivamente, almeno in primo grado diciamo, se la non ammissione è corretta o meno, e nel caso ordinerà la correzione dello stato passivo con la ammissione del credito. Aspetti, ci arriviamo adesso arriviamo tutto, però vi volevo spiegare questo. Allora, il suggerimento che noi diamo, dopo volevo dare la parola anche all'avvocato Armand come associazione per spiegare questa cosa, il suggerimento che noi diamo è quella, per non saperne leggere e scrivere, di rivolgervi, scusate mi sto impastando, a un avvocato. Vi spiego perché. Se voi fate richiesta di insinuazione al passivo per fatti vostri, possono farlo? Sì, potete fare la richiesta direttamente. Per il momento in cui vi viene respinta però avete 15 giorni, cioè vi viene comunicato da quel momento avete 15 giorni per fare un ricorso, giusto? Una opposizione. Un'opposizione, perfetto. Quindi se voi presentate richiesta per gli affari vostri e il commissario non vede la sussistenza, ve la rigetta. Nel momento in cui la rigetta avete uno scadenziario, cioè 15 giorni entro i quali dovete fare l'opposizione. Se voi andate, allora ricevete la PEC e ora che trovate un avvocato disposto a fare la cosa passa una settimana, ora che vi guarda il profilo passa 20 giorni, avete perso il diritto. Se ve la fa già un avvocato, ma questo è un suggerimento che vi do io, non è un obbligo. Se voi fate richiesta tramite un legale, vi ha già visto le carte perché fa già la richiesta per conto vostro, no? Di insinuazione al passivo. Nel momento in cui venisse rigettata, noi ci auguriamo di no, perché i motivi, li avete visti, per ritenere di essere creditori di questa banca ce ne sono a secchie, e i prossimi ve li faccio vedere perché ne abbiamo ancora. Ma oltretutto, dico, se dovesse esserci la sfortuna che la nostra richiesta venga rigettata, a quel momento lì l'avvocato, siccome vi ha già fatto il profilo, vi ha già profilati, vi ha già fatto la richiesta di insinuazione, per lui fare un'opposizione diventa un atto da scrivere ma che ha già in testa, quindi in 15 giorni si presuppone che riesca a gestire la situazione, sempre che non abbia 7.000 clienti, insomma, perché a quel punto lì diventa ancora più difficile. Però in linea di principio il suggerimento che noi vi diamo è questo. In linea di principio, se l'avvocato ha già ben lavorato sull'istanza di ammissione al passivo, i 15 giorni per fare l'eventuale opposizione sono un tempo accettabile. Se uno deve cominciare da zero, in 15 giorni si fa fatica, insomma, ecco. Su questo Luigi ha perfettamente ragione. Per cui il consiglio di rivolgervi da subito a un vostro avvocato è un buon consiglio. I tempi? Allora, i tempi. Per presentare l'istanza di ammissione al passivo ci sono 60 giorni da quando il decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa viene iscritto nella Gazzetta della Repubblica.
che vi abbiano detto che era il 24 di agosto prima, il 30 di agosto, il 30 di settembre dopo, in realtà siccome questo decreto non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta, il termine per fare l'insinuazione al passivo deve ancora cominciare a decorrere. Quindi i 60 giorni, ad oggi non mi risulta che la pubblicazione sia avvenuta, i 60 giorni ci sono ancora tutti e ci sono da quando questo decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Allora, scusate. L'iscrizione del pubblico. Scusate, no, deve rispondere a me, avvocato. Se parla con tutti di finire. No. Allora, la questione è questa. Tutti hanno scritto che la pubblicazione è già avvenuta. No. Molti giornali hanno detto che la scadenza era il 28 di agosto. 24 di agosto, mi perdoni, vada. Perché dobbiamo dire una cosa. Allora, l'onore e l'onere di aver detto stanno sbagliando è sua. Certo. Perché lei, a differenza di tutti gli altri, e questo bisogna dirlo, nessun giornale l'ha pubblicato perché mettere fretta e mettere panico, ok? Solo pochi giornali hanno scritto quello che noi abbiamo detto e ve l'abbiamo anche mandato ai nostri soci per lettera, ok? Ma l'insinuazione al passivo noi ritenevamo che la scadenza non fosse il 24 di agosto per merito o demerito, perché all'epoca era una scommessa noi contro tutti, per merito o demerito, ma in questo caso merito visto che ha avuto ragione, dell'avvocato Filippini. Dica perché? Allora, chi ha preso in considerazione il 24 di agosto ha considerato la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quel decreto che dicevamo prima, che non è il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa. Chi considera il 29 di settembre perché dice che c'è stata una pubblicazione il 31 di luglio, non considera che quella pubblicazione non è una pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, ma è semplicemente una comunicazione di Banca Italia, che è pubblicata in una parte diversa della Gazzetta, del fatto che questo decreto è stato emesso. Quindi, ribadisco, non c'è stata ancora pubblicazione del decreto di disposizione della liquidazione coatta amministrativa da cui decorrono i 60 giorni. Me ne assumo la responsabilità. Beh, fino adesso è stato così, visto che nessuno ha detto che il tempo è scaduto. Ma almeno uno che si prende la responsabilità di tutta questa vicenda l'abbiamo trovato. Avvocato, i miei complimenti e la mia fiducia sempre. Una volta bene, massacri. Andiamo avanti. Alla fine tutte le lucidazioni personali. Sì, vi ho appena spiegato perché. Che entri in vigore una cosa, che sia pubblicato in un'altra, e il testo unico bancario distingue gli effetti dell'una o dell'altra. No, non è stato pubblicato. Ma quello del 25 sì, ma non è quello il decreto, l'ho già detto. Ci sono i decreti attuativi. Non è un decreto attuativo. Allora, lei fa confusione, mi permetta, è una confusione che c'è tra decreto dei ministri e il decreto attuativo. Sono due cose diverse. Allora, noi parliamo di decreto attuativo, quindi questa è la nostra idea. Dopo, noi non vogliamo vendere a nessuno la nostra verità, mi permetta. Se qualcuno, no, ma non è una discussione fra me, lei sto parlando con tutti, non guardo lei perché si è alzato, se no guardavo gli altri. Allora, è una cosa che noi abbiamo e abbiamo sostenuto e che adesso stanno sostenendo anche altri. Possiamo sbagliarci? Possiamo anche sbagliarci, per il momento non ci siamo sbagliati mai. Noi ci auguriamo di non sbagliare, comunque sia, anche se fosse, si può fare anche l'insinuazione? Può fare anche l'insinuazione tardiva. Perfetto. Che è perfettamente uguale alla insinuazione normale. Quindi sorpassiamo lo scoglio e vi diciamo un'altra cosa che nessuno ha mai detto. Allora, sulla base delle insinuazioni al passivo ricevute nel termine, quale che esso sia a questo punto, il commissario giudiziario stila lo stato passivo, manda la comunicazione ai soggetti che hanno fatto l'istanza e poi iscrive nella Gazzetta della Repubblica la notizia che lo stato passivo è diventato definitivo. A quel punto cosa succede? Ci sono 6 mesi di tempo per fare l'insinuazione tardiva. Si fa nello stesso identico modo, un atto predisposto, documentato e mandato con una PEC. E
al quale il commissario risponde nello stesso modo. Che cosa cambia? Perché viene detta tardiva? È tardiva perché viene fatta dopo il termine iniziale. L'unica cosa che cambia è che se nel frattempo il commissario dovesse fare un riparto dei soldi che ha recuperato, chi ha fatto insinuazione tardiva ed è stato ammesso dopo non partecipa a questo riparto. Quanto dura l'insinuazione tardiva? Quanto tempo c'è? 6 mesi. 6 mesi. Lei ritiene che si possa fare un riparto, dottore, lei che ha visto i conti, ritiene che si riesca a fare un riparto in tempi ragionevoli di 6 mesi? Assolutamente no. I tempi che addirittura prevede il decreto di possibilità di incasso da parte della banca, i tempi previsti sono fino a 10 anni. Bene, a posto. Quindi chi ci mette fretta, lo fa in malafede, è chiaro? No. Bene, andiamo avanti. Questo è quello che hanno scritto i giornali. I crediti materiali mancano pochi giorni, vedete la fretta? Bene, noi sosteniamo un'altra verità e fino adesso, ripeto, abbiamo avuto ragione. Se non fosse che i termini sono scaduti, nessuno ha pubblicato niente e ci stanno passando sopra. Tradotto, sanno di aver sparato una minchiata, di conseguenza fanno finta di niente. Andiamo avanti. 24 agosto, lo vedete? Bene, risposte da parte del commissario. Sì, allora, questa è un'altra cosa importante da sapere. Non c'è nessuna previsione legislativa che dia un termine al commissario giudiziale per dire se un credito è ammesso o meno. Nel nostro caso, così come gli incassi possibili sono 10 anni, la possibilità che il commissario dia una risposta può andare avanti mesi, forse addirittura un anno. Non è un tempo eccessivo. Quindi, se quello è l'ipotetico tempo di deposito dello stato passivo, avremo 6 mesi fra un anno ancora per fare le tardive. Il commissario, quando ha verificato tutte le istanze, come ho detto, comunica ai richiedenti se il loro credito è stato ammesso o meno al passivo. Se il credito è ammesso, questo lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo, è come fosse una sentenza. È certo. È chiaro fino a qua? È chiaro? Vi sono arrivate nozioni nuove? Vi sono arrivate nozioni nuove? No. Andiamo avanti. Io mi scuso se l'ho già anticipato questo, ma dice che se l'insinuazione al passivo non viene ammessa, cioè se arriva la famosa PEC che dice tu non sei stato ammesso al passivo, a quel punto lì si può fare opposizione, che è una causa davanti al tribunale, in questo caso il Tribunale di Vicenza peraltro, per chiedere questa volta a un giudice di dire se il credito è esistente e vada quindi iscritto al passivo o meno, perché potrebbe anche dire no, quello che ha scritto il commissario giudiziale è giusto. Bene. Ok, indietro, no, ritorno indietro Mario. Sì. Allora, avvocato Armando, mi perdoni. Aspetta, faccio io. No, adesso velocemente. Allora, cosa resta? Noi facciamo l'insinuazione al passivo, la facciamo nei rispetti di quello che resta all'interno di cosa? Della bad bank, no? Sì. Bene, che cos'è la bad bank? La LCA, cioè la banca di liquidazione, è un insieme di beni e di crediti e di debiti della banca che sono stati ceduti a un ente esterno il quale gestirà questa liquidazione. A gestire la liquidazione dal punto di vista operativo c'è una società che si chiama SGA che gestì la liquidazione del Banco di Napoli negli anni 90. Sì, ok, parte la storia. Ma noi chiediamo i soldi come insinuazione passiva a una bad bank, giusto? Sì, esatto. Vedendo i conti che abbiamo visto prima, allora, cosa resta all'interno della bad bank? Intanto se ci vuole raggiungere il direttore Coviello, che c'è un posto anche per lui, di fianco al sindaco, guardi che non le credo. Allora, all'interno della bad bank sono rimasti tutti i crediti inesigibili, gli NPL famosi, sì. Sono rimaste alcune partecipazioni, tra cui la famosa banca. Per un totale di? Allora, il totale teorico è superiore a... Ci avevo fatto una tabella su questo, infatti speravo che la mettesse per non dire tutti i numeri. Comunque diciamo 10 miliardi, più di 10 miliardi di valore netto di NPL, però attenzione, valore netto vuol dire valore che era già stato ammortizzato dalla banca.
Questo nell'ambito dell'incasso può, anzi quasi sicuramente sarà un valore superiore, soprattutto se la liquidazione si porta più anni. Quando fu liquidato il Banco di Napoli, alla fine il valore fu superiore ai debiti che aveva il banco. Quindi quanto puoi cassare la bad bank? 20 miliardi. La bad bank? Sì. Bene, e quanto gli resterà in tasca per liquidarci, casomai dovessi... Allora, 1,6 miliardi deve andare agli obbligazionisti junior. Quindi ci sono i 5 miliardi che mette lo Stato, perché dovrebbe rifarsi su questa, quindi in teoria ci sarebbe capacità di pagare gli azionisti, in teoria. I creditori, scusate, anche i creditori, quindi in teoria c'è. Però, come dicevo, è tutta una questione teorica legata agli incassi degli NPL e dei tempi, l'andamento e così via delle garanzie. Non è una cosa certa. Cioè, ecco il punto interrogativo. Il punto interrogativo è come verranno gestiti questi NPL. Bene, prendiamoci la responsabilità, avvocato. Consigliamo di fare insinuazione al passivo? Ma è obbligatorio fare insinuazione al passivo. Io sono convinto che questa vicenda non si risolverà, come ho detto prima, solo con l'attività giudiziaria e neppure con la pressione sociale. Si devono incrociare le due azioni e deve intervenire la politica, perché come sempre abbiamo detto nel corso delle riunioni, e ribadisco oggi, la vicenda delle popolari venete non è una crisi aziendale, è un problema sociale. Quindi noi consigliamo, adesso arrivo anche con... Io non consiglio, e vorrei dire, se me ne riconoscete l'autorità, ordino di fare l'istanza. E se vi sarà una soluzione al problema, una soluzione politica, dovrà porre delle basi per riconoscere il titolo al rimborso. La base più ragionevole è quella di avere fatto l'istanza dichiarandosi creditori della liquidazione. Quindi non siate pigri, va fatto attraverso le associazioni a dei costi molto contenuti. Beh, ma anche attraverso degli studi. I tempi lo consentono. Gli NPL, ecco, io sono un po' meno ottimista della valutazione dell'amico Lugano, perché l'esperienza del recupero crediti di SGA sulla questione di Napoli è stata fatta in tempi differenti rispetto a questi e in una fase di rivalutazione immobiliare con una fiducia e un andamento dell'economia completamente diversa da oggi. Però aspetti, restando all'insinuazione, perché adesso proseguiamo e le do la parola un'altra volta, se mi dà qualche minuto. Allora, restando all'insinuazione passivo, quello che noi diciamo è, lei sta già disturbando e sono solo 2 minuti, lo dico. Allora, quello che noi consigliamo è di fare insinuazione al passivo, perché è un atto in più, ma a questo punto diventa un atto dovuto. Quanto tempo c'è e quanto durerà? Questo solo il buon Dio ce lo può dire, nel senso che qualche anno di sicuro, quanti non si sa. Comunque, questo per quanto riguarda l'insinuazione del passivo. Adesso arriviamo a quello che noi consigliamo di fare. Alla fine di tutto il ragionamento, chiamerò anche un altro studio, che è uno studio di Roma, che è venuto gentilmente oggi a trovarci. Voi, vi ho detto prima, hanno cercato di tagliarci le gambe con il decreto, non possiamo più fare causa alla banca. Intanto facciamo insinuazione al passivo, perché è un atto dovuto, no? Perché qualcosa ci arriverà. Io non sono così ottimista come loro, io non parlo di così tanti miliardi, parlo di molti meno soldi. Però diciamo così che è un atto dovuto nei confronti di un istituto che ci ha tolto tutto. Quindi se c'è la possibilità, laddove c'è la possibilità, perché chi non ha più niente non si può chiedere niente. Siccome è un atto che comunque viene elaborato ha un costo, non può essere fatto a gratis. Se volete farlo voi potete farlo benissimo, sapete quali sono però i rischi a cui correte incontro nel momento in cui vi venga rigettato. Bene, questo è quello che riguarda quello che prevede il decreto. Adesso andiamo avanti con dei punti che sono fondamentali per capire poi cosa vi consigliamo noi. E l'avvocato, e sono contento che sia arrivato anche il sindaco e sono contento che ci sia qua il presidente, l'avvocato ha toccato il punto fondamentale. Che cosa, a parte quello che noi possiamo fare previsto dal decreto, dopo diciamo cosa possiamo fare noi come associazione, ma intanto le altre parti, cioè
le parti sociali che cosa stanno facendo, la politica che cosa fa, cosa ha dimostrato di voler fare, perché indipendentemente da quelli che sono al governo, no? Io quando ho detto tutti per par condicio, l'ho detto all'inizio delle riunioni, non mi sono mai occupato di politica e di partiti, però adesso basta, perché qua tra chi si vende per buono e chi si vende per cattivo una cosa è certa, si vendono tutti. Allora io me la sono presa l'altra volta con le istituzioni perché, e ci siamo già confrontati col sindaco sulla questione, perché hanno detto d'altra parte noi siamo minus rispetto alla situazione attuale, e su questo ci siamo scontrati con le istituzioni e ho rotto letteralmente le palle, lei me lo può confermare, a tutte le istituzioni. Ho rotto le palle fisicamente, nel senso che sono andato a rompergli le scatole direttamente, per telefono, per lettera. Ho mandato anche alcuni di voi per oralità. Non vi ho mandato, siete andati anche spontaneamente, anche volentieri, però no. A molti di voi ho detto di fare, mandare mail, disturbare, perché è giusto che sappiano che non siamo inermi, non stiamo aspettando la manna dal cielo, veniamo a prenderci quello che ci spetta. Questo è il messaggio. E ripeto, se prima avevamo sete di giustizia, dopo la porcata del decreto vogliamo vendetta. Ma per parlare di tutti, di cosa sta facendo la politica, il Presidente prima ha detto una cosa molto interessante che oggi riprendiamo, e lo riprendiamo tramite un telegiornale a livello nazionale, che noi vogliamo ringraziare, che ha fatto un servizio che è passato troppo sottotono in queste ore. Quindi noi lo riprendiamo adesso, ringraziando il Presidente, guardate che chi se ne va via adesso perde il meglio, perché le nostre azioni arrivano fra poco, quindi vi dico, la parte migliore della torta arriva alla fine sempre, il boccone migliore è quello che si lascia nel piatto. Allora, ringraziamo il direttore Mentana e guardatevi per favore questo servizio ascoltando bene. Salta la pubblicità, Mario. Devo richiamarlo io. Manca l'audio, io non sento. Il tecnico si è tolto gli occhiali, quindi adesso risolviamo il problema. Attaccatelo lì. Non problema, Mario, sanno tutto fare, sbagliano tutti, figurati. Non lo so, però. E tanto per prendere tempo. Ti sentivi imbarazzato, ti stiamo guardando tutti. Io posso fare un applauso a sto ragazzo perché veramente è stato disponibile sempre in ufficio. Chi può dire che non sia disponibile Mario è un bugiardo. Luigi, intanto che lui sistema, volevo dire una cosa velocissima così riempio il buco di lui che lavora. Anche lei riempire il buco di Mario perché ci ha già pensato Zoe. No, Zoe non è ancora arrivato, stiamo aspettando. No, allora quello che è sfuggito, che mi è detto di sfuggita, è che nella soluzione che dicevo, lo Stato avrebbe avuto la banca da vendere al termine della procedura. Se l'opposizione fosse stata, ma Bruxelles vieta l'intervento dello Stato, io vorrei ricordare che la Francia ha preso dei cantieri navali falliti e li ha nazionalizzati, infischiandosene di Bruxelles, dell'Italia, causando lo scontro. Quindi qual era il problema dell'intervento dello Stato? Il problema ce n'è solo uno, che si chiama mancanza di volontà. Quindi molto semplice da fare. Integro perché non solo mancanza di volontà, ma anche utilizzo della bugia come tecnica comunicativa, perché ci è stato detto che era impossibile l'aiuto alle banche, cosa assolutamente non vera e dimostrata dai fatti, e assolutamente non vero che è impossibile il ristoro del danno a coloro che l'hanno subito attraverso un illecito comportamento delle amministrazioni.
Ed allora ci troviamo nel paradosso di Consob e Banca d'Italia che sanzionano e sono in qualche maniera gli organi di Stato posti a controllo del sistema bancario. Dall'altra parte lo Stato che ci dice sì, però noi non possiamo risarcire gli azionisti perché gli azionisti hanno fatto la speculazione e sono capitali di rischio. Cioè lo Stato non controlla da un lato e dall'altro sanziona, non controlla, ma allo stesso tempo non garantisce niente. Tra l'altro, piccola aggiunta, tutte le sanzioni che sono state fatte dalla Banca Centrale Europea sono in realtà, tra parentesi, inutili, perché vengono assorbite da quelle già fatte, 40 milioni, dalla Consob. Cioè tutti quei titoli fatti da Sole 24 Ore, eccetera, potevano praticamente risparmiarli, perché non avranno nessun effetto. Adesso vediamo se finalmente Mario è riuscito a... No, c'è un pesce. Possiamo andare avanti lo stesso, se no. Questo è un sabotaggio di Padova. Sì, questo. No, perché è un servizio interessante, ma se vi fidate, ve lo riassumo. È incredibile come la gente si fidi pur di non perdere tempo. L'ultima prova e dopo... È quello che ha fregato tutti quei MIFID, tutti si sono fidati per non leggerselo e hanno firmato. Niente, allora ve lo dico velocemente. La proposta in questi giorni della politica è questa. Mentana e il giornalista Marco Frattini ne ha parlato in maniera molto interessante in questi giorni. Hanno detto che a Roma stanno litigando per questa famosa commissione d'inchiesta che abbiamo chiesto ancora, qualcuno ha chiesto più di 2 anni fa, per fare chiarezza sulle vicende popolari venete. Ora a Roma stanno litigando, non lo dico io, lo dice il servizio, faccio solo da traduttore, a Roma, signor Sindaco, stanno litigando per chi farà il presidente di questa commissione e di chi saranno i partecipanti. Tutte le forze politiche stanno litigando, dai grillini al centrodestra al centrosinistra. E sapete perché? Dice il servizio. Perché all'interno di questa commissione, chi ne fa parte, si farà pubblicità. Pubblicità. Che tipo di pubblicità? Pubblicità elettorale. Perché? Perché all'interno di questa commissione si faranno tutti portatori dei vostri interessi, ok? Quindi voi sarete attratti da quello che da questa commissione potrebbe uscire, quindi darete un'altra volta le vostre speranze a un organo e demandando a lui la traduzione della verità della vicenda che voi oggi avete visto in buona parte. Bene, il servizio dice anche un'altra cosa però, ben più interessante. Dice che far parte oggi di questa commissione è del tutto inutile. Perché? Perché per decreto la commissione non potrà dare risposte, quindi deve rispettare dei tempi che il decreto prevede, non potrà dare risposte prima di 6 mesi. Quanto manca alle elezioni, signor Sindaco? Aspetti, perché decisamente meno di 6 mesi. Meno di 6 mesi, quindi il servizio, ed è per quello che volevo farlo dire a loro, perché almeno un po' di nemici si li faceva anche Mentana, invece mi tocca tradurre. Praticamente il servizio dice che tutti quelli che stanno litigando per questa commissione sanno benissimo che è perfettamente inutile. Spenderanno dei soldi, spenderanno del tempo per una cosa che non potrà, per questioni di tempo e di normativa, avere dei risultati. E tutto questo perché? Per farsi pubblicità. Quindi ci stanno pigliando per il culo bipartisan. Chiaro? So che è brutto, ma è così. Guardate, il sindaco sta applaudendo, se vuole aggiungere qualcosa prego. Ci sono dei partiti, dei movimenti, dei gruppi che hanno indicato i propri componenti ancora qualche mese fa. Qualcuno che ha aspettato a farlo ieri, l'altro giorno. Però ha ragione Ugone, il fatto è che i tempi dati dal decreto sono perfettamente impossibili da applicare.
e quindi quello che avverrà in questi mesi non porterà purtroppo a nessun risultato. Mi permetto di aggiungere anche una cosa che magari può anche sembrare pesante, ma insomma, frequentando Roma me l'ha detta più e più volte, questa commissione è arrivata così tardi perché qualcuno in Banca Italia, non Banca Italia, qualcuno in Banca Italia voleva che questa cosa arrivasse nulla e arrivasse magari, se possibile, con le polveri bagnate. Bene, signor Sindaco. Io mi scuso molto per essere arrivato poco fa, ma no, ci mancherebbe. Quindi conviene che lei con noi che questa diventa sola propaganda a fini elettorali? Guardi, sono assolutamente d'accordo. Questa è una presa in giro nei confronti dei cittadini che hanno delle aspettative. Scusa se sono drastico, ma una commissione d'inchiesta a pochi mesi dalla chiusura quasi sicuramente anticipata delle elezioni non serve assolutamente a niente. L'unica cosa che può fare ancora, a mio avviso, questo Parlamento, con una volontà politica, ha solo un'occasione, i parlamentari attuali. La legge di bilancio 2018, dove può mettere fondi e quattrini, perché la politica, se vuole, può fare questo, ovviamente normando, perché la differenza tra un Parlamento e le altre istituzioni è che il Parlamento può fare una legge che può superare anche leggi precedenti. Questa, secondo me, Ugone, è l'unica cosa che il Parlamento ormai in uscita può fare se lo vorrà fare. Perfetto. Allora, quello che io sostengo è che il sindaco abbia ragione. Dico una cosa in più. Attenzione a quello che dico, sono frasi forti, non le urlo perché voglio che le capiate bene. Io, signor sindaco, ritengo che non, se vuole farlo, secondo me, vede, con quello che abbiamo visto prima, lei non l'ha visto, ma un Parlamento responsabile dovrebbe farlo, cioè è un obbligo. Deve mettere dei quattrini perché, come spiegavo prima loro, Padoan dice, no? Non possiamo rimborsare, abbiamo salvato le banche. Da cosa? Dal bail-in. Chi ha creato il bail-in? Il governo Renzi? Chi ha votato il governo Renzi? Nessuno. Giusto? Bene. Hanno salvato dal bail-in, quindi hanno salvato le banche da un problema che loro hanno creato, e chi hanno salvato? I conti correnti. Praticamente... C'è una commissione sulle banche. Ecco qua. No, fatelo andare, è un minuto, portate pazienza, sentite cosa dice, poi vedete se vi ho tradotto male. Adesso sta cavando. La commissione sulle banche. Ora sapete benissimo, perché questo giornale ne ha fatto un punto di impegno, quante storie e quanti interessi e quanti nomi inconfessabili si celino dietro al dissesto, al quasi fallimento, alla situazione difficilissima di tanti istituti di credito. Ci siamo presi la responsabilità di fare liste di nomi di creditori insolventi che hanno contribuito proprio con il fatto di prendere i soldi e non restituirli al dissesto di quelle banche. Si è detto più volte che appunto il Parlamento avrebbe fatto piena luce, ma siamo arrivati al punto che la Commissione sulle banche è in vista direttamente del varo tra oggi e domani, ma ciò su cui si discute non è fare luce sui nomi, sui numeri, è su chi farà il Presidente. Ma Presidente di che cosa, visto che questa Commissione è destinata a durare più o meno, mi permetto di dirlo in questi termini, come un gatto sull'autostrada, visto che... Perché siamo a Vicenza, un gatto sull'autostrada. Certo che sì, la commissione sulle banche non potrebbe essere altrimenti, si è ormai sotto elezioni, anche se di banche non parla più nessuno, anzi dicono vada tutto bene benissimo, la commissione si fa, ma ci si chiede se e quanto servirà e se funzionerà. Prima di ragionare dell'importanza civica che dovrebbe avere un organismo che il Parlamento crea per indagare sulle origini del peccato e i peccatori che hanno fatto perdere soldi ai risparmiatori, comunque vada, una cosa si sa già. La Commissione, secondo la legge 107 del 2017 che la istituisce, dovrà trasmettere alle Camere una prima relazione sui suoi lavori dopo 6 mesi e poi concluderli in un anno. Ma quando finisce la legislatura? Febbraio, forse marzo, della serie
grazie del pensiero, perché concretamente non ci sarà alcuna relazione, se non per un Parlamento già fantasma, se non una presa in giro quasi. Però c'è il fatto politico, elettorale, inevitabile. 20 senatori e 20 deputati da indicare. 5 Stelle e Forza Italia avevano già presentato la lista dei loro componenti, mancava solo il Partito Democratico. Ci saranno Marcucci e Del Barba, Marino, Mirabelli. Entro sera il PD darà finalmente i suoi nomi e poi però si litigherà sulla presidenza perché la vuole lui. Senza contare lo scenario, il governatore Visco in scadenza ma con la buona volontà di rimanere, il tema della vigilanza che con lui si intreccia offrendo spunti di dubbio alle opposizioni, per i quali Visco c'era e però tutto accadde, Etruria, Marche, Chieti, Ferrara, Venete e Montepaschi, che ora però è la più solida d'Italia, si dice. Il rischio, ecco, è che la commissione diventi un campo di rissa preelettorale, di disturbo alla permanenza di Visco e con l'opposizione che ha promesso di non dimenticare il caso Etruria, cascami per campagna elettorale che riguardano il sottosegretario Boschi. Facciamo una commissione, disse Renzi nel 2015. 2 anni dopo la situazione vede banche in via di molto varia e presunta guarigione, qualche sussulto di sistema con i fatti che riguardano la Popolare di Bari, ultima nota, con i vertici indagati per truffa e associazione a delinquere, non proprio noccioline per Visco in scadenza. Voci infatti di possibile commissariamento. Comunque sia, 2 anni dopo, Renzi reagisce alle contestazioni durante gli incontri pubblici e in estate ne ha fatti tanti. Poi si scopre che la polizia avrebbe schedato i risparmiatori che affollavano le piazze per protesta contro gli scandali che hanno scannato patrimoni. 2 anni dopo va così. Noi nel nostro piccolissimo Nei Mesi abbiamo pubblicato le liste dei debitori insolventi e fatto i nomi di chi c'era. Questa foto è di fine luglio, a Vicenza. Si cambia marchio, sì, ma non si dimentica. Ecco, questo era giusto per ringraziare il direttore Mentana, uno dei pochi telegiornali che ha parlato chiaramente della situazione, e il giornalista Marco Frattini, che continuerà a parlare di questa situazione. Su questo volevo ringraziare sinceramente. Allora, ritornando a noi, signor Sindaco, lei ha perfettamente ragione. Io ritengo che questa cosa dei quattrini debba essere fatta, però non è così, non di questo si sta parlando. E quali sono le alternative che si stanno tirando fuori? E su questo chiedo il supporto all'avvocato Armand. Le alternative che si sono trovate fuori oggi è di andare a Roma o di scendere ancora a Roma e di chiedere a chi? A questa gente che pensa solamente a fare campagna elettorale. Chiedere cosa? Chiedere che facciano qualcosa. Signori miei, mi sembra che sia stato chiaro oggi, hanno già fatto qualcosa, hanno fatto la legge dei PD, hanno creato il problema, hanno portato la soluzione che ritenevano corretta facendo i regali a chi dovevano farli e hanno impoverito chi dovevano impoverire. Cosa bisognerà chiedere a chi ha avuto questo disegno così sopraffine? Regalargli ancora un biglietto per Roma? Noi non siamo contrari alle manifestazioni a Roma, però a questo punto andare a chiedere qualcosa a questi signori è inopportuno, è sbagliato, è controproducente, consuma energie e non porta a nessun risultato, perché da questi signori non si può più chiedere nulla, hanno troppo poco tempo per poter fare qualcosa laddove gli venga chiesto. Se vogliono fare qualcosa, la devono fare perché sanno già cosa devono fare. D'altro canto sono passati 2 sofferti anni di lotta e qui hanno un riassunto che se fanno una commissione d'inchiesta neanche fra 3 anni hanno riassunto di quello che abbiamo tirato fuori noi oggi. Quindi che si vadano a vedere il riassunto di questa assemblea e decidano domani cosa vogliono fare. Io non scenderò a Roma, non porterò gente a perdere tempo a Roma a chiedere a questa gente che ha scientemente scelto di ridurci sul lastrico a chiedere l'elemosina, anche perché sanno già cosa hanno fatto, sanno, ma credono che noi non sappiamo. Adesso noi sappiamo, quindi rinnovo e le alternative si possono dare. Rinnovo, noi non scenderemo a Roma perché non siamo contrari contro chi scende a Roma in buona fede, siamo contrari contro chi scende a Roma. Chi scende a Roma in buona fede è chi scende per far vedere che è indignato, chi scende con rabbia, chi scende con proposte. Oggi scende in maniera sbagliata, perché oggi, visto il tempo che manca, non è più il giorno delle proposte ne abbiamo fatte un sacco. Oggi è il giorno delle azioni. Se si scende a Roma a chiedere azioni è una discesa sensata, ma un governo che ha i tempi
molto molto limitati. Io ritengo che sia tempo di far contare, come diceva l'ingegnere, e qua arriva il suo momento, di far contare i nostri voti, perché oggi chiedere non serve più a niente. Faccio solo l'eccezione per lei perché è mio zio. Sono suo zio un cazzo, scusate. Io volevo permettermi di fare una domanda al signor Sindaco. Sindaco, come sta? Si ricorda dell'incontro che abbiamo avuto in municipio col Presidente Ugone? Io volevo permettermi di chiederle se lei ha riportato ai suoi colleghi di Roma quello che abbiamo detto, perché noi abbiamo detto circa un mese fa che a tutti i parlamentari che ci hanno massacrato economicamente noi non li votiamo più, d'accordo? Perché finora il sindaco hanno votato i colleghi del suo partito e tutti gli altri parlamentari di altri partiti, va bene? Ma adesso in primavera finalmente votiamo noi, e se è vero come è vero che noi veneti facciamo fatica a scendere in piazza, vero Ugone? È altrettanto vero che però quando ci sono le elezioni noi scendiamo in massa e noi non ci possiamo dimenticare di quello che ci hanno fatto, perché come loro ci hanno azzerato economicamente, noi li azzereremo politicamente. E noi truffati delle popolari venete, più le 4 cosiddette banchette, vero Milena, e più quelli che arriveranno dalla Banca Popolare di Bari, che è praticamente nelle nostre condizioni, siamo 600.000 truffati, e 600.000 truffati si scrive 600.000 famiglie, ma si legge 3,5 milioni di voti che noi faremo pesare. E io qui oggi voglio dire che il vice ministro Valetta e tutti i suoi colleghi hanno le valigie già pronte, possono fare a meno di fare la campagna elettorale, devono risparmiare i soldi, che si trovi un altro lavoro, che si apra una partita IVA dopo le prossime elezioni, che cambino mestiere. E sono d'accordo con il Presidente Ugone che non bisogna andare a chiedere niente a Roma, e infatti io qui oggi da questo parterre lancio il nostro movimento politico. Noi ci candidiamo alle elezioni e il Presidente è il nostro candidato assieme a Milena. Quello che ho detto io l'ho detto a un sovente una responsabilità e lui non sa niente, ma lui lo portiamo a Roma anche se non vuole. D'accordo? Lo zio ha bevuto troppo, io politica l'ho già fatta, anzi amministrazione perché non sono mai stato in un partito. No, zio, io sono uscito vergine da una casa di puttane e non ho intenzione di entrarci, ok? Per chi sa la mia esperienza amministrativa, per chi conosce la mia esperienza amministrativa, le dico, io ho avuto dei collaboratori di Iorio quando ancora non conoscevo Iorio, la mia esperienza amministrativa, le dico, sono uscito vergine da una casa di puttane e continuo a voler restare vergine. No, io amministrazione, guardi, il giorno dopo che avevo finito per problemi amministrativi, perché non si faceva l'interesse del paese, sono finito sul giornale di Vicenza, con un articolo grande così con scritto cacciato, e hanno dato la colpa a mio fratello che non c'entrava assolutamente niente. Quindi sono arrivati addirittura a toccarmi la famiglia. Io in politica zero, adesso mi sto facendo un altro nemico, non mi sono fatto una famiglia, il fratello per fortuna ce l'ho ancora, so che mi toccheranno ma rispondo di mio. In caso, ripeto, in caso di certa gente non ci entro più. Se ci entro in maniera diversa stavolta, sfondo la porta. Allora, tornando a noi perché adesso arriva la parte interessante. Avvocato, lei cosa pensa di Roma? No, dietro, vai. Di Roma come città? No, della manifestazione, fermo restando, ripeto, e questo me ne assumo io la responsabilità. Chi scende a Roma a protestare, fa bene a scendere a protestare. Chi scende a Roma già dicendo parleremo
perché il governo ci deve dare, parleremo, perché chi va là a parlare va solo a perdere tempo e lo sa. Siccome parliamo di Roma, io uso un'espressione che è stata coniata proprio a Roma. In determinate situazioni bisogna avere la dignità, il coraggio, la forza di alzare la testa, come ci ha insegnato anche Don Enrico, di tenere la schiena dritta, di non pietire. Ci sono situazioni in cui la libertà si riacquista non con l'oro ma col ferro. Ovviamente io lo dico in forma simbolica, non è andando a chiedere, a pietire che noi possiamo riavere ciò che ci spetta, non è solo il risparmio che ci hanno sottratto, è anche la dignità, è anche sapere che cosa è successo dentro a queste banche prima e dopo sino ad oggi. Come ha detto il Patriarca di Venezia, sapere che cosa è accaduto dentro le banche fa parte del risarcimento dovuto ai risparmiatori. Quindi, dal mio punto di vista, chi vorrà andare a Roma non trova ovviamente l'opposizione del coordinamento, anche noi ci stiamo adoperando per creare meno disagi possibili a coloro che vorranno fare questa trasferta, ma per quel che ci riguarda questa sarà una trasferta di battaglia, non una trasferta di trattativa. Nei 2 anni di confronto nella vicenda delle banche, i risparmiatori non hanno mai avuto un tavolo sul quale potersi confrontare con il governo. E quindi oggi, a scadenza di mandato, dopo aver fatto un decreto mostro convertito in legge che di fatto è un colpo di Stato, noi andiamo ancora a chiedere un ragionamento con queste persone. No, non c'è più spazio per ragionare. Noi dobbiamo dimostrare la nostra forza attraverso una mobilitazione fortissima, attraverso tutte le azioni giudiziarie possibili. Noi dobbiamo saturare ogni angolo delle possibili azioni del governo e delle banche per impedire o per rendere loro difficoltoso il movimento. E su questo punto vi voglio portare a conoscenza di una decisione che come coordinamento abbiamo maturato, circolerà fra poco, è inedita, non l'ho detta neanche a Luigi nel corso dell'incontro della settimana scorsa. A fronte delle manovre che Banca Intesa sta facendo nei confronti di noi risparmiatori, ci invitano nelle filiali per cambiare i conti, per sottoscrivere, per rinnovare. Io esorto tutti a non firmare nulla. Siamo in una situazione di piena irregolarità. Noi siamo stati ceduti come asset, non come azienda, e quindi vi è una grande irregolarità dal punto di vista del rispetto delle norme sulla tutela della privacy e sulla cessione dei contratti. Non firmiamo nulla a Banca Intesa e aspettiamo che ci notifichino, come prevede la legge, e questo non va nelle deroghe che sono contenute in quell'infame provvedimento legislativo, che ci notifichino la cessione dei contratti, la cessione dei debiti, la cessione dei crediti. Questa è un'arma che noi dobbiamo usare per far sentire a Banca Intesa che non è onnipotente. Allora, grazie mille. Adesso andiamo velocemente avanti, così mezz'ora abbiamo finito, ma la parte importante sono i 10 minuti finali, perché questo è l'invito, e adesso ve lo spiego, perché chi dice che vuole scendere a Roma vuole scendere a parlare con questa gente qua, ok? E qua capite dove è l'inghippo, perché chi parla è perché ha già parlato prima e lo ha dichiarato anche in queste ore, ed è una cosa raccapricciante portare gente a parlare dopo che si è già messo d'accordo. Comunque, pregiatissima senatrice, scriviamola Puppato. La invitiamo ad assistere alla nostra assemblea di oggi. Sarà un'occasione per noi di capire cosa lei dice, per lei di capire, si legge meno dall'altra parte, Mario, slarga, Mario, qual è, bravo, qual è la situazione reale dei suoi cittadini azionisti, e abbiamo legato un volantino. Perché questa richiesta? Ve lo spiego subito. Metti l'altra slide. Questa è la... no, quella prima, Mario, prima, ok, no, troppo, perfetto. Questa è l'idea della senatrice Puppato, e io volevo che il sindaco la commentasse con me, per piacere. Popolari Venete, Puppato, approvata commissione, conciliazione per i soci risparmiatori. La senatrice Trivigiana,
una commissione al fine di poter dare risposte rapide tra chi sottoscrisse le obbligazioni o le azioni in maniera consapevole rispetto a chi fu condotto a sottoscrivere senza avere le conoscenze adeguate. Senatrice, se non sa, taccia! Taccia! Perché se lei ha visto vedere le carte che abbiamo fatto vedere prima, chi è che sapeva il reale valore delle azioni che andava a sottoscrivere? Chi? Chi? E lei con quale senso di responsabilità dice quello che sta dicendo? Lei in questi giorni sui giornali ci ha detto di tutto. Io non dico quello che penso su di lei perché potrei essere volgare. Ma lei deve lasciare immediatamente la poltrona che ricopre a Roma, perché lei è ignorante. Una persona che dice quello che ha detto lei è ignorante, non sa quello che dice. Signor Sindaco, cosa possiamo dire a questa signora? Perché chiamarlo onorevole è offensivo? Dunque, con toni un po' più pacati dei suoi, dico che sta sbagliando e che quella roba lì non serve a niente. Traduco, il sindaco dice che sta dicendo cazzate. Ma è possibile che a Roma ci mettiamo questi rappresentanti, signor Sindaco? Questa gente qua che non si interessa di cosa succede nel suo territorio, perché venisse dal Friuli, ma neanche dal Friuli, venisse da Malta, l'avessero importata con qualche barcone, la giustifico! Ma come possiamo giustificare il frutto del nostro territorio? Questo è il frutto politico del nostro territorio. Bisogna fare come Nerone, bisogna dargli fuoco a Roma. Forse con la cena qualcosa cresce. Assumo tutte le responsabilità, ma è inaccettabile quello che sta dicendo questa signora. È inaccettabile. Bisogna vedere chi ha sottoscritto con coscienza o no. Ma chi è che conosceva il valore delle azioni? La procura ha fatto vedere prima, lei non c'era, lo dico io. La procura ha fatto vedere delle carte dove il valore delle azioni era 27 euro nel 2013, periodo migliore di valutazione. Noi l'abbiamo pagata a 62,50. E in un CDA, sa cosa diceva Zonin? Che cazzo vogliono? Ho tenuto alto il valore delle azioni? Non era reale, ma l'ho tenuto alto. Cosa vogliono i cittadini da me? Lo dice Zonin, abbiamo una registrazione. Adesso, e l'abbiamo anche fatta vedere. Adesso mi dico, se questa signora prima di aprire la bocca, non dico pensasse, perché sarebbe troppo, ma almeno leggesse, non sarebbe meglio per tutti? E quanti altri ce ne sono a Roma che creano i danni che sta creando questa signora qua? Prego, signor Sindaco. Cosa vuole che le dica? Quello che pensa, io dopo la traduco. Io poi la traduco, lei non si preoccupi, lei dica pure quello che vuole che io poi la traduco, mi prendo questa responsabilità. Traduce, è bella questa cosa. No, dico che nella mia lunga esperienza di amministratore ne ho visto di cotte e di cotte. Ma stronzate così? Sai, con il fuoco non risolverei niente neanche tu a Roma. Roma è una capitale immortale, mettiamola così. Pensa che c'è gente che quando va a Roma dopo un mese, 2, si è rovinato, si è perso. Però nella democrazia c'è la forza del voto, per carità. Se tu dovessi fare il candidato ti faccio... Wow, signor Sindaco, porti sfiga un altro. Allora, le dico anche questo, io a Roma ci sono stato più volte, ci sono andato come credente, non religioso, ho visto che lei si è illuminato, no. Allora, come credente nelle istituzioni, no? E sono andato a fare più di qualche richiesta. Guardi, le parole sempre molte, i fatti sempre zero. La città è così bella quanto brutte le persone che la abitano, non i romani, i centri di potere. È una cosa, è una dissonanza che dà fastidio. Ma io quello che voglio chiederle è con questa gente non si può scendere a Roma a parlare, giusto o no? Se questa è l'idea che hanno, gliela facciamo cambiare. Guardi, non l'hanno cambiata in 2 anni, cosa possiamo fare? Io ho un'idea diversa, che l'unica cosa che, perché anch'io tra pochi mesi finirà la mia carica, e io voglio fare un'ultima cosa. Dica. Ed è questa: non andare a Roma, chiedere, mettersi in ginocchio davanti a qualcuno, tutto sbagliato, l'avete già fatto, non ha portato niente. Io non tanto come sindaco di Vicenza, ma a livello delle province italiane, perché qui sono molte le province che sono toccate,
Mi hanno che lei è anche, lo mi hanno dica. presidente dell'UPI, è l'unica carica che sarebbe l'Unione delle Province Italiane. No, perché magari pensano che sono state dei lupi e dici lupi diventati. No, sono dei lupi. Le province sfigate, maltrattate, lasciamo perdere. Allora, in quel ruolo lì, io siedo nella commissione unificata. Cos'è la commissione unificata? È la commissione che si confronta con il governo in tutte le leggi. Io ho intenzione, come atto, tra virgolette, finale di me, sindaco di Vicenza, in una delle città in cui si è effettivamente svolta questa ingiustizia, io mi sto facendo consigliare. Se la vostra associazione vorrà darmi un contributo, meglio, se non lo farò. Se non sono soldi e parole ci sono. No, non soldi, niente. Io presenterò e farò firmare un emendamento, perché tanto la legge di bilancio uscirà con niente che vi riguardi, un emendamento che potrà, se il Parlamento lo volesse, bisogna congegnarlo bene dal punto di vista giuridico, perché deve stare in piedi e deve superare il vaglio non più che della ragioneria, dell'aspetto legislativo, del diritto, diciamo, quindi sul diritto deve stare in piedi, che verrà offerto al Parlamento come ultimo atto e ciascuno poi giudicherà chi vota a favore o chi vota contro o addirittura non lo ha nemmeno ammesso. Però bisogna farlo bene, con molta intelligenza. Io quel che posso della mia intelligenza ce la metterò, perché qui è stata perpetuata una grande ingiustizia. Questa è l'ultima cosa che questo Parlamento può fare. Tutto il resto sono chiacchiere inutili. Bene, allora mi perdoni, io confido, lo dico già, ringrazio per la proposta del sindaco e gli diamo mandato al sindaco di scrivere questo emendamento. Noi abbiamo pochissima fiducia nel governo odierno, perché bisogna dire la verità, il disegno criminoso che c'è dietro, abbiamo visto i finanziamenti a Macchini, abbiamo visto di tutto all'interno di questa sala, le porcate che sono uscite, non c'è olezzo solamente perché le immagini non possono puzzare, ma lo schifo che abbiamo visto all'interno di questa sala oggi è enorme. Quello che noi, su cui confidiamo nella politica, signor Sindaco, è dare la possibilità che lei costruisca questo emendamento, ha tutto il nostro appoggio, ma noi su questa politica, su questo governo, fiducia oggi zero. Noi non chiediamo più nulla, appoggiamo tutte le idee che possono arrivare fino a loro per dargli qualche suggerimento, ma se poi le risposte devono essere queste minchiate apocalittiche qua, io confido nella sua intelligenza. Lei è riuscito a venire fuori da anni di politica, guardi, io qualche mese che mi hanno cacciato, lei sa benissimo la fine che ho fatto io, con molto orgoglio, perché l'onore me lo sono portato a casa tutto. Quindi lei è molto più intelligente di me, perché io mi sono fatto defenestrare, grazie mille, immediatamente, perché guardi, in certe stanze l'odore di chiuso era imbarazzante. E volevo però, una battuta da parte del Presidente, che adesso ci deve lasciare perché ha un impegno, altri 10 minuti poi finiamo anche noi, c'è un ospite importante che devo presentare. Volevo sapere le considerazioni sue su questa politica. Allora, abbiamo visto tante cose in questi anni, in questi mesi, ma volevo ricordare con Armana e con Giovanni un passaggio. Vi ricordate quel giorno che a Palazzo Ferrofini siamo riusciti a mettere attorno al tavolo associazioni, Baretta e Mio e Carus. Avendo visto dopo il decreto come è uscito, e come ho detto prima, non è un decreto che si fa in sabato e domenica, si fa in mesi di lavoro, Mio e Carus che erano lì, forse neanche loro erano consapevoli di chi stava tramando alle loro spalle. Ripeto, su questa vicenda c'è stato di tutto e di più del peggio che si poteva immaginare che questo Paese potesse esprimere dal punto di vista finanziario, politico, amministrativo. Questa commissione d'inchiesta non farà tempo a fare niente, però dal mio punto di vista una commissione d'inchiesta per il prossimo Parlamento che faccia chiarezza, che metta in evidenza tutto quello che è avvenuto, anche andando a prendere, e lo ripeto, qualche personaggio di Banca Italia che in questa vicenda ci ha marciato,
deve essere fatto per dare almeno la verità a chi è stato truffato. Mi permetto di dire, magari non è il mio compito, ma prima Armando diceva fare l'opposizione di insinuazione è un atto di difesa. Dal mio punto di vista è un atto di legittima difesa e dovete farlo, secondo me. Non so cosa porterà, ma non può non essere fatto. Sa, noi un comunicato che vogliamo dare a tutti è questo, tutte le forze politiche indipendentemente. Adesso, per quanto belle siano le parole di tutti, proprio faccio un discorso per farmi vedere da tutti, perché tanto ormai fatto 90, faccio 91, che cacchio me ne frega. Le dico anche questo, noi i voti alle prossime elezioni li daremo a chi viene da noi, ci firma un assegno in bianco e ci dice il giorno che sarà il governo vai in banca a ritirarlo. Se il sindaco capito bene, vogliamo un assegno in bianco di 17 miliardi che hanno sputtanato, mi passi il francesismo, ne vogliamo 3. Il buon economista ha fatto il conto di 2, ma siccome nella vita abbondare è meglio che difficile, no, sì, qualcosa ho imparato nei conti, e visto che comunque sia hanno sprecato con un regalo all'impresa 17 miliardi, io penso che 3 per dei cittadini onesti, dirigenti, i lavoratori citi e pagano. Quindi noi vogliamo l'assegno, sì, queste cose che io voglio, lei che mi dà un cambio di voti, guarda, io dico una cosa che non si fa, perché è democratica, ma non si fa neanche per nessun due governi non eletti, quindi preferisco vendere il voto, lo vendo, chiedo un assegno in bianco per tutti i nostri elezionisti. Spero che riesca a trovare qualcuno disposto a firmare. Grazie Presidente, quella sì. No, io volevo dire una cosa, però penso che sia necessario quello che l'associazione oggi ha detto ai suoi associati, cioè quello di fare in modo che l'azionista diventi creditore. Quindi io penso anch'io, che capisco che questo suggerimento che viene dato, un suggerimento all'aria che va al di là delle elezioni, adesso vi faccio questo documento che non ha nessuno, questo documento non ce l'ha nessuno, sicuramente perché da questo poi cominciamo la questo documento cominciamo la inizio ispezione, inizio dal 2000, fine ispezione, dal 2006 del 2000, queste ispezioni di banche, licenza. Chi si domanda che sono disponibili nostri soldi disponibili alle esperienze qui alle risposte tutti mai poi amministrativi di controllo, amministrativi, processi, i processi decisioni, come l'elezione di norma che non consentono di non sono sufficienti anche quando quali investimenti partecipi deve essere organizzativo, la scelta deve essere scelta, ciò consegue aggiungere gestionale di tipo pubblicistico che ha tra l'altro limitato l'attività del consesso a critiche, approvazioni delle proposte presentate e lo traduco in parole povere per la. Questo cosa vuol dire? Ve lo dico velocemente, faccio la traduzione. Questa banca era proposta ma era gestita come una SpA. E ci hanno venduto l'idea che la SpA fosse la soluzione. E lo sapevano dal 2001. Il consesso faceva valutazioni acritiche, tradotto, prendeva le decisioni e le approvava. Punto. Questa è la gestione di una SpA, né più né meno. E il governo Renzi ci vuol vendere che il problema delle banche è la gestione delle popolari. Sì, perché sono gestite come SpA. C'è scritto qua. Quindi anche nella soluzione che ci hanno venuto con il olio, che ci è costata quasi 10 milioni di stipendi verso questo bellino, che ci ha venduto un sacco di minchiate, bene, erano
giurisdizione e il consesso assumeva le decisioni già decise, quello che abbiamo visto prima, il Consiglio, il Collegio approvava, aveva già firmato le approvazioni che lo stavano decidendo. Bene, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Noi abbiamo invitato qua oggi, e c'è una sedia vuota, lo studio Gentiloni, se ci fa la cortesia, ci raggiunge l'avvocato, è stata in silenzio, buona paziente fino adesso. Io non posso che chiedere scusa, la ringrazio, vediamo il microfono, si accomoda, la Barbara che porge il microfono, lei si presenta e ci dice cosa state facendo. La Barbara siamo ospiti silenziosi come studio Gentiloni perché avevamo anticipato ovviamente il cambio si dice cosa sta facendo la polizia della promessa che non può dire cosa sta facendo poi non risponde più sulla sono dentro lo studio di cerchiamo per finanziarie e attualmente facciamo seguire i procedimenti in fuori sul piano proprio per questo rappresentare dei procedimenti che riguardano la tematica e l'impianto da contorno spesso i giornali già parlato e finalmente continuano a per quanto riguarda la nostra dichiarato situazione della politica, no? Direttore Cogliello, lei conosce la classe altrimenti, un piccolo riassunto veloce, non ritiene che sia così? A parte che vorrei annoiare poco a questo punto, visto che c'è un gran profumo di mangiare e penso che sia giusto anche lasciare la parola un pochettino ai soci. Ti rispondo dicendo che buttare via tutto dalla politica si può fare, però bisogna trovare una soluzione. Trovare il ladro, se non si trova la refurtiva, ai soci non serve. Non può dire che dal 2010 ha messo in guardia contro i ladri, licenza più. Poi i ladri hanno rubato. È giusto punire i ladri, i compiti di qualcuno, noi lo facciamo immediatamente, lo facciamo con l'informazione, ma penso che chi è qui presente, per i soci truffati, sia importante trovare una refurtiva da ripartire o ricostituirla con delle sentenze. Perché se voi sappiate che qualcuno è colpevole, non risolve i vostri problemi tragici, che sono un po' di denaro in casa. È indispensabile fare azioni di responsabilità. La legalmente obbligativa è il primo passo, ma avete sentito prima i tempi, anni per poter sperare di avere qualcosa. Nei contesti i numeri di che aveva accennato a crediti di circa 20 miliardi, possibilmente probabilmente quella cifra sarà più vicina
se e quando verranno recuperati. Tutto questo serve, secondo me, siccome il decreto alle vostre settimane, noi stiamo giocando stiamo continuamente da anni, da Zolina, in Tacco, abbiamo tanto di meno responsabili, siamo sempre anche se sembra che i politici siano la banca affossata, la Banca d'Italia, che non ha responsabilità, che sta responsabilità, che sta accusata al paese, che sia prevista in Romagna, di non so quello che sia, ma questo non ci interessa, perché dobbiamo fare richieste, poi ci si arriva, si magistratura, c'è qualcosa, su mai urgente, a far vedere per popolare, la mia cosa sull'unitario di soltanto di chiudere per scegliere su generare la responsabilità della decenza, un certo risultato, un certo mandato, di riuscire la responsabilità, cassati, non c'è un sindaco, non basta i vostri soldi. Allora, siccome questo deve nasce su base assolutamente illegale, se qualcuno avesse la possibilità di fare una eccezione di eccezione di mezzo che anche gettare la vicenda che nasce su eccezioni, quelle che eccezioni prima dalla non fissazione del prezzo, alla gestione delle gestioni, alla nomina di un commissario che sicuramente sarà una persona eccezionale, ma non esiste nella storia che un amministratore delegato di un'azienda venga poi a nominare diventi uno dei tre commissari dell'anno, liquidatore di fatto. Quindi il dottor Viola, che sicuramente sarà una persona eccezionale che la facendo un problema squisita, ma anch'io sono indagato, questo non vuol dire che sia colpevole, ma è completamente anomalo che una società in liquidazione coatta amministrativa, in fallimento, abbia come liquidatore uno dei suoi ultimi amministratori, che tutti gli interessi può avere piuttosto che rivelare anche gli ultimi atti commessi, e lui stesso ha detto che per mesi hanno gestito la banca, lui e Mignoli, sapendo di avere cose. Già questa è bancarotta fraudolenta. Però questo non risolve i vostri problemi. Allora, arrivo al dunque. 20 miliardi di crediti nominali. Secondo me alcuni saranno inesigibili di fatto. Poi ci saranno i soliti bravi imprenditori che non sono soltanto veneti, ma sono anche italiani, come anche la politica buona e cattiva. Non è Roma, perché a Roma, signori, di romani in Parlamento ce ne stanno pochissimi. Avete citato Montato, avete citato altri, ma Roma è il luogo in cui si riuniscono i nostri eletti, e ci sono tutti in proporzione agli altri punti. Quindi se Roma è colpevole, poi è colpevole perché ha una infetta che infetta anche i duri e puri. Mi spiace che ci sia qui l'amico Cialvetti, ma tutti i politici, e purtroppo la funzione difficile, hanno permesso quello che è successo, non opponendosi mentre stava succedendo e facendo finta di opporsi quando c'era successo, e creando le condizioni di richiesta che tipicamente non stanno fuggono. Questo è già scritto in Israele perché scappa prima ancora che possa essere opposti. Allora, siccome tutto è legittimo, compreso quel decreto, se da quei 20 miliardi nominali gli vengono recuperati X, 9, 10, quelle che siano, ma ci vuole troppo lo Stato, come sapete, ha diritto di reagirare con il Stato in quanto è una garanzia di soldi freschi per 5 miliardi, ed è una garanzia che farà sicuramente 17 miliardi. Allora lo Stato ha diritto legalmente, in quest'ambito totalmente illecito, di essere un creditore, cioè i soldi che aderiscono all'amministrazione andranno prima allo Stato e poi a chi agli creditori che saranno messi a passivo di questo legittimità. Una cosa questa volta il sindaco Mancani è necessario l'unico problema che sono fuori questa illegittimità secondo me che non possiamo per legge il primo la prima non sia la comunità cittadini tutti ci siano invitati sia la magistrati sia la polizia e poi un po'
ripartizione dell'attivo fosse data una legge che in questo esempio i personalisti sono attività di fuori e da poi allo Stato che poi ha generale da questo generato di questa dei posti derivati di tipo di direttive di università e forse una speranza di avere anche se cambio di gradi di produzione sarebbe se non fatto questo la vanta politica sarebbe totalmente razza e quindi di mazzo tutti di usare anche di nuovo registro perché l'incapace e l'inscansabile tanto anche non so e tanto non so come c'è una politica quindi fanno quel passaggio di soldi prima ai soci prima ai creditori agli azionisti e chi ha investito e poi a questi dati di da Stato che poi è quello che ha determinato questo grande casino oltre alla pessima gestione locale. Grazie. Allora, però direttore non ha preso un punto fondamentale, a parte le sue considerazioni che appoggio, tranne che la parte di chiedere, io questa gente chiedo politica. Non faccia la politica di chiedere la politica. Ho capito che se noi chiediamo come cittadini non serve assolutamente niente, se riusciamo a muovere delle forze che si muovano, noi voteremo visto che le elezioni sono vicine e venderemo il nostro voto. Ma dopodiché volevo passare a la preso un punto perfetto e qua arriviamo alla conclusione della riunione. Cosa possiamo fare noi? Noi possiamo fare una cosa, come associazione ci siamo spesi in questi mesi a trovare queste soluzioni, perché adeguarsi a quello che il sistema ci propone, cioè l'insinuazione del passivo, è fare esattamente come i topolini all'interno del labirinto. Quando tu metti il topolino all'interno del labirinto, chi lo sta osservando sa già da dove uscirà, perché il labirinto nelle strade non è entrato in uscita. Quindi, se noi seguiamo quelle che sono le strade che ci propone il sistema ci propone l'insinuazione del passivo perché vuole farci perdere all'interno di questi meandri. Avete visto che tutto il sistema è stato compiacente all'interno di questa situazione. Perché compiacente? Perché chi doveva agire non ha agito. Banca d'Italia sapeva dal 2001 che questa banca era gestita da una beneficistica, cioè come si gestisce una regione, e che le scelte erano perlomeno forzate, anche la Commissione nazionale dice il direttore, questi 20 miliardi di taglio si farà fatica a recuperare, invece avete visto la linea, mi hanno dato del conto che questa possibilità la circolare, quindi 70 miliardi su 1 miliardi, cosa poniamo a casa, e allora oggi la scelta è stata cosa noi proponiamo di fare? Beh, noi oggi ci proponiamo di attaccare il sistema, come la soggetto adesso, Consul, Carta di Asia e Camera di abbiamo dei componenti in estratto, quindi estratto il fatto che abbiamo perseguire è la strada bracciata con quello studio genitori che è una sua specie sua, certo, quindi tanto perché ha un cognome, questo scomodo, sbagliato, allora è un compito abbastanza la mia licenza era chi è stato globale, ma noi possiamo attaccarci a questi soggetti del sistema, ci sono gli operanti, quello che noi sosteniamo, speriamo che la situazione della situazione qua, fortunati che oggi quindi a darci dei suggerimenti, con attaccare invece il caos, il sistema, cioè che il sistema ha protetto la gestione, la tormenta, facendo delle verifiche, anche avete visto, non stifica, non c'è noto, e quindi facendoci pescare lo sbaglio di studiata secondo il mio modestissimo parere, secondo tempo, perché troppo fastidio trovando come potenza economica regionale
e nazionale. Sapete, a parte nella provincia e una zona come quella Lenta, e io non sono un elitista che lo scambio sta allo Stato, no? Io vengo anche da trattare qui, io vengo anche da trattare quindi attaccare questa terra per la potenza che esprimeva era indispensabile per chi oggi gestisce il potere, perché facevamo paura. Una regione che ha aveva due banche solide, forti. Perché dico questo? Perché per sputtanare tutti quei soldi, avete visto quanta fatica hanno fatto? Hanno dovuto dare 20 o 30 milioni a chi se ne meritava 100.000. È allucinante cosa sono arrivati a fare. Pensare che questo disegno diabolico sia solo l'interesse di 7 miliardi a giudizio, non ci crede nessuno. Quindi noi attaccheremo KPMG, Consob e Banca d'Italia in che maniera, avvocato? Anzitutto bisogna fare una premessa. Con la conclusione delle indagini sono stati ipotizzati dei reati a carico degli amministratori della banca, fra i quali c'è quello di ostacolo alle funzioni della vigilanza. E mi si dice in questo provvedimento di conclusione delle indagini che hanno occultato alla Banca d'Italia, alla Consob, alcune cose con mezzi fraudolenti, e cioè, pensate quali sono i mezzi fraudolenti, con l'ascoltimento delle lettere di impegno al riacquisto e mancata rilevazione della contabilità, della correlazione tra affidamenti e acquistazioni di banca. No, la traduco io, mi perdona, posso tradurre, perché qua mi girano delle traduzioni. Tradotto, la mamma in cucina trova un palato di Nutella vuoto, il bambino con la borsa sporca, ma siccome non trova il cucchiaio, allora, finché non trovo il cucchiaio, e dove il cucchiaio? Non c'è il cucchiaio, non sei staretto, poveretto, faccio questo e quello che hanno fatto mi pare meno. Esatto. Quindi noi riteniamo, stiamo usando un attimino di intelligenza, perché non possa essere c'è stato è chiaro che hanno nascosto delle strade, quindi c'è stato ostacolo alla vigilanza, cosa che non è credibile. Se fosse così, non si a pensare male, che il sistema sanitario, ci sono state vigilanti che sapevano suonano il campanello, avvisando di lavorare, secondo la porta, se la loro occhio, allora faccio non si alza la vendetta, arriverebbe una strada di fatto, non volessero farci passare il messaggio, questa è giustificazione, mettere al coperto, mai cambiare un costo, mai non c'è il costo, dare lo stato della vigilanza, questi si chiamano questi sono poi di sistema, di legge sistema. Sbaglio. Allora a questo punto abbiamo attivato la nostra strada. Qual era la strada? Quella di agire negli soggetti che sono quei soggetti che sono indici o con funzioni principali, e quindi sono enti che vorrebbero consultare e tutelare la Spagna, così dice la normativa sulla Consul. La Banca d'Italia vorrebbe vigilare sulla gestione prudente e sana degli intermediari, delle banche, a quanto pare non l'ha fatto in questo caso, e nel caso di Veneto Banca. E quindi noi riteniamo che questi enti debbano assumersi la responsabilità di ciò che dovevano, potevano vedere, non hanno visto e non hanno divulgato, non hanno tratto le conseguenze. Quindi noi che sono i documenti che abbiamo possiamo agire oggi contro questi enti? Noi abbiamo documenti che stiamo ancora analizzando che ci fanno capire che già da molti anni la Banca d'Italia era a conoscenza della gestione delle due banche venete, che non era perfettamente regolare, prudente, oculata, e quindi possiamo sostenere che questi enti di vigilanza già sapessero che in questi istituti non vi era una gestione regolare, e quindi avrebbero dovuto intervenire per impedire che succedessero cose peggiori, cosa che non hanno fatto, tant'è vero che adesso siamo arrivati a questo punto. Bene, andiamo avanti con chi può agire contro questi enti? Allora, naturalmente dobbiamo partire
partire da questo presupposto. Le azioni contro i clienti devono essere fatte da chi ritiene di avere subito, a causa della vigilanza, quindi della mancata vigilanza di questi enti, un danno. Ovviamente tutti gli azionisti, gli risparmiatori che hanno acquistato azioni credendo che i bilanci della banca fossero scorretti, che i prospetti fossero giusti, che il valore delle azioni fosse quello reale, che la documentazione firmata all'interno della banca per acquisire queste azioni disponibili per fare gli investimenti fosse regolare, che le obbligazioni acquistate e poi convertite forzatamente in azioni sarebbero state convertite in azioni, quindi che sapessimo tutti questi soggetti che sono caduti in questo errore, secondo noi hanno diritto di agire nei confronti di questi enti per essere eserciti. Secondo me secondo me c'è chi dice che dice l'avvocato, secondo me chi dice che è stato dal punto di vista del contatto del banco poliziale, poi c'è un Stato che possono attivarsi in una procedura di questo tipo, quindi possono sostituire il Stato civile nei procedimenti penali che andranno ad investire nell'amministrazione. Sì, noi consigliamo di metterci sotto l'analisi del processo penale dei soggetti che si ritengono maneggiati dalla Costituzione. La Costituzione di parte civile prevede la SIFA, il risarcimento penale causato dal legge sul parte civile esclude la possibilità del civile dei soggetti ambientati in già capi di parte civile, quindi costituisce parte civile, oppure stabilizza una responsabilità civile falsa, perché le due sono nel nostro caso indipendenza dalla vita del parte civile e parte civile qualche altro di azioni che vogliamo fare nei confronti di questi enti come soggetti responsabili diversi, quindi è possibile fare azioni di loro confronti. Pertanto chi fa l'azione penale, chi fa l'azione penale sicuramente chi fa la costruzione, sì, certo. Noi riteniamo, immagino che potremmo parlare con le cause degli azionisti da che anni, di 2010, 2010, allora se noi andiamo a vedere le carte della procura, quelle che abbiamo esaminato, dovremmo partire dal 2010, questo periodo. Perché sono le carte del 2009, però molte delle carte, come dicevo prima, il 95% non li abbiamo, anche la parte principale, e costano uno sproposito, perché costano 75 euro, perché dicevo prima. A noi servono i documenti, a noi associazioni, anche perché, come dicevo, siccome i reati poi possono andare prescritti, ci serve avere i documenti il più in fretta possibile. Quindi per chi volesse sostenere la spesa per acquistare questi documenti, noi vi ringraziamo già oggi, più di qualcuno si è già fatto vivo e ci ha fatto donazioni. Sono importanti quei documenti perché sulla base di quei documenti possiamo anche retrodatare le responsabilità di questi enti. Già i documenti che abbiamo trovato in Banca d'Italia del 2001 sono significativi, però come voi potete capire il sistema ha tutto l'interesse di non fornirci o di renderci difficile la visione di questi documenti. Quindi è fondamentale ed è importante per la prosecuzione di quella che sarà la nostra battaglia, quindi chiameremo tutti i nostri associati a delle piccole riunioni divise per tipo a tutti i nostri associati per poter proporre sia l'insinuazione al passivo e anche per poter proporre le cause contro Consob, KPMG e Banca d'Italia. Quindi questa è la nostra strategia di lotta. Come vedete non ci arrendiamo assolutamente. Le strade per poter portare a casa quello che ci hanno tolto sono molteplici. Quale sia il costo ad oggi non possiamo dirvelo perché lo dobbiamo calibrare sulla base delle riunioni che andremo a fare. Quindi voi già sapete che c'è una situazione del passivo oggi. Avete capito qual è la strada che ci proponiamo e quello che vi dico è che quando vi chiameremo avete già un'idea precisa se volete fare la situazione del passivo. E vi chiedo qual è la strategia divisa appunto per di quello che è la causa, quindi il consorzio, il KPMG e il Banca d'Italia.
chiamando i cantoni più omogenei possibile, in modo da poter operare in maniera più veloce e poter essere più incisivi possibile. Lì, in quella sede, diremo anche perché sono cause queste che non si chiuderanno in pochi anni, ma abbiamo penseggiate che possono parlare il nostro ambito, ci sono una sentenza che è stata pubblicata nel 16 della Cassazione, per cui condanna per colpa grave, mancanza di causa condanna a certa sanzione, dice condanna ci sono già dei procedimenti, ci sono già dei procedimenti, sono anche tribunali di Arezzo che hanno condannato una messa vigilanza a fonti di banche nei confronti di banche, quindi non ci siamo a causa che stiamo facendo le cause, non si sbaglia, già pagato. Certamente sì. L'ultima cosa che è importante che sappiate è questa l'umanità, nel senso che ci ha avvicinato persone con questo studio, ci ha avvicinato uno studio avvicinatista, di avvicinatista disponibili a fare una cosa bravissima, perché noi ringraziamo perché non vuole farsi pubblicità, e qui ce lo nominiamo. Allora, il saggio è rivolto a quelle persone che sono soci risparmiatori che hanno investito tutti i propri risparmi nelle banche venete, e proprio per aver investito tutti i propri risparmi nel perso tutto possono trovarsi oggi in una situazione di grave disagio economico. Allora, con la nostra associazione c'è stato questo studio che ha messo a disposizione la propria disponibilità, patrocinio gratuito per poter venire incontro e vedere cosa si può fare con queste persone. Io sarò a disposizione una volta terminata l'assemblea presso il tavolo dove ci sono anche le cassettine per la raccolta fondi. Lo scopo di oggi più che altro è quello di venire a conoscenza di quanti di voi si trovano oggi in questa condizione, e se lo siete voi o anche se siete a conoscenza di qualcuno che in questo momento non è presente ma che possa trovarsi in questa condizione, lo scopo è di capire quanti possiate essere, e potete lasciare un bigliettino con nome, cognome, numero di telefono nella stessa cassetta adibita per le donazioni e sarete contattati, oppure o il mio numero, se vuoi venire all'associazione. Sì, allora avete capito bene, ci sono delle persone che hanno dei problemi fisici dovuti a stress, a depressione, a tante altre cose dovute alla situazione economica in cui li ha trascinati questa banca. E questo è un invito anche al comune e al sindaco. Dobbiamo pensarci, sindaco, questa cosa l'abbiamo chiamato i servizi sociali anche l'altra volta. Il comune deve essere in prima fila in questa cosa. C'è uno studio di avvocati che si è aperto senza un orario e si assume le spese, quindi non vuole sempre un cambio. Si parla di un'azione legale nei confronti di alcuni soggetti che in questo studio possa già prendere in considerazione cosa fare. Nel momento in cui ci siano queste persone che da questa situazione hanno subito danni fisici, mentali, familiari, che siano in gravi difficoltà, ci avvicinate, quindi l'associazione Palatino Sonia, e noi incontriamo al fare la nostra situazione, quella proposta di questo studio direttamente dare questo studio di questa accettare le proposte di genere, tutte anche in affetto, anonimato. Ecco, vi ringraziamo anche questo studio di conoscenza, se sempre la conoscenza, la difficoltà, la desiderazione è grande, ma la dignità, e quindi magari con la difficoltà, la vita di combattere è ancora più grande, è ancora più quindi non fermare che possiamo guardare più ma c'è che la diciamo bellissima cosa, bellissima cosa. Buongiorno a tutti, buongiorno cari amici e cari
io sono una di voi, io sono sentito tanti, però mi sembra che comunque volevo dirvi una cosa, abbiamo visto che abbiamo tanto poco, e siamo una regione trainante, mandiamo giù un sacco di soldi, vengono investiment le storie, però noi veramente ci ricordiamo anche un dato importante che questi prossimo eventi di ottobre, noi i politici vogliamo sceglierci dalla base, ma voglio dirvi che il debito è ora che si faccia sentire, perché non ci lasciamo incastrare in questa maniera, ci hanno portato via tutto, ma noi teniamo tutto fino che viene fuori la verità, fino che viene fuori, come dicevo prima con Don Torta, buonisti sì, ma non quell'altra parola. E voglio dirvi anche una cosa, io sono concorde con quello che ha detto Luigi e gli altri, in tutti i sensi, perché ho partecipato tanto alle loro riunioni. Voglio fare un plauso a Mario, che lo facciamo San Mario presto, e voglio fare un plauso a Luigi perché hanno trascorso tante ore di sonno in ufficio senza fare vacanze, e a tutti i volontari. Grazie a tutti voi. Era un segreto quello che non aveva fatto vacanze però. Adesso un annuncio importante che c'è a Verona martedì, se volete seguirlo. Allora, salve a tutti, sono Giovanni Della Valle, sono direttore della Venetian Ambassadors, è una fondazione non profit internazionale con sede a Londra. Abbiamo una quarantina di rappresentanti in varie nazioni del mondo, siamo sostanzialmente imprenditori, professionisti, intellettuali, artisti che si dedicano a promuovere e tutelare l'immagine, la cultura, la storia, gli interessi, ma soprattutto i diritti civili dei veneti, delle comunità venete nel mondo e di chi ha legami con loro. Siamo rimasti molto sconvolti da questo disastro bancario, soprattutto non solo dall'entità i soldi che sono stati persi e dal numero di vittime che sono state fatte, ma soprattutto dalla sofferenza di questi nostri fratelli, di queste nostre sorelle che noi abbiamo testimoniato in questi ultimi anni. Quello che abbiamo deciso di intervenire noi come imprenditori veneti esteri per aiutare questi vittime di questo disastro. Conosco bene Andrea, Nicola Sanzi, una persona eccellente, avvocato, uno che difficilmente lascia il conosco recentemente avere riveduto al teatro di Torta martedì sera le ore di Verona alla sala Mascagni, che è la sala noi realizziamo questa emergenza beneficenza alle vittime per le vittime. Ci sarà un Mario, ci sarà un Andrea che comunque è comitato la posizione anche questa mattina venite più possibile perché ci sarà televisione, ci sarà diretto tutti i giornali, ci sarà la polizia, tutti i partiti, perché io non capisco perché si fanno lei si fanno entusiasmate mentre gli imprenditori e le persone siano influenti del posto non fa paura rispetto a questa situazione di difficoltà. Questo mi amareggia molto. Io la prego, visto che lei questi stati un po' per istituzionale, un po' per dovere discrezionale
il politico ci gira, noti questo mio rammarico verso questi salotti buoni che per Vicenza fino ad ora non hanno fatto un evento d'alza. Non c'è bisogno di tradizione. Sì, però attento, adesso chiudiamo. Attento. I comuni, io lo so ben certo che il comune di Vicenza non stanno scappando. Dove c'è bisogno, guardi, la regione ci ha dato a noi e a Roma un po' di soldi. Noi non vogliamo soldi direttamente come associazione. No, aspetta. Sto parlando di persone da aiutare. Finisco, esatto. Faccia una cosa, mettete qualcosa di pubblico per tutti, perché chi ne ha bisogno è giusto che lo sappia. Sì. Perché come non lo sappiamo noi, non lo sanno neanche loro. Intanto grazie mille di quanti lei. Volevo finire con una benedizione di Don Torcia e l'ultima frase. Prego, Don. Prego, una benedizione che ci abbiamo tanto bisogno. Prego. Grazie. Io penso che Cristo ci ha insegnato fondamentalmente questo camminare con le spalle dritte, essere uomini, che si potrebbe essere uomini ma non umani. Io vi invito a dare sostanza a questa parola, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dio vuole giustizia e vita buona per tutti. Grazie. Io vi lascio questa frase di Sant'Agostino che richiude tutta la nostra assemblea, la nostra associazione. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare il possibile. Noi lo voleremo. Grazie a tutti.